Allora, consiglieri, buonasera. Iniziamo questo Consiglio Comunale del 27 febbraio 2019. La parola alla dottoressa Costalonga per l'appello. Tonon Roberto. Botteon Adriano. Carnelos Graziano. Costa Giulia. Assente temporanea. Sì. Criscuoli Silvia. Daregian Antonio. Assente. Darsie Caterina. Domini Ludovico. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Masè Giuseppe. Assente giustificato. Posocco Gianluca. Assente. Sant'Antonio Paolo. Dovrebbe arrivare in ritardo. Ok. Saracino Matteo. Sonego Elisa. Assente. Assente giustificata. Tocchet Silvano. Presente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ho già detto. 10 è risultato. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah sì, chiedo scusa. 11 presenti. 11 presenti, scrutatori, Dus, Darsie e Fasan. Dus, vedete voi? Dus, Darsie e Che accettano. Fasan. Ok. Allora, intanto buonasera a tutti. Ci sono delle comunicazioni velocissime, tra le quali c'è la relazione di sintesi sul controllo successivo di regolarità amministrativa che ai sensi dell'articolo 147 del TUEL deve essere riferita al Consiglio Comunale. Semplicemente è stato controllato, sono stati fatti i controlli interni, la relazione conclusiva dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa praticamente prende in esame i periodi dal 1 gennaio, 3 periodi complessivamente dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2018. Non sono state segnalate irregolarità assolutamente, ma solo rilievi con finalità migliorative. Ok, e questa è semplicemente la comunicazione. Ci sono altre comunicazioni? La parola al Sindaco Tonò. Grazie. Era per comunicare che sabato 9 marzo prossimo al Teatro da Ponte, al nostro Teatro da Ponte, ci sarà un convegno con la presentazione di un lavoro che è stato fatto dall'amministrazione. Tessendo il futuro, nuove relazioni per la città di Vittorio Veneto, è la presentazione di un libro che è stato curato dal dottor Sergio Maset, partendo da un'analisi della situazione produttivo-territoriale e della formazione del nostro territorio, lancia, come dire, delle ipotesi, alcune visuali sul futuro. Interverranno l'architetto Franco Posocco, il dottor Maset, il dottor Castro, la dottoressa Mazzer, la dottoressa Cavallini. Ricordo quindi sabato 9 alle ore 9:30 al Teatro da Ponte. Grazie. Grazie. La parola alla dottoressa Uliana o all'assessore Tenardi? Uliana, prego. Buonasera a tutti. Riapre i battenti Palazzo Todesco esattamente il 16 marzo alle ore 18 con la presentazione al ridotto del Teatro da Ponte e si inaugurerà una mostra dal titolo Dall'immagine all'immaginazione, maestri del Novecento italiano, generazione degli anni 10-30. Maestri importanti per la storia dell'arte italiana, del calibro di Rotella, Sarri, Carmi, quei maestri che hanno prodotto e vissuto nell'epoca degli anni di piombo del XXI secolo e che hanno fuso contaminazioni internazionali nelle loro opere come la pop art con gli eventi storici e politici dell'Italia d'allora. Credo che sia una mostra veramente importante perché fa chiarezza su un periodo storico-artistico non ancora sufficientemente trattato e studiato nei manuali di storia dell'arte, quindi siete tutti invitati. Grazie. Grazie, Assessore Uliana. Assessore Giuseppe Costa, prego. Buonasera, solo per dire che il 17 marzo 2019 a Vittorio Veneto avrà luogo la City Run.
organizzata dal Comitato Maratonina come tutti gli altri anni. E questa serve per sponsorizzare dal punto di vista economico il centro antiviolenza del nostro comune. Grazie. Grazie, Assessore Costa. Non ci sono, credo, altre comunicazioni. Allora, durante la riunione dei capigruppo è stato... intanto prima della riunione dei capigruppo c'è stata la riunione della quarta commissione inerente il punto, originariamente l'ultimo punto all'ordine del giorno, il punto 12, che è stato deciso di spostare in avanti. Quindi c'era anche una interrogazione del consigliere Fasan e parallelamente una domanda di attualità. Se non vado errato, il consigliere Fasan intende ritirare l'interrogazione e dar corso soltanto alla domanda di attualità. È giusto, consigliere? No, parlo dell'interrogazione sul vigneto, in quanto sono praticamente sovrapponibili. Ecco, a questo punto la domanda di attualità ha la prevalenza dal punto di vista del nostro regolamento. Prego. Vediamo. Nella pagina vittoriese dei quotidiani locali di venerdì 22 febbraio compaiono degli articoli riguardanti la diffida da parte del Comune ad un privato finché si estenga dal proseguo dei lavori e l'impianto di un nuovo vigneto presso l'asilo di San Giacomo di via San Fermo. La diffida fa seguito all'atto di indirizzo della Giunta riguardante il corretto utilizzo del territorio del 10 gennaio, da cui è facile arguire che quest'atto è stato deliberato con l'obiettivo di risolvere i problemi creati dal vigneto di nuova realizzazione a San Giacomo. Ricordo che non è trascorso troppo tempo dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento di polizia rurale, dove sono recepite le indicazioni già date dalla comunità montana nella stesura del piano di sviluppo rurale regionale in merito alla piantumazione di nuovi impianti di vigneti. Non ricordo che in quell'occasione, nella presentazione del regolamento di polizia rurale e nella sua approvazione, né il sindaco né l'assessore di riferimento e negli uffici abbiano mai posto l'accento sui problemi derivanti dall'installazione di vigneti in aree sensibili dal punto di vista residenziale e neppure aree confinanti con aree di interesse pubblico. Ricordo che le domande e le perplessità di qualche consigliere di minoranza, per esempio del consigliere Botteon, nella discussione della variante verde, per ricordare, se fosse possibile regolamentare il posizionamento di vigneti in aree edificabili all'interno della città, soprattutto per quelle aree che da aree di espansione venivano riportate ad aree agricole, pur insistendo su un tessuto urbano residenziale. La perplessità dei consiglieri fu liquidata dall'amministrazione con la dichiarazione che ciò era possibile perché nessuna norma la vietava. Un errore di sottovalutazione del problema, al quale l'amministrazione potrà porre rimedio solo integrando il regolamento di polizia rurale, quello che faremo questa sera, con la possibilità che nel caso del vigneto di via San Fermo non potrà essere applicata la retroattività, almeno a mio parere. Poi sentiremo, perché solo con l'indicazione di norme ben chiare si può pretendere il rispetto. Tutto il resto è solo lavoro per avvocati, richieste di danni da parte di potenziali danneggiati e formazioni di comitati per la salvaguardia della salute pubblica. Sicuramente non ritengo adeguata alla soluzione del problema l'obbligo di una stipula di una convenzione con un privato cittadino, perché potrebbe essere interpretata come una soluzione ad personam, oggi penalizzante per l'attuale proprietà, ma a vantaggio della comunità, ma che potrebbe in futuro essere usata come un precedente a cui fare riferimento per aggirare le norme. Credo che una soluzione condivisibile anche della minoranza possa essere che il sindaco responsabile della salute dei cittadini apri una deroga provvisoria alle distanze di sicurezza sanitaria dall'asilo, portando a 50 metri il limite di posizionamento del vigneto, riservando in seguito al Consiglio Comunale la discussione e l'approvazione di un'integrazione al regolamento di polizia rurale. Il sindaco rimanda alla Regione il compito e la responsabilità di risolvere il problema dell'impianto di nuovi vigneti. Sicuramente il piano di sviluppo rurale dovrà essere in futuro
adattato le richieste di salubrità del territorio, ma non credo che al momento sia di competenza della Regione esprimersi nel merito del vigneto di via San Fermo, quando l'amministrazione varie volte ha perso l'occasione per pronunciarsi. Chiedo all'amministrazione corrisponda al vero che l'attuale proprietario dell'area e i tecnici incaricati dei lavori per ben 3 volte si fossero confrontati con la Giunta e gli uffici comunali precedentemente all'acquisto dell'area, per discutere e capire se vi fossero delle difficoltà nell'impianto del vigneto. Qualora fosse vero, chiedo quale sia stata la risposta dell'amministrazione e le motivazioni. Chiedo se corrispondono al vero le notizie riportate sui quotidiani che il sindaco sta trattando con la proprietà lo spostamento del vigneto ormai in fase avanzata di allestimento, realizzando una permuta con un'altra area che viene indicata nell'area dell'Aviocampo. A mia precisa domanda in commissione consigliare, il sindaco ha confermato che allo stato attuale non è stato firmato alcun accordo con il demanio militare, quindi si presume che il sindaco stia trattando con un privato una permuta fra terreni quando il comune non ne ha la disponibilità, o perlomeno non ancora. Se fosse vero, come potremmo definire questa incauta asserzione del sindaco, sicuramente imprudente, dal momento che se anche l'area fosse nella disponibilità del comune, spetta al Consiglio deliberare la permuta e non al sindaco, né tantomeno alla Giunta. Credo inoltre che al sindaco sia sfuggito l'obbligo dato alle amministrazioni dal patto di stabilità che le alienazioni devono essere fatte traendo il massimo vantaggio dalla vendita delle proprietà comunali per supplire al mancato invio di risorse da parte del governo centrale. La massima realizzazione può avverarsi solo istruendo un bando al quale tutti possono accedere, non solamente il proprietario del vigneto, come nel nostro caso. È possibile derogare questo obbligo solo nei casi di un'evidente pubblica utilità. Possibilità già esercitata dall'amministrazione nell'assegnazione in comodato del vicino Brolo, ma dal momento che dopo 3 mesi del voto consigliare non è stata fatta ancora alcuna convenzione, si capisce quali siano le difficoltà per l'amministrazione nel motivare questa soluzione. Sarà anche difficile motivare l'interesse pubblico in questo caso, dove, per salvaguardare la pubblica dei bambini che frequentano l'asilo, si va a spostare il problema vicino alle case dei cittadini residenti nella prossimità dell'Aviocampo. Grazie. Grazie consigliere. Come le ho detto, adesso noi risponderemo alla sua domanda di attualità, però è giusto che io lo faccia come Presidente. In quella che lei chiama domanda di attualità, dopo lunghe premesse, come ha letto poco fa, lei chiede sostanzialmente 2 cose. Se i proprietari del vigneto di via San Fermo, i loro tecnici, si siano mai incontrati con giunta e uffici comunali, e seconda, se è vero che il sindaco sta trattando con la proprietà lo spostamento del vigneto. Quindi lei fa riferimento a fatti non recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale. È fuori di luogo, come più volte è stato ribadito in questa sede, che un articolo di giornale non sia, cioè è fuori di luogo che sia un fatto rilevante. Inoltre, tra l'altro, il sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda di un consigliere, ma in questo caso risponderemo. La dimostrazione quasi matematica sta però nella sua interrogazione del 20 febbraio, quella che lei ha ritirato perché era sovrapponibile a questa, che come vede, nella quale lei cita un articolo della Tribuna di Treviso addirittura del 30 gennaio 19, nel quale lei stesso scrive: il sindaco dichiara che sta trattando con la proprietà dell'area lo spostamento del vigneto. Quindi lei stesso era già a conoscenza di questo fatto, non è un fatto sopravvenuto. Nonostante questo, do la parola al sindaco per la risposta. Mi permette una precisazione? Dopo, ha tutto il tempo. Prego. Grazie. Grazie. Il procedimento relativo al protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio, che prevede tra le altre cose anche l'acquisizione di alcune aree già sede di attività militare, tra le quali l'Aviocampo di San Giacomo di Veglia, è ad oggi sospesa in attesa che il Ministero della Difesa concluda il procedimento relativo alla caratterizzazione ambientale di alcune delle aree militari oggetto della valorizzazione di cui al protocollo sopra richiamato, e questa è la risposta che io ho dato in sede di commissione, non quello che lei indica nella sua domanda di attualità, che non corrisponde assolutamente al vero. Non sfugge al sottoscritto
che la valorizzazione degli immobili di proprietà comunale non più funzionali agli usi istituzionali segua una procedura ben definita che passa anche attraverso il Consiglio Comunale. I comuni, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, individuano i beni immobili ricadenti nel proprio territorio di competenza che non sono più strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e sono suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Qualora le aree oggi in proprietà militare arrivino in capo all'amministrazione comunale, verranno attivate tutte le procedure corrette per una loro valorizzazione. Detta valorizzazione, al fine di trarne il maggior vantaggio possibile per il Comune, può passare attraverso diversi istituti quali l'alienazione, la concessione, il comodato, la permuta, eccetera. Sarà quindi oggetto di specifico studio la migliore valorizzazione anche di dette aree. Ribadisco quindi che lo stato dell'arte delle aree demaniali dismesse, penso che lei intendesse quelle militari, è al momento in attesa della chiusura del procedimento ambientale in capo al Ministero della Difesa. L'amministrazione ha utilizzato tutte le sedi competenti per gestire anche questa problematica. La Giunta Comunale, un tavolo tecnico istituzionale e quindi, per quanto di competenza, il Consiglio Comunale, che è chiamato proprio questa sera a deliberare su una modifica al regolamento di polizia rurale. Non quindi stabilendo prima una misura ad hoc, come invece ad personam, come invece indica lei nella sua domanda di attualità, perché quella sì sarebbe davvero impugnabile. Grazie. Consigliere Fasan, prego. Allora, una precisazione. Io ho fatto la domanda di attualità solamente perché la mia interrogazione non era stata accettata perché consegnata 1 minuto di ritardo fuori il tempo massimo. Ricordo che il tempo massimo lo decide sempre a sua discrezione il Presidente del Consiglio. Sono arrivato alle 10:30 di mattina, mi dicono è stato già firmato l'ordine del giorno. Teniamo presente che di solito l'ordine del giorno viene consegnato alle 6 di sera, no, fuori il tempo massimo. Comunque questa volta era già stato firmato. L'ho consegnata giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì mi viene accettata. Nel frattempo io ho consegnato una domanda di attualità per supplire appunto all'interrogazione. Pertanto lei fa bene a dire che ha accettato la mia domanda di attualità anche se non era valida, come dice lei, però se avesse accettato da subito la mia interrogazione non l'avrei fatta. Seconda cosa, noi abbiamo capito che il Comune non ha la disponibilità dell'Areocampo. Siamo in attesa che qualcuno ci dica va bene Mari fra 2 anni. Nel frattempo il proprietario del vigneto aspetterà 2 anni i comodi del Comune. Comunque di questo parleremo dopo. Grazie. Non sono soddisfatto della risposta. Grazie consigliere, però permetta un attimo, non è che io decido i punti dell'ordine del giorno. Noi eravamo già usciti quando lei è arrivato in municipio. Io avevo già firmato. Stava scendendo dalle Allora, vada a guardarsi cortesemente, così la facciamo finita una volta per tutte, il numero di protocollo della convocazione del Consiglio Comunale e quello della sua interpellanza. Ma è fuori di dubbio che se l'abbiamo inserita e se diamo corso a questa cosa non c'è nessuna premeditazione, ma nel modo più assoluto. Grazie. No, allora non ci sarà premeditazione. Le do ancora. Ma sindaco, lei non deve aver paura di quello che pensano i consiglieri. Consigliere Fasan, adesso le ridò. A me non fa paura la parola, a me fa paura perdere tempo, far perdere tempo a tutta sta gente con le stupidaggini. Le ridò ancora la parola. Perché lei ha presentato un'interrogazione pervenuta in data. Lei ha presentato, a proposito, stop un attimo, Posoco sostituisce Fasan come scrutatore, mi sembra su indicazione del suo compagno di banco. Quindi Posoco, Darcier e Dus. Dicevo, le ridò la parola ai sensi del punto 2 all'ordine del giorno, interrogazione pervenuta in data 19 febbraio 2018, sulla regolamentazione della sosta a pagamento nel territorio vittoriese. Prego.
Recandomi presso la sede cittadino di Abaco per fare l'abbonamento per i parcheggi a pagamento della nostra città, ho scoperto che da quest'anno i cittadini vittoriesi sono discriminati in base alla loro residenza. Non a tutti è concesso di fare l'abbonamento, solo ai residenti nelle vie in cui vige la regolamentazione della sosta a pagamento oppure ai titolari dipendenti delle attività commerciali in cui vige la regolamentazione stessa. Chiedo quali sono le ragioni che hanno indotto l'amministrazione comunale a concordare con Abaco la modifica per il rilascio di abbonamenti per i parcheggi a pagamento di Vittorio Veneto. Se fosse per aumentare il gettito dato dalla sosta, la cosa non mi trovo assolutamente d'accordo. Se invece fosse per razionalizzare le soste ed offrire un servizio migliore ai cittadini, pregherei l'amministrazione di chiarire al Consiglio i vantaggi di questa ulteriore modifica al piano parcheggi. Consideriamo il fatto che i cittadini ai quali non è concesso fare l'abbonamento è data la possibilità di fare l'abbonamento per il parcheggio interrato di Serravalle alla modica cifra di 350 euro. Con quell'abbonamento è poi possibile parcheggiare su tutti i parcheggi a pagamento della città, derogando la residenzialità. Alla visione di questa ulteriore indicazione posso pensare che la modifica sia stata realizzata solo per una questione di incassi da dare ad Abaco. Forse questa modifica al rilascio degli abbonamenti è dovuta alla mancata concessione di ulteriori stalli blu per ricompensare Abaco per la soppressione dei parcheggi di più. Ma scusate, ma ecco qua, non la capisco niente. Forse questa modifica al rilascio degli abbonamenti è dovuta alla... Prego? No. Per compensare Abaco per la soppressione dei parcheggi di Piazza Medaglie d'Oro. Concessione in seguito negata dall'amministrazione per l'opposizione alle dimostranze di minoranza in Consiglio Comunale. Credo inoltre, per motivi di trasparenza, che sia d'obbligo per l'amministrazione sottoporre al voto del Consiglio ogni modifica che viene attuata al piano parcheggi e del costo degli stessi, così come da sempre è stato fatto anche dalle precedenti amministrazioni. Chiedo quale sia il gettito per le casse comunali dato dal pagamento della sosta sugli stalli blu cittadini e quali siano le modalità di controllo e di trasparenza per verificarne la congruità. Visto il gettito che a detta dell'ufficio tributi è pari a zero, dobbiamo porci questo interrogativo: vale la pena versare ai cittadini vittoriesi le attività commerciali con inopportune modifiche al piano parcheggi di una città che ha già difficoltà nel portare i potenziali clienti in centro, vista la concorrenza dei centri commerciali e dei supermercati che di parcheggi abbondano? Non credo che il gettito dato dei parcheggi cittadini possa aiutare in modo fondamentale il bilancio comunale, quindi non riesco a capire il significato di questa modifica discriminatoria per i cittadini, che a mio parere potrebbe essere impugnata anche legalmente. Ci sono poi anche, questo qui fuori sacco, ci sono poi anche delle curiosità, chiamiamole così, per le quali vorrei chiedere l'umile amministrazione. Qualche anno fa, quando ero assessore, le gettoniere dei parcheggi in centro incassavano poco meno di 2.000 euro alla settimana. Dal momento che in un anno ci sono 56 settimane, ma anche che tutte le settimane non sono uguali, ai quali vanno aggiunti gli abbonamenti, chiedo se sono state valutate le ragioni del calo degli interessi. C'è qualcosa che non va? Sta leggendo una cosa che non c'è? Sì, ma... Ah no, vabbè. Lei, consigliere, ai sensi del regolamento può solo illustrare la sua interrogazione. Mi sembra che l'abbia fatto esaurientemente comunque. Sto illustrando la mia sta illustrando. È chiaro che è così. Altra curiosità, questo potrà rispondere... Ancora mezzo minuto. Altre curiosità sono le 23 prescrizioni. Io ho capito che in questo Consiglio, anche se c'ho mezzo minuto, mi fa piacere ribadirlo, non è il problema di quello che uno dice, è quello di tappare la bocca alle minoranze. Ecco, perché chiaramente a carne l'os sforate anche di 8 minuti, no? E invece qui 30 secondi, io dico che domando come hanno fatto quelli di Abaco fare la modifica al piano parcheggi quando che deve concordare con l'amministrazione. Allora, se l'amministrazione è d'accordo lo dica. Ho finito, non sprechiamo tempo. Sto consultando il regolamento.
Assessore Turchetto, a lei per la risposta, prego. Sì, grazie. Allora, cominciamo col precisare che il sistema della sosta a Vittorio Veneto è stato completamente rivisto e razionalizzato negli anni 2010-2014, anni in cui lei era assessore. Verosimilmente, e di riferimento, benissimo, ottimo. Verosimilmente, infatti, il provvedimento di Abaco trova fondamento negli atti amministrativi assunti in quel periodo, quali ad esempio la delibera di giunta comunale numero 239 del 2010 e la conseguente ordinanza che la richiama numero 206 del 2011, che recita testualmente: la sosta degli autoveicoli all'interno degli appositi spazi delimitati con linee di colore blu è subordinata 1 al pagamento della tariffa e 2 a sosta con abbonamento per i residenti e titolari o dipendenti di attività professionali e commerciali insistenti nell'area urbanisticamente rilevante. Questo dice esplicitamente. Un atto amministrativo emesso durante il periodo in cui lei era assessore. Non possiamo dare ora quindi le motivazioni che allora furono alla base della decisione assunta. Possiamo invece affermare, e con forza, che nessuna modifica al piano è stata mai approvata da noi. A differenza di quanto lei segnala, appunto, non abbiamo apportato alcuna modifica e di certo le modalità assunte da Abaco nulla ha a che vedere con la diminuzione di stalli blu in piazza Medaglie d'Oro. Ecco, in merito poi alle affermazioni che lei fa riguardo all'ufficio tributi, esse non corrispondono al vero. Il responsabile dell'unità e i funzionari affermano di non aver mai parlato con lei nel merito. E inoltre, per rispondere alla sua richiesta, le entrate registrate nel 2018 per il Comune sono state pari a euro 67.854. Oltre a ciò il Comune beneficia delle manutenzioni della segnaletica e della vigilanza, tutte attività che altrimenti sarebbero a carico dell'ente, con i relativi costi. Grazie. La parola al consigliere Fasan per esprimere o meno la sua soddisfazione. Prego. Ha qualche dubbio? Allora, all'articolo 12 nel modulo richiesta di abbonamento, parcheggi a pagamento, all'articolo 12 così recita: le tariffe applicate e la disponibilità dei posti sottoscrivibili per gli abbonamenti sono approvate in accordo con l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto e potranno subire variazioni anche durante il periodo di validità dell'abbonamento stesso. Non leggo le altre cose perché sono vomitevoli, come si dice, no? Però lei, io dico la sua soddisfazione o meno. Grazie. No, sarò soddisfatto solo se mi dite che l'amministrazione è d'accordo con questo nuovo procedere di fare. Ma finora dove eravate? Sei 5 anni che sei qua, caro sindaco. Dico, le tariffe applicate e la disponibilità di posti sottoscrivibili per i sono approvate in accordo con l'amministrazione. Siete d'accordo con questa modifica? Siete d'accordo? Consigliere, deve, no? essere, Sì? deve esprimere Sì o no? È soddisfatto o meno della risposta? Guardi, lasciamo perdere, non posso essere soddisfatto, non avete risposto alla mia domanda. Vabbè, la domanda okay. È d'accordo l'amministrazione? Grazie consigliere. La conferenza dei capigruppo ha deciso di spostare all'inizio del Consiglio Comunale, non prima però delle interrogazioni e domande di attualità, l'ultimo punto all'ordine del giorno, e cioè piano intercomunale di polizia rurale, aggiornamento. Prego. Grazie Presidente, la prego di non citare la conferenza di capigruppo, perché quella che abbiamo fatto prima non è una conferenza di capigruppo. Ero io solo seduto, c'erano due, lei era in piedi e c'era il consigliere Saracino che è entrato e uscito. Purtroppo la conferenza di capigruppo è stata ridicolizzata due consigli fa dalla sua condotta. Bisogna riportare serietà alla conferenza di capigruppo, ma non cerchiamo di citare quelle di prima come conferenza di capigruppo perché non lo è stato. Conferenza di capigruppo vuol dire capigruppo seduti che affrontano il Consiglio Comunale e cercano di trattare i temi.
ok? Magari facendo qualche modifica per affrontare. Quella non è stata una conferenza capigruppo. Grazie. Va bene, consigliere Botteon, la lascio nella sua convinzione. Quindi do la parola al sindaco per illustrare il punto ex numero 12 all'ordine del giorno. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il tema è direi sufficientemente noto per fare delle premesse abbastanza sintetiche, anche se cerco di essere il più preciso possibile. Perché arriviamo a una proposta di aggiornamento del piano intercomunale di polizia rurale. Il tema dei vigneti nel nostro territorio è ormai sui giornali, parlo del territorio veneto, in particolar modo quello della pedemontana trevigiana, è abbastanza noto, nel senso che è molto spesso oggetto di articoli anche giornalistici. D'altro canto ricordiamo che a breve si pronuncerà, e non è la prima volta, la commissione dell'UNESCO rispetto a quella che è la candidatura del tutto il nostro territorio, denominato Colline del Prosecco di Cornegliano e Valdobbiadene, parlando di valori di integrità e unicità del territorio. Lo studio relativo a questa candidatura è cominciato ben più di 10 anni fa. Consci siamo tutti che in questi anni il Prosecco costituisce indubbiamente una risorsa economica che ha avuto e continua a avere ricadute positive da un punto di vista economico e turistico sul nostro territorio. Il Comune, non questa amministrazione, intendo le amministrazioni che si sono succedute, hanno sempre sostenuto la diciamo così, peculiare connotazione territoriale e la promozione dei prodotti vitivinicoli, partecipando a diversi tavoli che sono stati istituiti in questi anni. Ricordo che per esempio la prima approvazione del regolamento intercomunale di polizia rurale è del 2011, quindi data già quasi 8 anni fa. Il Comune, dicevo, assieme a altri enti locali, assieme a ARPAV, ULS, eccetera, ha partecipato appunto a questi tavoli. Il Comune ha sempre inteso perseguire, anche da un punto di vista urbanistico, attraverso la propria pianificazione comunale, obiettivi di tutela di salute dell'ambiente e della sua sostenibilità, al fine di preservare la qualità paesaggistica ed ambientale del proprio territorio, ponendo al centro la salute e la qualità della vita dei cittadini. Ricordiamo anche l'adesione avvenuta ancora diversi anni fa da parte dell'amministrazione, credo fosse ormai una decina di anni fa, alla Carta di Toronto. Considerato che attraverso l'attuazione dello strumento urbanistico vigente il Comune è riuscito a preservare il proprio territorio, pur consentendo uno sviluppo delle attività produttive sia nel settore primario che in quello secondario, della dotazione di servizi di rilevanza comunale e sovracomunale, ritenuto pertanto che la pianificazione urbana di cui al vigente PRG abbia di fatto consentito lo sviluppo sostenibile della città, garantendo l'equilibrata presenza delle diverse attività private e dei servizi di interesse generale, assicurando una buona qualità. Dato atto, e qui veniamo al punto focale, dato atto che a seguito delle richieste di informazione pervenute da parte della comunità in merito all'impianto, e parlo ovviamente di vari settori della comunità, in prossimità del centro abitato di San Giacomo e della raccolta firme promossa dai genitori dei bambini frequentanti la scuola di San Giacomo, preoccupati delle ripercussioni sulla salubrità ambientale e conseguentemente sulla salute dei loro figli, si è acceso un dibattito che ha avuto una forte ripercussione mediatica non solo a livello locale ma anche su quotidiani e televisioni nazionali. La Giunta Comunale, con la prima delibera di quest'anno, la prima delibera del 2019, ha espresso per il competente ufficio questo indirizzo. L'impianto di nuovi vigneti e in genere di arboreti in zona F è subordinato alla previa sottoscrizione di convenzione che ne disciplini la sua funzione di interesse generale per la collettività.
Si è quindi proposto, questa delibera è stata inviata anche alla Regione Veneto il 18 gennaio perché la Regione Veneto potesse fare propria tale previsione a livello normativo generale e gli uffici hanno assunto i provvedimenti conseguenti a questa indicazione della Giunta. La valutazione è stata questa: l'impianto di un vigneto e in generale di un arboreto in zona F non è compatibile, non si ritiene sia compatibile con la destinazione di interesse generale disciplinata dallo strumento urbanistico vigente, a meno che non venga ipotizzato e attuato un suo effettivo interesse generale, oggetto di convenzionamento che attui la destinazione a standard pubblico che il piano ha previsto, distribuito equamente su tutto il territorio comunale. Si propone quindi la modifica dell'articolo 2C del regolamento di polizia rurale vigente. Allora, oggi l'articolo 2C recita, il titolo è Atti vietati sulle strade e è composto di un unico comma. Si propone di anteporre a questo comma, che diventerebbe il secondo, quest'altro. Nelle zone di tipo F, ai sensi del vigente strumento urbanistico comunale, è vietato l'impianto di arboreti. È consentito esclusivamente l'impianto di arboreti previa sottoscrizione di convenzione con l'amministrazione comunale che ne disciplini la funzione di interesse generale per la collettività. È stato convocato all'inizio di settimana un tavolo tecnico. È presente il Comune, l'ULSS, l'ARPAV, il Cesana Malanotte in quanto proprietario dell'immobile, cioè dell'asilo nido, e non so se ho dimenticato qualcuno, la Regione Veneto, l'ULSS, l'ARPAV, il Cesana e il Comune. Unica assente pur invitata è stata la provincia di Treviso. È stato fatto questo tavolo per avviare un confronto fra tutti i soggetti portatori di interessi, tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità assegna alle istituzioni pubbliche compiti che vanno ben al di là della semplice gestione di un sistema sanitario, facendosi carico di individuare e cercare, tramite opportune alleanze, di modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla salute collettiva, promuovendo al contempo quelli favorevoli. Dal tavolo di lavoro è emersa l'ipotesi che il Comune di Vittorio Veneto e l'ULSS si facciano promotori presso tutti gli enti sottoscrittori del protocollo per la definizione del piano intercomunale di polizia rurale e presso il gruppo di lavoro che sta predisponendo la candidatura UNESCO di una proposta normativa per l'adozione di maggiori misure di tutela in prossimità dei siti cosiddetti altamente sensibili. Riteniamo quindi che tale ipotesi sia condivisibile e corrisponda al pubblico interesse di preservare l'ambiente e tutelare la salute pubblica così come definita, non solo come assenza di malattie, così come definita appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per cui la proposta è quella di introdurre questo comma che ho appena letto prima all'interno del regolamento intercomunale di polizia rurale. Nel frattempo posso dire che per quanto riguarda il vigneto di San Giacomo, dopo aver inviato da parte degli uffici comunali una diffida, oggi è stata notificata anche un'ordinanza di sospensione dei lavori che non ha ancora avuto l'effetto desiderato e per cui ovviamente il Comune prenderà poi in seguito a questo i provvedimenti conseguenti al mancato rispetto dell'ordinanza. Grazie. Grazie signor Sindaco. Consiglieri, è aperto il dibattito. A voi la parola. Consigliere Fasan, prego. Parlo sempre io perché siamo in pochi da questa parte. Allora vorrei chiedere al segretario comunale se questa è una nella riunione dei capigruppo, la riunione prima, questa è una variante urbanistica o è una modifica? Perché il sindaco si stizzisce,
Però io direi, se lei mi dice che è una variante urbanistica come ribadito dal Presidente del Consiglio, io le prego di andare a vedere il regolamento se è possibile fare una variante urbanistica nel stesso Consiglio del Bilancio. Domando? No. Allora, piano io non sono esatto, e poi le rispondo. Allora, non più tardi di un'ora fa, uscendo dall'aula, questa è una variante urbanistica. Si sarà sbagliato, si scusi, perché lei, Presidente, lei sta creando confusione. Se non è una variante urbanistica dovete spiegarmi che cos'è. Come già prospettato nella mia domanda di attualità, chiedo all'amministrazione se questa modifica al regolamento di polizia rurale può avere effetto retroattivo sull'impianto del vigneto di via San Fermo. Pur essendo favorevole a modifica del regolamento per ovvi motivi di salubrità ambientale, credo che sarebbe opportuno che in questo momento scindere la modifica al regolamento di polizia locale con l'impianto di via San Fermo, che da quanto ne so è stato realizzato in questi giorni con tutte le autorizzazioni dovute. Anzi, prima, mi risponde adesso il Sindaco, è vero che i proprietari prima di acquistare all'asta il territorio sono venuti su a parlare con lei? Quando ho finito l'intervento risponderò. Beh, chiaro che quando ho finito mi risponde. Poteva rispondere anche prima, perché le ho fatto la domanda prima e non ha risposto. Grazie. Chiedo che a garanzia dei consiglieri sarebbe opportuno fosse votato un emendamento ad hoc che chiarisca da subito come e quando potrà essere applicata la nuova norma. Così i consiglieri potranno votare con conoscenza dei rischi ai quali stanno andando incontro. Prima nella riunione dei capigruppo ho eviscerato questo problema, no? E mi sembra che la maggior parte dei consiglieri abbiano qualche perplessità che in futuro la proprietà può chiedere i danni e i consiglieri che alzano la manina dovranno collarsi quanto contemplato dalla futura, se ci sarà, sentenza. Vabbè, intanto per il momento mi fermo, tanto 2 giri. Ora, variante, e se è vero che sono arrivati su 3 volte prima di acquistare l'area ai proprietari e domandare se era possibile fare il vigneto. Consigliere Posocco, prego. Grazie. Buonasera a tutti. Vorrei prima di iniziare fare un saluto al consigliere Maset, che è un po' che ci sta seguendo da casa. Lo salutiamo e speriamo torni presto qua con noi, che ci manca e abbiamo bisogno di lui. Credo che il Consiglio Comunale si associ alla sua richiesta, senza dubbio. Allora, cerco di mettere, per quanto nel mio piccolo, un po' di ordine. Credo che stasera andiamo a discutere un argomento abbastanza delicato innanzitutto, e credo che la campagna elettorale purtroppo stia esasperando un po' gli animi in generale, e molte volte il vigneto di San Giacomo è stato utilizzato come un argomento di scontro politico. Quindi delle volte mi sembra di assistere a delle discussioni condizionate dall'imminente campagna elettorale, in cui, come per quel che riguarda la delibera di stasera, se voti, per dire, a favore stai con i genitori e i bambini, se voti contro stai con i produttori e quindi con chi utilizza i fitofarmaci. Ecco, io quello che vorrei è che non accadesse tra di noi proprio questo, che venisse utilizzato l'argomento del vigneto di San Giacomo a puro scopo elettorale. Siamo amministratori ancora per qualche mese, ancora per 2 o 3 mesi, e credo che sia corretto che affrontiamo questo tema nella maniera più corretta e razionale possibile. Fatta questa premessa, vorrei entrare più nel merito. Allora, la situazione è questa: abbiamo un gruppo di genitori giustamente preoccupati per
la possibile ricaduta della salute dei bambini, di queste creature che sappiamo essere più sensibili alla presenza dei fitofarmaci nell'ambiente. Dall'altra parte abbiamo un proprietario che ha comprato all'asta un terreno con una determinata destinazione correttamente e che, rispettando le regole vigenti, ha deciso di piantumare un vigneto. Apro una parentesi: quello che avrei fatto io, e penso di condividere con voi, io senz'altro non avrei piantumato un vigneto nei pressi dell'asilo, siamo d'accordo, ma ciò è stato fatto e le regole attuali gliel'hanno permesso. Poi ci siamo noi come amministrazione, io e me ne assumo anch'io le responsabilità come opposizione, direi che non abbiamo brillato in questa vicenda. Per niente, non abbiamo per niente brillato in questa vicenda. E il terreno era in vendita da tanti anni. Abbiamo avuto a che fare con la curatela per quel che riguarda il Victoria Campus, per l'area ex Carnielli, e quel terreno era all'asta in questo senso. Come comune sappiamo che è un sito sensibile, non so se potevamo comprarlo per le regole che ci sono per le amministrazioni comunali, ma senz'altro potevamo dare una destinazione chiara a quel terreno, come abbiamo fatto 3 mesi fa per il brollo di San Giacomo, per capirci. Quindi questa è stata veramente è stato un nostro grande errore. Facciamo un mea culpa di questo. Secondo, il Cesana Malanotti, in cui adesso si straccia le vesti, eccetera, eccetera, proprietario dello stabile accanto, sappiamo i progetti faraonici che ci ha presentato in quest'aula per quel che riguarda il Cesana, senz'altro aveva il terreno accanto, adesso vorrebbe fare un parco, eccetera, eccetera. Sì, dopo il terreno era lì all'asta da tanto tempo, quindi ok. E poi adesso che situazione abbiamo? Abbiamo un vigneto piantumato, mi risulta, ok? E una proposta di delibera di questa sera. Io credo che allo stato dei fatti potremmo proporre una soluzione alternativa. Il vigneto è piantumato, quindi che votiamo la delibera stasera o domani o dopodomani credo non cambi. Io vorrei fare un tentativo di proporre un dialogo tra i genitori e i proprietari per vedere se si può trovare una soluzione in cui tutte le parti sono disponibili, e secondo me lo sono, conoscendo le persone, a venirsi incontro e a trovare una soluzione, che senz'altro ci sono delle soluzioni alternative. Non spetta a me in questo a proporle, senz'altro i genitori sono a conoscenza perché si sono informati, a delle soluzioni, e quindi io auspico un dialogo tra le parti prima di andare, secondo me, a complicarci la vita con una delibera, con la delibera di questa sera. Quindi il mio invito è questo, cioè ritiriamo per il momento la delibera e aspettiamo, vediamo se dopo questo incontro si trova un accordo. Poi possiamo normare il piano di pulizia rurale così, ma io eviterei di andare al muro contro muro. Okay? Sappiamo nei comuni vicini è successo, sono stati poi ricorsi al TAR, eccetera, eccetera, i vigneti sono ancora lì e non è cambiato nulla. Quindi io ho questa preoccupazione. Quindi prima dialogare e poi eventualmente prendere dei provvedimenti. Io ho capito, e scusate se non sono preparato, però io ho aperto adesso la delibera, l'ho avuta questa sera. Dovevo venire in commissione alle 19, non sono venuto, quindi parto impreparato su questa delibera. Ho capito che andiamo a modificare l'area F, cioè nelle aree F facciamo in modo che non vengano più piantumate coltivazioni arboree. Allora, previo accordo con l'amministrazione comunale. Io non so quante aree F abbiamo in città, se questo può provocare dei problemi ai cittadini, perché io magari ho un giardino in area F, non lo so, voglio piantarmi un ciliegio,
lo pianto, poi il vicino vede che tratto magari anche col tricoderma, che è assolutamente biologico, mi fa una cosa in comune e cioè, ho problemi. Il monastero dietro è area F, 3 mesi fa abbiamo dato un atto di indirizzo preciso, abbiamo detto piantiamo sì il vigneto fino a 2,5 ettari, fermiamoci. Cioè non vorrei creare ulteriori frizioni e problemi per dire abbiamo delle aree F nel piano alienazioni noi che hanno un valore X, cambiamo il regolamento, quell'area non ha più lo stesso valore. Noi col piano alienazioni andiamo a finanziare il campo da rugby, andiamo a finanziare i lavori alle piscine, dovremo cambiare il campo, perché io, produttore, non vado a comprare un terreno in area F se mi metti un vincolo e quindi il terreno si deprezza. Cioè andiamo, secondo me, con questo scontro, un muro contro muro, forse a creare più problemi. Quindi io, prima di affrontare i problemi, proverei con la strada del dialogo tra i genitori e la proprietà. La politica la terrei fuori perché mi sembra che fa più danni, poi sono arrivati tanti, permettetemi il termine, sciacalli in questi giorni lì perché approfittano per... il sindaco sì, perché il sindaco è rappresentante dei cittadini, per l'amor di Dio, ci deve essere, però io proporrei di andare per questa strada che secondo me è la soluzione migliore per il momento. Poi se non c'è l'accordo e così abbiamo il tempo, tanto penso che ci siano altri consigli comunali nel prossimo mese, di trovare una soluzione. Eviterei al momento lo scontro, anche perché, ripeto, il vigneto è là, è piantumato, ecco. Questo era quello che volevo dire. E 2 tecnicismi sulla delibera. Ho visto che arboreti, lo sostituirei con coltivazioni arboree, perché gli arboreti sono, come dire, sono degli orti botanici in cui c'è tanta biodiversità che vengono utilizzati per le visite dei bambini, eccetera, dei ragazzi, quindi arboreto non è il termine giusto tecnicamente, lo sostituirei con culture arboree. E poi una domanda tecnica, ho visto che le norme in area F, tipo per il castello di San Martino, il castello vescovile, sono inserite nelle norme tecniche di attuazione. Allora io non capisco se il discorso del vietare eventualmente in area F la piantumazione, perché viene inserita nel piano pulizia rurale e non nelle norme tecniche di attuazione come è fatto al momento per le zone F del comune. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? La precisazione sulla definizione urbanistica, mi sono espresso male, quando si parla di zona F è una definizione urbanisticamente definita zona territoriale omogenea F, quindi ha questo risvolto urbanistico. Ma d'altronde c'è scritto piano intercomunale di polizia rurale, aggiornamento. Consigliere Botteon, prego. Grazie Presidente. Allora, avevo posto il problema quando è emerso alle cronache con un'interpellanza invitando la Giunta e la maggioranza a fare più velocemente possibile perché la minaccia era concreta e purtroppo si è concretizzata e adesso siamo in fase di piantumazione del vigneto vicino all'asilo. No, non era facile e sicuramente ha ragione il consigliere Pasocco quando dice che potevamo anche accorgerci prima che il problema, anche perché sì, noi oppure il Cesana, perché il terreno è lì. Sicuramente non comprando il terreno, secondo me, e qui mi sento più di destra per una volta di Pasocco, mettendo regolamenti. Per me lo strumento che ha il comune sono i regolamenti, il comune e la pubblica amministrazione. Qui secondo me ci si sarebbe dovuti muovere insieme con la regione, ma in maniera concreta, perché tante parole siamo contrari, ma in realtà oggi stiamo cercando di fare un atto, però tutto resta così. In realtà deve esserci un principio assoluto che già sottolineato nello scorso Consiglio Comunale dove abbiamo affrontato l'argomento: non bisogna
usare pesticidi vicino alle zone sensibili, ma anche vicino alle abitazioni, perché noi spesso ci dimentichiamo che ci abitano anche persone là intorno, non c'è solo l'asilo, e bisogna pensare anche a loro, perché se ci sono famiglie, magari ci sono bambini anche là, e non è giusto che una famiglia che abita vicino a un vigneto si respiri i pesticidi. Quindi dobbiamo assolutamente, quello che non ha fatto il nostro territorio, il Veneto, che ricordo siamo la regione che utilizza più pesticidi d'Italia, nettamente, e anche pro capite, mi pare siamo a 4 kg a persona, circa 4 kg a persona all'anno di pesticidi. Sicuramente lo si sente, per fortuna è migliorata molto la sensibilità ambientale, però non siamo ancora in grado dal punto di vista politico di fronteggiare, perché non siamo capaci di riuscire ad impedire con un regolamento che si possa piantare vicino a degli asili o vicino a delle abitazioni e a usare dei prodotti fitosanitari. Quindi cosa facciamo oggi? Sfruttiamo un nostro difetto, e cioè il fatto che noi siamo un comune che non ha ancora il PAT, che era un obiettivo della maggioranza, era un nostro obiettivo quando facevo parte della maggioranza. Sfruttiamo il fatto che non abbiamo il PAT, quindi sfruttiamo una negligenza, una pigrizia, un'incapacità per cercare di tappare questa falla. Quindi diciamo, non abbiamo ancora il PAT, quindi abbiamo ancora abbiamo le zone F, e quindi cerchiamo di impedire che in zona F si possa agire in tal senso. Penso che lo capisca chiunque che è una soluzione, io la penso di votare, anche se in realtà ho un po' di timore, perché è talmente evidente che è fatta per quello, che un po' di timore effettivamente ce l'ho. Però sono favorevole di principio a cercare di ostacolare in ogni modo, cioè a me piace modificare il regolamento perché non si possa, a prescindere da zona F, A, B, C, c'è un'abitazione, c'è un asilo, non si può, basta, non perché c'è una zona F, troviamo proprio è una soluzione italiana, ma proprio nel peggior senso della parola, cioè i difetti degli italiani che cercano le strade e la domanda che mi pongo io, ma il regolamento di polizia intercomunale è stato fatto per favorire o per metterci le manette? Cioè, noi non possiamo modificare, non possiamo ridurre, aumentare i termini e le distanze perché il regolamento perché le abbiamo nel regolamento? Non c'è una strada per cui il comune è libero di fissarsi le sue distanze in maniera più restrittiva rispetto al regolamento. Ed è questa la domanda che faccio alla Giunta, e dobbiamo farcela anche noi, perché se così è, io prendo il regolamento e lo butto via. Se devo fare un regolamento, a parte che c'è, anche perché c'è l'altra gran questione già affrontata ogni santa volta, chi cavolo lo fa applicare questo regolamento? Quante sanzioni abbiamo emesso finora? Vorrei una risposta. Quante sanzioni abbiamo emesso? E chi è che fa i controlli? Perché se, come credo non lo fa nessuno, il regolamento serve all'incontrario, non serve per limitare per la salute, serve per impedire ai comuni di essere liberi. Vorrei delle risposte, grazie. Consigliere Saracino, prego. Sì, buonasera. Mi fa piacere l'intervento di Posocco, di Botteon, dal quale prendo l'ultimo discorso che ha fatto sul regolamento di polizia che abbiamo votato un paio di mesi fa, che più volte ho detto in quest'Aula non ha senso se nessuno lo fa rispettare. Più volte ci è stato risposto che al momento non c'è modo di farlo rispettare in modo, diciamo, costante. Detto questo, devo dire che è lodevole l'iniziativa della Giunta Comunale di dare una risposta alla comunità e ai genitori dei bambini dell'asilo di San Giacomo, preoccupati per l'impianto di un vigneto in prossimità della struttura. In 5 anni mai si è visto un così tale attivismo di Giunta e consiglieri, in particolare del futuro candidato del PD. Complimenti. Se foste stati così bravi anche negli anni passati, probabilmente parecchie altre questioni si sarebbero risolte. La Carnielli, ad esempio, che fine ha fatto il cromo? E che fine ha fatto la copertura in Ethernet? Boh,
non ci è dato sapere, aggiornateci per tempo, magari prima che si sbricioli del tutto. Probabilmente, inoltre, non saremo qui a discutere di questo problema. Problema, tra l'altro, in queste ore si sta concretizzando. Quindi mi chiedo, che efficacia può avere questa delibera di fronte ai lavori che sono già in essere e anche che con la diffida continuano a procedere? Ma facciamo un passo indietro, un passo che potrebbe essere lungo 5, ma anche 15 anni. La legge regionale 11 del 2004 disciplina la pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale e comunale. Ora, tralasciando il fatto che la Regione non ha ancora un piano paesaggistico e che qualcosa su questa questione e su molte altre avrebbe potuto dire, ricordo che tra i 15 comuni della DOCG, visto che di questo ambito territoriale qui tanto si parla, noi, Vittorio Veneto, siamo gli unici che non si sono adeguati alle normative e che non hanno adottato un nuovo piano regolatore, il PAT citato in precedenza. Cosa c'entra questo? C'entra, perché quando 5 anni fa il mio gruppo faceva parte di questa maggioranza, abbiamo insistito sul tema. Non certo per fermare un vigneto a San Giacomo, non siamo dei veggenti, ma perché è necessario che questo comune finalmente ripensi all'intera organizzazione territoriale e paesaggistica. Ma la cosa, ai componenti di questa maggioranza, è sempre entrata in un orecchio per uscirne dall'altro. Quindi oggi mi ritrovo con questa delibera piena di buoni propositi, ma che di fatto si traducono in una delibera di emergenza per tamponare problemi dovuti alla mala gestione del territorio che dura ormai da anni, in modo del tutto singolare tra l'altro. Si vanno a dettare disposizioni sulle zonizzazioni nel regolamento di polizia rurale. Finora nessun altro comune l'ha mai fatto, ma casomai ha operato prescrizioni di questo tipo nei propri PAT che noi non abbiamo. Grazie. Consigliere Dus, a lei la parola. Sì, buonasera innanzitutto, mi associo anch'io ai saluti al consigliere Masette e colgo l'occasione anche per salutare la consigliera Sonigo che è da poco neomamma e spero potrà tornare a trovarci in quest'aula a consigliare. Dunque, quello che stiamo affrontando in questa sera, in questo punto all'ordine del giorno, è un problema ambientale e come tutti i problemi di carattere ambientale si dice in un certo senso che va oltre le frontiere, quindi va anche oltre il nostro comune. E questo credo sia uno dei primi punti sui quali dobbiamo riflettere, che poi renderanno concreta quella che è la delibera che noi abbiamo presentato. Perché dico questo? Perché se noi ipotizziamo che ci sono, se noi facciamo riferimento al fatto che ci sono dei vigneti nel nostro territorio che iniziano nel comune di Vittorio Veneto e finiscono in altri comuni, voi potete pensare che se noi adottiamo un tipo di regolamento e il comune limitrofo confinante ne adotta un altro, chi si trova ad operare su quel territorio non sa più quale regolamento seguire. Per questo, quando si è deciso di adottare il programma, il piano che si chiama Piano Intercomunale di Polizia Rurale e non Piano Comunale di Polizia Rurale, è proprio perché la natura dell'oggetto che noi stiamo discutendo, cioè i vigneti, in questo caso un problema ambientale, non conosce delle barriere amministrative, ma va al di là delle barriere amministrative e appunto noi abbiamo fatto squadra con gli altri 15 comuni perché ci accomuna lo stesso territorio che della DOCG. E questo è per dare una prima risposta. Per quanto riguarda invece tutta la disquisizione sul PAT, che è sempre molto interessante, che viene sempre tirato in ballo come piano salvifico, vi faccio solo il riferimento di Pieve di Soligo. Pieve di Soligo ha adottato il PAT e per introdurre delle norme più restrittive nel piano intercomunale di polizia rurale ha fatto una variazione al piano degli interventi. Ok? Noi ci stiamo muovendo con la stessa metodologia, cioè noi abbiamo il PRG che prescrive già alcune cose che sono riportate all'articolo 2C
e esplicitiamo le cose inserite all'interno del PRG all'interno del piano intercomunale di polizia rurale. È questa l'integrazione che facciamo. Un riferimento legato a una norma urbanistica lo riportiamo all'interno, lo esplicitiamo all'interno del piano intercomunale di polizia rurale. Tutto qui. Quindi anche senza il PAT riusciamo lo stesso a trovare la chiave per tentare quantomeno di risolvere questo problema. Perché credo che compito, quantomeno della maggioranza che mi sento qui di rappresentare, sia quello di dare delle risposte. Voi avete posto degli interrogativi e avete accusato la maggioranza che in questi anni è stata inadempiente, eccetera. Ma quali risposte avete portato in questo momento? Cioè, qual è la risposta? Non abbiamo il PAT, buon benissimo, allora cosa facciamo? Stiamo qui a guardarci? No. Troviamo una soluzione a questo problema, e la soluzione che noi abbiamo portato questa sera in Consiglio è questa qui. Provare a vedere se esplicitando una norma del PRG all'interno del piano di polizia rurale le cose si risolvono. Quali altre soluzioni abbiamo provato a mettere in campo? Una è una comunicazione di avvio del procedimento di diffida, una è una diffida e una è un'ordinanza. Sono tutte parole al vento? Non lo so se sono parole al vento, sono gli strumenti però che l'amministrazione si dota per poter dare delle risposte. Ce ne sono anche altri? Sì, ci sono le barricate, ci sono dar fuoco al vigneto, ci sono. Gli strumenti di cui si adotta un'amministrazione sono degli strumenti amministrativi e all'interno dell'ambito degli strumenti amministrativi questa amministrazione si è mossa. In questo momento è quello che stiamo facendo, dando delle risposte. Il consigliere Fasan aveva dato altri suggerimenti e ho letto sui giornali, non so se li conferma anche questa sera. C'era un... Sì, un tono discorsivo. Era una proposta, certamente. Io la valuto in maniera negativa, però posso capire che può essere un'idea quella di spostare l'asilo. Spostiamo anche le case e poi continuiamo a costruire il vigneto sopra le ex case e l'ex asilo. Sono tutte proposte. Ripeto, noi questa sera ne proponiamo una. Posso capire che sia una risposta tampone? Sì, può essere una risposta tampone, però, ripeto, è una risposta. Questo è il mio primo giro di interventi. Grazie. E possiamo chiudere il primo giro e dare delle risposte? Consigliere Carnelò, vuole intervenire adesso o dopo? Prego. Dunque, mai l'assenza del PAT è stata così provvidenziale e diciamocela una volta per tutte che non aver fatto il PAT, e non è stato fatto mica così, perché dopo attenta riflessione e anche dagli studi che sono stati fatti e da tecnici, dagli esperti che abbiamo sentito, le città dove si vive meglio sono quelle dove non c'è il PAT. Belluno, per esempio, che è un capoluogo di provincia e un po' più grande di noi. Anche perché dove c'è il PAT e quando si fa il PAT ci sono gli appetiti degli speculatori. Noi invece agli speculatori non abbiamo dato l'appiglio con il PAT, ma scelte puntuali, specifiche, volta per volta. Ed è meglio così. Fra l'altro, ripeto, è provvidenziale per la scelta di questa sera, in cui interveniamo non sullo strumento urbanistico vigente, ma sul regolamento di polizia rurale. Va detto una cosa, a dire la verità, dall'intervento sia di Posocco che di Fasan, a dire la verità, la collaborazione che viene dall'opposizione è quella di fare Ponzio Pilato. Se, fra l'altro, questa posizione è, come si può dire, soprattutto nell'intervento del collega Fasan, è innaffiata, come si può dire, di qualche velata intimidazione sulla responsabilità. E qui torniamo, anche questa è, se i cittadini vittoriesi hanno avuto la pazienza talvolta di seguirci, quando, come si può dire,
c'è da fare una scelta di quelle forti, di quelle significative. Dall'opposizione la cosa, stia attenti che le responsabilità, far paura, ma ci sta, il gioco dell'opposizione è quella. Io mi auguro che i cittadini se ne siano accorti. Da quest'altra parte invece noi non facciamo Ponzio Pilato, non ci facciamo intimidire, ma la scelta, c'è un problema da risolvere e abbiamo individuato una strada. Ci è stato detto, chissà se funziona. Per carità, chissà se funziona. Anche perché purtroppo viviamo in un'epoca in cui, come si può dire, è diventato notevolmente di moda ingrassare la categoria a cui appartengo. C'è poco da fare. Qui, ma non lunghe, c'è l'avvocato, è indubbio che qui nascerà cause, controcause, purtroppo. Non solo qua, naturalmente. Lo vediamo a livello nazionale con le autostrade, dappertutto. L'abbiamo visto su Piazza Meschio. Anche quella volta, se ricordavate, e se ricordate, state indietro, rimandate, non si può. Ma purtroppo, o per fortuna, a questi poveri consiglieri lucoli che sono di maggioranza è spettato il peso, l'onere di cercare di trovare una soluzione. Noi non abbiamo il gilet giallo. Chi porta i gilet gialli trova sempre le soluzioni che sappiamo contro la legge. A noi questo non è consentito. Cerchiamo di mettere mattoncino dopo mattoncino soluzioni. Sono quelle ottimali? E la perfezione non è di questo mondo. Noi cerchiamo di fare il meglio possibile. Il meglio possibile di fronte a una realtà così mutevole e così, come si può dire, insidiosa. Anche perché qui la butto là come riflessione, perché abbiamo predicato per 20 anni a livello generale, delle categorie economiche, che tutta questa nostra meravigliosa zona, questa nostra meravigliosa terra, che era una terra di pluriculturale dal punto di vista dell'agricoltura, ed è diventata la monocultura. È stato positivo? Io dico di no. Può essere, ci ha riempito d'oro? Può essere. Non tutti, naturalmente, perché poi anche lì sarebbe interessante guardare come risorse pubbliche su questa monocultura sono state buttate. Perché guardate, voi sapete, ho l'abitudine di non nascondermi dietro il dito e non andare, e di saper andare anche controcorrente. Probabilmente se a livello pianificatorio generale, se a livello regionale ci fosse stata una maggiore prudenza nel dare quote, e sempre quote, perché se quote non ce n'erano più, vigneti non se ne mettono più, che sembra che sia quello che adesso tutti vogliamo. E invece no, un colpo al Sercio e un colpo alla botte, con una particolarità, finisco davvero, che mentre, forse l'ho detto già una volta, mentre gli altri enti superiori sono come la Piria, come l'imbuto, che dicono quello che vogliono, poi purtroppo, in fondo si arriva sempre il peso che grava sui comuni, che sono quelli che hanno meno risorse, gli altri si fanno gradassi di propaganda, poi però i problemi arrivano in fondo alla Piria e troviamo sempre che sono i comuni che fra l'altro sono lasciati soli. Grazie. Consigliere Darè, a lei la parola. Sì, prendo la parola in questo momento e sono appena arrivato, quindi mi scuso
Io ne faccio una questione di procedura, no? Questo Consiglio Comunale arriva con questo ordine del giorno che è stato poi allegato, diciamo, e con un'integrazione, e mi permetta, Presidente, mi pare abbastanza strano, anche perché stiamo parlando della prima delibera della Giunta di quest'anno. La delibera numero 1 è questa. Arriviamo in Consiglio Comunale il 27, con integrazioni, di cui l'ultima integrazione viene fatta stamattina alle 7:59, 58. Allora, permettetemi, siccome si tratta di una variante urbanistica, sì, mi creda di sì, è una variante urbanistica a tutti gli effetti, camuffata con il prosecco o con le piantumazioni, ma è una variante urbanistica. Allora, mi permetta, Presidente, che questa è una cosa, si doveva portare quanto prima, premesso che non siamo contrari a quello che voi avete portato. Rispondo a lei, consigliere, non siamo contrari, ma mi creda, questa procedura, ormai siamo stufi queste cose all'ultimo minuto, con integrazioni. Questa è la delibera numero 1, della prima delibera di quest'anno, la portate dopo 60 giorni, soprattutto messa dentro all'ultimo minuto con integrazioni di quest'oggi. Allora, noi vogliamo essere partecipi a questa cosa. È chiaro che c'è stata un'evoluzione all'interno dell'agricoltura del nostro territorio. Siamo passati da un'agricoltura che è stata fatta, che era quella del seminativo, del grano turco, a un'agricoltura del prosecco. Bene, male, sì, no, ha portato certamente utili a qualcuno, sì, disagi ad altri, certamente sì. Però ricordo che il regolamento di polizia rurale è stato portato dalla mia amministrazione con Antonio Miatto, di cui è stato l'esecutore materiale di tutto. Prendiamo atto anche di questo. Le dico, noi non siamo contrari a questo, non siamo contrari, però la procedura con cui è stata portata, mi permetta, Presidente, è un'offesa per i consiglieri, perché noi abbiamo il diritto di vedere la documentazione, di valutarla, di fare i confronti con i nostri legali, anche perché stiamo votando un qualcosa che va a inserirsi in quello che è l'urbanistica di questo territorio. E qui chiudo il mio primo intervento. Grazie consigliere Darè. Mi permetto però di correggerla. La delibera è pubblicata in area riservata dalle 12:04 di ieri. Nel pomeriggio, no, le voglio spiegare senza polemica. Nel pomeriggio... Sì. Guardi, se permette, nel pomeriggio sono andati in tilt i computer e comunque in area riservata è pubblicato anche il verbale. Non ci sono interventi, quindi le risposte, primo giro di risposte. Prego. Sì, allora, giusto perché credo doveroso spiegare, comincio dall'ultimo intervento, quello del consigliere Darè. Non c'è nessuna attinenza fra la delibera numero 1 della giunta comunale e questo che viene portato in consiglio comunale. Sono due organi diversi che hanno competenze diverse. L'emergenza, sto spiegando. Allora, se lei ha letto la delibera, perché da come è intervenuto si capisce che l'ha letta, ha intuito che c'è stato, l'ho anche spiegato prima, che c'è stato un tavolo tecnico che il Comune ha ritenuto di convocare, presente Regione, ULS, ARPAV, Cesana e Comune, assente solo la provincia. Da quel tavolo è emersa l'opportunità di inserire quello che era l'atto di indirizzo esplicitato nella delibera numero 1 del 2019 della Giunta Comunale come regolamento, come articolo, comma in questo caso, all'interno del regolamento di polizia intercomunale, punto. Sì, come integrazione.
Quindi non c'entra nulla il fatto che sia stata la prima delibera della Giunta. La Giunta potrebbe anche non aver fatto quella delibera, potrebbe non averla fatta, non c'entra proprio nulla. Non c'entra proprio nulla. Poi, credo di essermi spiegato, vado avanti a ritroso a questo punto. Beh, i controlli a chi spettano? Spettano al Servizio Vigilanza Regione Veneto, poi spettano all'UILS, poi all'ARPAV, poi alla Polizia Giudiziaria. Non ricordo chi avesse chiesto l'ordine dei controlli. Poi per quanto, in realtà ha già spiegato qualcun altro il vecchio sanno PRG. Anche perché sì, non abbiamo il PAT. Dopo la legge 14 del 2017, legge regionale, quella sul contenimento del consumo del suolo, che viene esattamente 10 anni dopo la legge 11 del 2004, è cambiato il mondo di nuovo. Tant'è vero che più di qualcuno ha detto ai ai, abbiamo il PAT, dobbiamo rifare tutto. Forse anche questo, di questo lei dovrebbe essere informato. La Regione, sì, è vero, a parte il consigliere Botteon dice di coinvolgere anche la Regione, a parte la presenza autorevole e qualificata al tavolo tecnico, la Regione non ha mai dato risposta per quanto riguarda la sollecitazione che il Comune ha fatto. Posocco parla della destinazione del Brolo. È vero che invecchiando si dimenticano le cose, ma a me non pare sia mai stata fatta nessuna variazione sulla destinazione. Lei ha parlato di variazione della destinazione, che non c'è, sì, su una di proprietà pubblica. Di proprietà pubblica. Questa non è di proprietà pubblica, c'è una leggerissima differenza. No, non è che per il privato vale una cosa, il pubblico, nel senso il comune è proprietario di quell'area. Scusi, se lei ha un appartamento e uno ce l'ha il comune, io posso destinare delle normative per affittare, dare in comodato eccetera del mio, no il suo di sicuro? O no? Ma non c'entra nulla in questo senso la salute pubblica, non ha nulla a che vedere la salute pubblica. L'atto di indirizzo che è stato fatto riguardo al Brolo che ha nominato non riguarda la salute pubblica, riguarda l'utilizzo di quella proprietà pubblica. È una zona F di proprietà pubblica. Sì. Non fuori microfono, guardi, Sindaco, la invito a proseguire. La proprietà pubblica è una roba, la proprietà privata è un'altra, appunto, non mi pare così difficile da comprendere, fra l'altro. Per quanto poi riguarda la sua preoccupazione, infatti nel piano delle alienazioni, prudentemente e correttamente gli uffici hanno suggerito e è stata accolta l'iniziativa, di trasformare le zone F in zone E, cioè zone agricole. Quindi il problema da lei paventato non sussiste, ma guardandolo l'avrebbe anche visto. Dialogo con i proprietari. Il dialogo con i proprietari, rispondo che Fasan, 3 incontri prima dell'acquisto. No, quel sottoscritto no. Prego. Dialogo con i proprietari. In realtà noi il dialogo l'abbiamo iniziato, tant'è vero che mi ha, fra virgolette, anche accusato. Non fuori microfono. No, Sindaco, la invito a mi ha accusato proseguire. Adesso non ricordo più il termine, di essere stato imprudente, mi pare, vero? Una roba del genere, per aver avviato un dialogo. Il dialogo io l'ho avviato precisando alla proprietà che era presente con i suoi avvocati, presenti anche i tecnici e l'avvocatura del Comune di Vittorio Veneto, precisando che il terreno non era ancora nella disponibilità, tant'è vero che ho chiesto un periodo di mora, se fossero disposti a concederlo, punto. In quel caso si sarebbe ovviamente cercato di trovare una soluzione. E poi fare un dialogo con i proprietari quando la PEC arriva alle 7:30 di sera, cioè di ieri sera intendo dire, con i trattori già in azione, e con la diffida arrivata nei confronti del sottoscritto e del dirigente del territorio, si può cercare di riannodare i fili del dialogo, ma è evidente che da una parte il dialogo non ci vuole essere. Ultima precisazione, l'ho detto all'inizio, noi modifichiamo questo, c'è scritto regolamento intercomunale polizia rurale. Quello che si vota nella delibera, c'è scritto,
di approvare la modifica del piano intercomunale di polizia rurale aggiornato con delibera dell'eccetera, inserendo il comma che ho letto prima. Prego. Grazie, signor Sindaco. Prego. Consiglieri. Sì, è lecito chiedere. Non ci sono prenotazioni? Certo. Ci sono altri chiarimenti? Credo di no. Consigliere Posocco. Sì, grazie. No, chiedevo il discorso delle norme tecniche di attuazione delle colture arboree che sono previste nelle norme tecniche di attuazione, la piantumazione, e qui lo inseriamo nel piano di pulizia rurale, era questa la mia curiosità. Ma al di là di questo, che ho visto che il sindaco forse non aveva capito o mi ero espresso male io, chiedevo che la piantumazione, se vieto la piantumazione in area F, la vieto anche dietro il brolo, perché area F, questo intendevo dire, in tutte le aree F vieto la piantumazione di colture arboree. E questo vale per tutte le aree F del comune di Vittorio Veneto, compreso l'area del brolo che è in area F, mi risulta. Quella è la mia preoccupazione, perché abbiamo dato un altro indirizzo per il bando e adesso cambiamo le regole. Poi so che il comune dirà no, lì è utile per fini sociali, mentre in altre zone no, ma capisco. Ma allora, volevo, consigliere Carnelossi, io ho fatto un discorso legato, senza far polemiche, poi lei la fa per forza perché la deve fare ultimamente e non capisco perché. Io ho solo detto aspettiamo un dialogo se è possibile tra i proprietari e i genitori, che mi sembra non si sia mai verificato. Se è possibile, tanto in Consiglio Comunale ci dobbiamo tornare la prossima volta, era una cosa di buon senso, perché ho capito che l'unica cosa che non abbiamo utilizzato in questa vicenda è il buon senso e quindi il dialogo, ok? Era questo che cerco, è una richiesta che viene per non andare, come ha ammesso lei, al muro contro muro, e quindi ha ragione, ha parlato di avvocati. Quello che è successo, il collega Dus al comune di Pieve di Soligo, che ha fatto delle regole proprie all'interno del piano dei 15 comuni e si è preso una denuncia dalle 3 associazioni principali, Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, e adesso sono ancora in una battaglia legale. Il comune di Cison sappiamo com'è andata con il vigneto in zona Teson, la ex Borgo, quindi andare al muro contro muro ci conviene. Non vorrei che il vigneto è piantumato, cresce, trattano e fra 5-6 anni magari qualcuno si pronuncerà, nel frattempo per 5-6 anni faranno i trattamenti. Il mio invito al dialogo è solo perché vedo avanti che, come ha ammesso lei, ci saranno dei problemi legali. E allora, se dobbiamo proprio votare questo, e noi siamo d'accordo, l'ha ammesso il collega Darè, però facciamo un ultimo tentativo di un dialogo tra genitori e proprietà. Lo vogliamo provare a fare o no? È un invito, se dobbiamo andare allo scontro, il vigneto lì cresce e poi, ecco, era questo quello che chiedevo. Poi non mi ascoltate, fate come ritenete opportuno. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Ha chiesto la parola il consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Allora, riferendomi all'intervento di prima sui parcheggi, mi è sfuggita domandare, lei il sindaco mi ha dato del bugiardo, no, solo per quelli che a casa dicono ma guarda a Fasan che razza di bugiardo quelle. Io ho domandato all'ufficio economato quante erano le entrate dei parcheggi, sono 67.000 euro, di cui 60.000 vanno a Abaco, basta. Questo è per sapere che... Guardi che siamo fuori tema.
Stiamo parlando del vigneto. Sì, ma invito- siccome il sindaco No, siccome per però essere stato preso in causa, stiamo parlando di una cosa Vabbè. piuttosto importante. ho detto varie volte che qui il problema La non è invito- quello che si dice, l'importante è non far parlare. Grazie. Scusi, guardi che il sindaco di parcheggi non ha parlato Ok. e comunque il Oh. contratto per cui 60.000 va all'Abaco l'avete fatto voi. Sì, ma con 67.000 euro le entrate per il Consigliere comune Fasan, sono quasi a io zero. Il contratto l'avete fatto voi. E vabbè. Forse lei non si E noi ricorda. e noi lo leveremo Ma chi ha mai forse. detto che non va bene? È lei che dice che non va bene. Io no, scusate. Ma guardi che è lui che dice che non va Allora, bene. Il suo consigliere compagno- Fasan. No. Grazie. Consigliere Fasan, lei ha finito l'intervento o lo deve ancora fare? Scusi, lei non si preoccupi se ho finito o no. Quando scadono i miei chiedo. quando scadono i miei 5 minuti, Napoli non dà in questo momento l'impressione di essere una persona intelligente, anche No, perché ma stiamo- ho l'impressione, No, scusi, ma perché scusa, qua ormai si offende. Amico Fasan, Grazie. i soldi, Eh. i 67.000 euro entrano nel bilancio del comune e non vanno all'Abaco. Allora, stiamo a me parlando. è stato detto in maniera diversa. Non Poi ho il potere farò di togliere la un'interrogazione parola la prossima all'assessore volta. Napoli. Andiamo avanti. Grazie. Credo che oggi ci sia stato un sopralluogo dei vigili. Allora, si può parlare? Dottoressa Costalonga, a lei do la parola, prego. Posso permettermi un attimo, visto che La sono ringrazio, lei è dirigente molto del gentile, servizio finalmente. economico-finanziario, io non credo che l'ufficio economato gli abbia potuto dare la risposta che dei 67-68 mila Ha detto euro. quasi niente. No, non è Ha detto vero, lei perché entrano, se lei vedrà, cioè se vuole, vediamo insieme il bilancio, le farò vedere che i soldi che vengono versati per quanto riguarda il parcheggio, diciamo le zone blu, vengono versate alle casse comunali. Quindi non credo che l'ufficio ragioneria le possa aver dato una risposta che non entra niente. Quanti soldi vengono versati? Allora, 67-68, adesso qui chiederò Va bene, alla dottoressa ringrazio la e il risposta. Vassore, questo è l'importo che viene versato al comune di Vittorio Veneto. Vabbè. Ok, adesso Pensa un po'. chi è fuori tema gli tolgo la parola. Consigliere Fasan, prego. Chiedo, Prego di oggi è continuare. stato fatto un sopralluogo dei vigili, chiedo cosa c'è scritto in nel verbale di sopralluogo. È possibile saperlo? Abbiamo qui il comandante dei vigili che può ragguardarci Vabbè, su quello lei che c'è stato. pone una domanda. Io ieri Poi- sera alle 7 di sera poi e stamattina come- alle 8:20 ero sul posto e quindi Va ho benissimo, visto. se si può sapere, se no sarà il prossimo consiglio Grazie. o PA. Poi sono d'accordo con il consigliere Posocco che bisogna dialogare, non dare lo muro contro muro. L'ho detto anche nella riunione dei capigruppo. Il problema è chi mandate a trattare. Non mi sembra che questa amministrazione abbia dei particolari figure che vanno a trattare e portano a casa i risultati. Scusate se lo dico. Da ultimo dico Dus dice che nella riunione dei capogruppi dice, e correggimi se ho capito male, perché oggi mi sembra che da lì a qua cambia tutto. Bon. Dus dice che c'è un reale pericolo che il Consiglio che alza la mano venga in futuro chiamato a rispondere di danni ai proprietari, e questo ha già fatto il conto, vuole 1 milione di euro. Allora, se Dus dice che è un autorevole rappresentante di questa maggioranza, vuol dire che c'è un reale pericolo. Pertanto vi assicuro che, come ho fatto nei 15 anni precedenti che ero in maggioranza, mi sono tolto tutte le soddisfazioni di votare anche a rischio e pericolo. Questa volta la soddisfazione ve la levate voi, perché io vado fuori. Va bene, così dividete per 8 invece che per 17. La ringrazio. Grazie. Consigliere Saracino, prego. Insomma, allora, non entro a discutere sul fatto che c'è gente che si vanta che non avere il PAT è stato un vantaggio, perché sono qua i genitori per sapere qualcosa e stiamo dando una pessima figura. Allora, il discorso è questo. È stata fatta una domanda molto facile e semplice sia da me che da Botteon che da Posocco. Questo atto è retroattivo, sì o no? Questo atto, se non è retroattivo, che efficacia ha sul vigneto che è già stato messo? Dopodiché, perché non avete modificato direttamente il PRG? 2 domande semplici, grazie. Grazie. Consigliere Saracino. Bene, allora
chiudiamo la discussione. Ci sono delle... sì, però... consigliere Darè, secondo intervento. Ero convinto di aver schiacciato. Prego. Prego. No, siccome il problema di tutta sta storia è diciamo, quel vigneto che è confinante con l'asilo e giustamente c'è chi ha i bambini ed è giustamente preoccupato, ma non solo, perché sui vigneti qualche problema c'è e sicuramente impiantati molto vicini alle case e quant'altro. Allora, io faccio una domanda al signor Sindaco. Siccome lei è responsabile da Sindaco di pubblica sicurezza e sanitario, se nel momento in cui c'era stata questa richiesta, perché è una richiesta che parte dalla Regione, quindi la VEPA, impiantumazioni e quant'altro, quindi ci sono diverse diciamo, filiere per cui prima di arrivare alla concessione, ci fosse stato da parte sua un'ordinanza che non permetteva al proprietario di piantumare diciamo, a 10 metri, perché lo poteva fare con un'ordinanza, non di non piantumare, ma di piantumare a distanza di 20, 30, 40, quello che decideva. Questa forse era una soluzione che poteva mitigare sicuramente l'impatto che in questo momento ormai è evidente. Allora, su questo io chiedo perché non si è intervenuto. Ripeto, io sono d'accordo su quello che voi portate, però chiaramente forse si poteva anche intervenire in maniera preventiva. Lei mi dia la risposta, sì, no, come, perché. Però questa è una domanda che mi permetto di fare all'interno di questo Consiglio Comunale. Grazie consigliere Darè. Nell'ordine consigliere Dus. Sì. Dunque, allora, prima una precisazione, perché giustamente Fasan, io non ho mai detto quello che lei ha... credo che questa sera... cioè, 1 milione di euro, l'hai detto tu, mi hai detto il proprietario ci chiederà i danni per 1 milione di euro, li ho già quantificati a 1 milione di euro. Mi hai detto questo o no? Ma non puoi dire che l'ho fatta io se l'hai fatta tu l'affermazione. Sì. No, tu non hai detto questo, hai detto che io avrei detto... Vabbè, lasciamo perdere. Boh. Consigliere Fasan. Un'altra precisazione. Io non mi sentirò, cioè non credo che non userò mai la parola sciacalli verso i rappresentanti del popolo, tra l'altro parola che, se non sbaglio, a cui voi siete molto affezionati. Degli sciacalli con i quali, mi permetto di ricordare, siete al governo. E lei non c'era prima, consigliere Darè. Io sto parlando con il consigliere Posocco. Sei arrivato in ritardo, mi dispiace. Esatto, lei si è permesso di parlare di sciacalli a dei rappresentanti del popolo e io dico dal mio punto di vista che non mi permetterò, credo, mai nella vita di dare dei sciacalli a delle persone che in qualche maniera mi rappresentano all'interno del Parlamento e con le persone con le quali voi siete al governo, tra parentesi. Detto questo, l'ordinanza è stata fatta questa mattina, l'ordinanza, perché anche lì c'è una cosa da chiarire. Noi non è che ci stiamo incaponendo su tutta l'area della proprietà. Noi stiamo cercando di tutelare l'area più vicina all'asilo, l'area che ha una destinazione F, ok? Quindi non tutta l'area, su quell'area lì noi vogliamo incidere, su quell'area lì, esclusivamente su quell'area lì, va bene? Consigliere Botteon, prego. Grazie. Allora, a parte il PAT che non è più un obiettivo e anni di interventi cancellati non è più un obiettivo, ma pazienza. Vigneto. Allora, la mia interpellanza era del 18 dicembre, giusto? Consiglio Comunale 18, quindi 2 mesi e 1 settimana fa. I 2 mesi e 1 settimana fa l'ordinanza è stata emessa stamattina e nel Consiglio Comunale di oggi, quindi con la piantumazione iniziata, ci troviamo a operare. Si poteva fare meglio? Sì. Si poteva fare meglio, credo, no?
anche perché d'urgenza questa l'abbiamo inserita proprio negli ultimi giorni, questo punto, ieri è stato detto, si poteva fare prima, non è stato risposto a un quesito che per me è importante. Questo regolamento ci mette le manette oppure no? L'ho posta la domanda, cioè è possibile per il Comune emettere delle regole maggiormente restrittive oppure questo domina adesso, cioè diventa il punto di riferimento inviolabile? Perché altrimenti io lo prenderei e lo straccerei, perché se noi abbiamo il sindaco di Tarzo che si impunta e dice no, io non lo voterò mai, una modifica, 2 sindaci bloccano il Vittorio Veneto e gli altri, che cavolo di regolamento è? Cioè che se non abbiamo la possibilità di difendere in questo caso la salute, complimenti. Invece secondo me esistono gli strumenti, esiste la possibilità di emettere dei regolamenti ad integrazione del regolamento della polizia rurale, è chiaro che esiste, però bisogna cercarlo e bisogna farlo. E altra considerazione, gli ispettori, io mi vedo gli ispettori dell'ULSS che girano, attenzione qua Vittorio, qua siamo in zona F, con il rilevatore di zona F che dice tin tin tin, siamo in zona F, attenzione qui non si può. Ci rendiamo conto che è ridicola la cosa, non cioè, è messo dentro un regolamento ma è il posto sbagliato, non c'entra la zonizzazione con un regolamento di polizia rurale. La polizia rurale c'entra con le distanze, con la salute dei cittadini, con i trattamenti, quando si fanno, come, perché, con la zonizzazione urbanistica che può cambiare ovviamente, infatti secondo me, vabbè. Chiudo con un'ultima chicca, vi ricordate quando ho parlato di UNESCO in quell'occasione, vero? Penso che qualcuno si ricordi come dal banco là dietro qualcuno ha detto non c'entra niente, i pesticidi con il divieto, sì, con la negazione della candidatura all'UNESCO. Adesso mi avete detto l'incontrario in prefazione a questa delibera, una bella figura. Consigliere Carneros. Sì, devo replicare al consigliere Darè e spiegargli che il mio intervento era determinato dagli interventi precedentemente effettuati, che da un punto di vista oggettivo è un qualcosa di diverso rispetto a quella che è stata la sua affermazione nel suo intervento. È vero, qui ciascuno ovviamente è libero ed è indubbio che dovevo mettere i puntini su i agli interventi dei suoi colleghi che stanno dalla stessa parte. Lei ha detto invece che lo condivide, è ovvio che se fosse intervenuto prima avrei detto invece il consigliere Darè ha posizione diversa rispetto a quella del consigliere Fasan e quella del consigliere Posocco. E allora sicuramente l'hanno sentito tutti, lei ha proposto il rinvio, questa è stata il rinvio di questo punto in attesa del fantomatico dialogo. Questa è la sua posizione. No, io l'ho detto. Allora, no, ma scusi, sa, lei non ha mica detto quello che ha detto Darè, sa? Se lei diceva la condivido, io non intervenivo. Se Fasan diceva come l'ha detto, come ha detto, non fuori non microfono, mi ribatta. grazie. Ecco, dopo, per carità, che forse uno è trino, vuol dire che siete in 3 e ci saranno 3 posizioni diverse, una per il rinvio, uno esce e almeno il consigliere Darè è d'accordo. Va benissimo, però non poteva passare sotto silenzio l'intervento degli unici 2 consiglieri da quella parte che io avevo sentito. Ecco la ragione del mio infervorarsi. Il consigliere Darè era stato determinato dai suoi sodali, i suoi compagni. Un minuto. Grazie.
Grazie consigliere. Bene. Vedo che non ci sono più interventi. Ci sono delle risposte, signor Sindaco? Prego. Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda la retroattività, sicuramente ci possono essere, ma credo è stato detto, prima non ricordo, forse dall'avvocato Carneros, dal consigliere Carneros, perché di mestiere fa l'avvocato, che ormai qualsiasi azione, qualsiasi azione che venga intrapresa molto spesso viene controbilanciata, diciamo così, come minimo da una lettera di un avvocato. E non è che lo decidiamo noi, se si andrà in causa lo deciderà il giudice se è retroattivo, se vale anche per questo caso o meno. Noi non abbiamo agito partendo dalla modifica al regolamento, siamo partiti a gennaio con la prima delibera come giunta per dare un indirizzo agli uffici comunali. Gli uffici comunali hanno reso edotta la proprietà di quello che era l'indirizzo dell'amministrazione comunale, che non se l'era inventato, si rifaceva ovviamente a quello che era la filosofia, diciamo così, sottostante a una norma precisa del piano regolatore. Dopo la diffida che c'è stata l'avvio di procedimento, dopo è stata fatta l'ordinanza. Non ci siamo inventati improvvisamente a 24 ore prima di fare questo provvedimento, anche perché l'ho spiegato, viene a seguito del tavolo, sì, l'aveva ribadito anche Botteon e oltre ad Are, a seguito del tavolo tecnico di lavoro che c'è stato all'inizio della settimana con gli enti citati prima. Per quanto riguarda la possibilità di modificare, dato atto, leggo le premesse della delibera, che dal tavolo di lavoro è emersa l'ipotesi che il Comune di Vittorio Veneto e l'ULS, l'azienda sociosanitaria locale 2, cioè quella della nostra provincia, si facciano promotori presso tutti gli enti sottoscrittori del protocollo per la definizione del piano intercomunale di polizia rurale e presso il gruppo di lavoro che sta predisponendo la candidatura UNESCO di una proposta normativa per l'adozione di maggiori misure di tutela in prossimità dei siti altamente sensibili. Poi per quanto riguarda la proposta di Dare, noi l'ordinanza l'abbiamo fatta, è stata fatta. Ritengo però che se fosse stata fatta in un comune vicino, è stata impugnata e il TAR l'ha cassata. Perché in questo caso io non credo che gli uffici legali del comune mi darebbero l'ok se io faccio un'ordinanza che va contro quella che è la norma. Se la norma dice 10, io non posso dire un altro, no, lei 11. Arriva un altro, come no? È una norma? Sì, ma è una norma vigente. Guardi che l'ha detto lei giustamente che è stata la sua amministrazione a cominciare a portare questo regolamento. Questo regolamento ha cominciato nel 2011. Consigliere Dare, non fuori microfono, non risulta agli atti. Non quello di andare contro le norme, non quello di andare contro le norme, non quello di andare contro le norme. Sì, cioè, l'ordinanza sì, ma nel rispetto del... Ma scusi, non diciamo cose abnormi. Consigliere non Dare, diciamo cose abnormi. L'ordinanza è stata fatta prima della piantumazione, vedremo se viene rispettata o meno, pare di no dai risultati, ma l'ordinanza non può andare contro quelle che sono le norme. Se una norma dice che uno può edificare a 5 metri di distanza, io faccio un'ordinanza, no, lei 6, ma stiamo scherzando? Per cui tant'è vero che una ordinanza del genere è già stata fatta in un comune simile. Mi permetta, ma l'ordinanza di chiusura di una strada non va contro un regolamento, è nell'ambito di una procedura tradizionale. E giustamente la similitudine urbanistica è chiara. Se il regolamento edilizio parla di 5 metri, non posso fare un'ordinanza che obbliga qualcuno a stare a 7 metri. Comunque lei può rimanere della sua opinione, non c'è nessun problema per me. Distinguiamo, per piacere, scusami,
Presidente, Sì, distinguiamo, però no, ci sono le ordinanze contingenti, contingibili e urgenti, che sono quelle di fare, emettere l'ordinanza, il sindaco emette l'ordinanza e chiude la strada. Lo può fare il sindaco, chiudere la strada per motivi di sicurezza, per motivi di sanità, fa un cordone sanitario perché c'è una zona infetta, ecco, può farlo, ma questo urgente e contingibili, contingenti, ecco, cioè limitate nel tempo e urgenti, questo è il concetto. Qua è difficile dire faccio l'ordinanza, fai a 30 o 50 metri, perché non è un'ordinanza strana, perché non è limitata nel tempo, perché quello è per sempre, per tutti gli anni. Questa c'è una differenza sostanziale sui termini, ci sono le ordinanze normali e queste invece di urgenza, che possono essere fatte, sono d'accordo con lei, possono essere fatte, però hanno la caratteristica dell'urgenza e della temporaneità, e poi deve esserci sempre adesso da quel che ricordo, forse la dottoressa Costalonga mi può essere di aiuto, ci deve essere sempre una relazione tra il provvedimento che vado a fare e il sacrificio che vado a chiedere al privato o ai cittadini. Ecco, quindi sulle ordinanze, per piacere, prima di così caricarci troppo, avventurarci troppo, è meglio un attimo valutare il tipo di ordinanze. C'è anche quella che lei ha detto, però vedo che difficilmente possa essere applicata a un vigneto. Grazie Assessore Costa. Il Sindaco ha finito? Sì. Bene, allora do spazio alle dichiarazioni di voto e poi passiamo alla votazione. Consigliere Posocco. Sì, grazie. Io volevo fare una proposta prima di passare al voto. Siccome qui tutti sappiamo, e l'abbiamo detto tutti, che siamo contrari alla piantumazione dei vigneti vicino alle aree sensibili. Questo è un dato assodato in tutti noi e l'abbiamo detto. Qualcuno non l'ha sentito bene, ma questo l'abbiamo detto tutti. Io vorrei fare una proposta da mettere ai voti, proprio per provare l'ultima strada del dialogo tra i genitori e la proprietà. E la mia proposta è questa: propongo il ritiro della proposta di delibera all'ordine del giorno, invitando le parti coinvolte ad un dialogo entro e non oltre, io ho messo i prossimi 15 giorni. In caso di mancato accordo, la delibera ritornerà in votazione al prossimo Consiglio Comunale. È una richiesta di ritiro motivata con un consiglio di incontro, dialogo tra i genitori e la proprietà, alla presenza eventuale del sindaco, se trovano un accordo. Dopodiché con calma e senza sta ansia qui che non ci fa fare bella figura nei confronti dei cittadini, sinceramente, arriviamo qui, facciamo la modifica al regolamento di polizia rurale, però sarebbe meglio con un accordo trovato, in modo che magari evitiamo le fasi di contenzioso che farebbero più male a tutti. Ecco, questo è un invito. Io sto parlando di 15 giorni, non di una vita, ragazzi, non ritiro e vediamo, 15 giorni, una data entro il quale i genitori e la proprietà col sindaco si parlano, perché non l'hanno mai fatto. Se l'incontro va male, allora ok, abbiamo discusso la delibera, siamo tutti d'accordo, tanto non cambia niente, il vigneto è piantato, ragazzi, sì, sì, è già piantato, adesso 15 giorni la situazione sarà la stessa, e poi torniamo, modifichiamo il piano di pulizia rurale in una maniera un po' fatta meglio, ascoltando magari con i consiglieri coinvolti un po' prima che il giorno prima, e la votiamo. Ecco, io faccio questo ultimo tentativo. Non credo di essere etichettato come a favore o contro a qualcosa, perché bisogna farlo per forza, come ho detto in premessa, in base alla campagna elettorale imminente, che bisogna politicizzare tutto, e così la metto agli atti, poi vedete voi. Allora, la sua quindi è una richiesta di rinvio, giusto? È una richiesta di rinvio, quindi si configura come richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 52. Ok, motivata, quindi lei ha già motivata.
Certo, e quindi io sono obbligato a dare la parola a un oratore per gruppo per non più di 3 minuti e subito dopo mettere in votazione. Vedo già delle prenotazioni, nell'ordine sono quella di Dus. Questa è la risposta alla richiesta di rinvio, giusto? Non la dichiarazione di voto. Qui stiamo discutendo sulla richiesta di rinvio del consigliere Posocco. Sì, ma io sono d'accordo che ci debba essere sempre dialogo. Non vedo come questa modifica del piano intercomunale di polizia rurale si frapponga a un tavolo di dialogo. Il dialogo può esserci in ogni caso, non è che questa cosa qui faccia venire meno un potenziale dialogo tra le parti, che poi, tra parentesi, con tutto rispetto per tutti, noi qui decidiamo come consiglieri comunali, e le persone che rappresentano le madri e i padri degli asilo sono altri. Io decido come consigliere comunale e come consigliere comunale sto prendendo una decisione, che è questa qui. Poi se qualcuno vuole fare dei tavoli di confronto, se ne occuperà il sindaco o chi altro, ma ripeto, non vedo perché questa cosa qui precluda una forma di dialogo che, se non sbaglio, dialogo è stato cercato fino adesso, però se le risposte alla ricerca di dialogo state raccontando delle fandonie legate alla questione dell'aviocampo solo per prendere tempo, ad una comunicazione di diffida si continua procedendo con i lavori, a un'ordinanza si continua procedendo con i lavori, il dialogo, perché avvenga, bisogna che ci siano due parti che dialogano, non solo una. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, no, visto che noi consiglieri siamo qua perché eletti dai cittadini, io chiederei ai genitori se sono d'accordo su questa proposta, perché insomma mi sembra giusto anche sapere cosa pensa la gente. No, lasciamo perdere, non esiste ai sensi di nessun regolamento. Perfetto, sono qua, possono esprimere un'opinione. Allora, l'intervento che io concedo ai consiglieri, ai sensi dell'articolo 52, dovete esprimervi sul ritiro o meno di questa, sull'approvazione del ritiro. Sì, vedo la sua prenotazione. Quindi, consigliere, ha finito? Sì, grazie. Consigliere Darè. No, in maniera avevamo chiesto al comandante Camerin se erano agli atti e oggi c'è stata da parte vostra un'ispezione o comunque un intervento diciamo, dove c'era la piantumazione. Il verbale è stato messo agli atti? Ci può riferire cosa? Guardi che qui stiamo discutendo sul ritiro, sull'approvazione o meno di questa mozione. Presidente, allora ti fai la domanda dopo. Okay. Ci sono altre prenotazioni. Consigliere Botteon. Sì, grazie Presidente. Non sono favorevole al rinvio, sia perché non preclude neanche secondo me il dialogo, sia perché anche secondo me ci sono scarse capacità di dialogo e ne ho avuto la prova più volte, quindi secondo me è difficile ottenere risultati. Dico di questa giunta. Chiedo scusa, consigliere Fasan, sempre su questa approvazione o meno del ritiro. Grazie Presidente per la precisazione. Io dico che sono favorevole al rinvio perché non possiamo perdere nessuna occasione per risolvere questo problema. Rinviare di 15 giorni questo punto all'ordine del giorno vuol dire dare in atto di buona volontà nei confronti della proprietà che a vostro parere non ha risposto alla diffida e l'ordinanza, però bisogna vedere cosa che la diffida e l'ordinanza dicevano. Sì, perché adesso qua tutti parlano, ma cosa c'è scritto in questa diffida? Sì, Sindaco, lei mi ama, indubbiamente lei ride sempre. Se lei mi dice io sto facendo un vigneto e lei mi dice non fare più il vigneto e che ho tutte le carte a posto, sai cosa me ne faccio della diffida? Indovini,
e poi andiamo in tribunale a vedere chi ha ragione. Grazie. Comunque perso un'occasione come sempre qui. Grazie, consigliere Fasan. Bene. Allora a questo punto metto in votazione la proposta, dove ce l'hai? La proposta di rinvio, un attimo, la proposta di rinvio della delibera all'ordine del giorno del consigliere Posocco. Quindi metto in votazione favorevoli al rinvio, 4 favorevoli, contrari, astenuti? Quindi 4 favorevoli, 1 astenuto e 10 contrari. Corrisponde, scrutatori, siamo in 15. Perfetto. 10 più 1 astenuto più 4, 15. Quindi, ecco, a questo punto dichiarazione di voto sulla delibera, sul punto all'ordine del giorno. Se ci sono, altrimenti metto in votazione. Consigliere Darè, prego. No, chiedo ancora, siccome l'ha chiesta Fasan, se agli atti c'è l'ispezione che oggi avete fatto, il sopralluogo, se può dirci cosa ha portato? Cioè, diciamo, fa parte del punto dell'ordine del giorno. Risponde, siccome c'è stata un'ispezione da parte vostra, ma è stato già, vorremmo capire cosa avete notificato, se lo può spiegare, Allora, ripeto, se lo può spiegare. Per sopralluoghi io credo di poter dire questo, che dei sopralluoghi il primo è stato fatto per verificare la situazione, il secondo per notificare l'ordinanza e il terzo ha verificato che il lavoro era finito. Ma chiedo scusa, ma a noi ma non è che no. Sì, dai, andiamo avanti. Allora, siamo fuori tema. Dichiarazione di voto, consigliere Dus, forza. Sì, no, ci tenevo a precisare che noi in questo momento stiamo votando una modifica al piano intercomunale di polizia rurale. Non stiamo facendo un'indagine a 360. Calma, guarda. No, ma io non, scusa, sto parlando io. Ma, scusa, consigliere Dus, prego. No, sì, dichiarazione dicevo, di voto. Grazie. Sì, beh, come è ovvio, sosteniamo questa proposta e speriamo che da questa proposta poi possa nascere un dialogo tra le parti, e le parti siamo anche noi in questo caso, e speriamo che questa proposta di modifica di piano intercomunale di polizia rurale vada a risolvere anche dei possibili conflitti che potranno emergere in futuro. Grazie. No, se posso, visto che qua parlano un po' tutti, aggiungo solamente una cosa. Ripeto, qui stiamo votando una modifica di un piano, non stiamo facendo un'indagine di ciò che avviene su quell'area, perché io non so tutto quello che avviene su quell'area, ma non sono neanche tenuto a saperlo, visto che il punto all'ordine del giorno è un altro. Grazie. Consigliere Fasan, prego. Consigliere Dus, lei non ha una grande opinione della nostra intelligenza. Noi non stiamo sicuramente facendo qualcosa inerente al vigneto in via San Fermo. Stiamo facendo una cosa, un'integrazione al regolamento di polizia rurale, così perché quella volta ci siamo dimenticati di farla. Chiaramente è una delle tante falle che avete fatto. Non voterò, anzi uscirò da quest'aula, perché, come ho precisato prima, qui ci sono tutti i requisiti per domandare dei danni. Allora, preciso subito che io sono favorevole alla regolamentazione dei vigneti. L'ho detto varie volte anche nella riunione di capi. Perché sei sordo tu? Prego. Canelos, tu da prima, che te era meglio che te era più dopo, adesso te perde qualche colpo, dai. Allora è ben chiaro una cosa, che qui si va a toccare anche delle proprietà private che, nascondendoci dietro la modifica al regolamento, si va a toccare la proprietà che non so nemmeno di chi sia, come si chiami. Allora questo qui sicuramente domanderà i danni, e io le mie risorse sono limitate e preziose, pertanto votatevelo. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Grazie Dichiarazione di Presidente. voto. Allora, rispetto le posizioni di tutti, certo è che abbiamo tentato tutti quanti di dare una soluzione al problema dei bambini dell'asilo di San Giacomo. Come da mia premessa ho visto anche dalle parole che la maggioranza adesso dice, se voti a favore, come la mia premessa, sei con i genitori e i figli, se voti contro sei con la proprietà, e quindi a me dispiace arrivare a questo clima di scontro tra di noi piccoli e, concedetemi, temporanei amministratori di questa città. Io uscirò dall'aula, Presidente, perché credo che la situazione in questa maniera non si risolva, ma si complichi ulteriormente. Ho questo timore, spero di sbagliarmi, vivamente di sbagliarmi, però a cuor mio non stiamo facendo la cosa nella maniera corretta. Quindi spero che con questo voto le cose si sistemino, per l'amore di Dio, ma non sono così convinto. Quindi io uscirò dall'aula. Grazie. Grazie. Consigliere. Diciamo che era in difformità col capogruppo. Consigliere Sant'Antonio, prego. Volevo far notare al consigliere Dus e anche al Presidente del Consiglio che redige gli ordini del giorno che non è vero che il piano intercomunale polizia rurale non è connesso, non ha legami con il nuovo impianto di Vigneto, tant'è vero che lei ha detto che stiamo votando questo indipendentemente dalla... Quindi trovo perfettamente lecita la richiesta del consigliere Darè di conoscere gli esiti del sopralluogo. Qua abbiamo tra l'altro il comandante dei vigili e la responsabile del comandante dei vigili che sono in consiglio comunale e che possono rispondere. Molte volte sono stati richiesti dei pareri, non vedo perché questa volta non si possono richiedere dei pareri. I sopralluoghi sono stati fatti, possono benissimo essere interpellati perché queste informazioni sono necessarie a farsi un'idea e a poter anche decidere poi per la delibera. Quindi chiedo che vengano interpellati e che si conosca questo parere. Siamo Grazie. alla dichiarazione di voto comunque. Presidente, posso intervenire? Sì, certo. Se posso, per spiegare nuovamente Infatti. al consigliere Sant'Antonio che ho già risposto a questa domanda. I sopralluoghi, il primo era per verificare la situazione, il secondo per notificare l'ordinanza, il terzo per verificare che il lavoro era stato fatto. Sì, la richiesta però del consigliere Darè era al comandante dei vigili o alla sua responsabile. Va bene. Io sono il sindaco, mi sono preso la responsabilità di rispondere. Grazie. Ecco, va bene, grazie a lei. Grazie. Dichiarazione di voto, consigliere Botteon. Grazie. Puntualizzo che la mia domanda fatta una volta e due volte abbastanza chiara non è stata risposta. Esiste uno strumento per integrare il regolamento? Non lo so. Tuttora non mi è stato detto. Mi è stato detto che è stato il tavolo e l'esito del tavolo il Comune e l'ULS sono invitati a rendersi promotori presso gli enti di maggiori misure di tutela. Il che io lo traduco così ed è una cosa che purtroppo mi fa male mi fa male come pensiero, ma la vedo così. Il regolamento di polizia rurale è uno strumento per ostacolare l'autonomia dei comuni. Se non possiamo intervenire di fronte a una situazione perché ci ferma il regolamento di polizia rurale, è un ostacolo. E quindi non serve a noi, non serve ai cittadini, non serve al Comune di Vittorio Veneto, serve più a qualcuno che vuole piantare un vigneto. E detto questo, attenzione, importante, se ci si ferma qui non serve a niente,
Se ci si ferma al regolamento, sia questa modifica della zona F, non serve a nulla. L'obiettivo non è questo, è quello di tutelare le abitazioni, tutelare le zone sensibili, a prescindere da zona F o no. E quindi lì dobbiamo andare, e lì è l'invito che viene dal tavolo. E quindi perché l'invito al tavolo era quello che ho detto 2 mesi fa, esattamente il senso dell'interpellanza, dobbiamo muoverci in questa direzione. Il Comune di Vittorio Veneto, io spero che incarichi qualcuno, che sia qualcuno che abbia voglia di fare, per interpellare gli altri e modificare questo regolamento in tal senso: aumentare le distanze, vietare l'uso di pesticidi in prossimità di zone sensibili e abitazioni. Lì dobbiamo andare, non ci giriamo intorno, perché questa modifica al regolamento è cercare un escamotage. La voterò perché almeno cerca di ostacolare alcune piattumazioni, tra cui questa, ma in generale quelle della zona F. La zona F non c'entra effettivamente con i vigneti. La voterò, ma non è sicuramente la soluzione al problema, è una tappa momentanea, una toppa, non una tappa. Consigliere Saracino, dichiarazione di voto. Sì, intanto condivido il discorso fatto da Adriano. Innanzitutto il mio voto sarà comunque favorevole, anche se ho seri dubbi che questo atto poi venga recepito e diventi efficace. È necessario però uscire da questa situazione di emergenza perenne. In questo modo non si amministra una città e soprattutto la gestione del territorio è ben altro. Questa è un'occasione per sottolineare la mancanza di un patto. Grazie. Metto in votazione. Ah sì, bisogna sostituire il consigliere. Consigliere Botteon, scrutatore in sostituzione di... Quindi Dus, Botteon e Darcier. Metto in votazione il piano intercomunale di polizia rurale, aggiornamento. In particolare vale la pena di rileggere il punto che viene aggiunto all'articolo 2/C, atti vietati. Nelle zone di tipo F, ai sensi del vigente regolamento urbanistico comunale, è vietato l'impianto di arboreti. È consentito esclusivamente l'impianto di arboreti previa sottoscrizione di convenzione con l'amministrazione comunale che ne disciplini la funzione di interesse generale per la collettività. Favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto, e siamo in 11, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 favorevoli su 11 presenti. Ma non ha presentato un emendamento in questo senso. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato. Grazie. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Ditta Denardi SRL, impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, riduzione area dell'impianto esistente in variante al PRG. Sì, grazie Presidente. Il Sindaco illustria. Grazie Presidente. A San Giacomo di Veglia, lungo via Levada, ha sede l'attività della ditta Denardi Scavi SRL che occupa alcune aree lungo la medesima via. Urbanisticamente le aree ricadono in parte in zone di tipo agricolo e 3P0, in parte in area verde di rispetto tutelato, in parte zona di tipo F2 parchi e giardini ed attrezzature sportive esistente e in parte zona di tipo F3 verde di rispetto alberato su viabilità di progetto. Nel 2007 la ditta aveva presentato alla provincia di Treviso istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e inerti da esercitarsi nelle aree di proprietà. All'epoca l'attività non era conforme allo strumento urbanistico vigente e quindi l'iter di approvazione del progetto è stato eseguito in variante allo strumento urbanistico ai sensi del combinato disposto dell'articolo 208 legge 152 2006, legge regionale 3 del 2000 e delibera della Giunta della provincia di Treviso 306 del 2001.
Con delibera della Giunta Provinciale 36 del 9 febbraio 2009 veniva quindi approvato l'impianto della ditta lungo via Levada, secondo il progetto depositato, comprendente anche la scheda normativa 14 e relativo estratto normativo predisposti dal Comune di Vittorio Veneto al fine di rendere chiari i contenuti delle trasformazioni urbanistiche legate all'attività autorizzata. Alla fine del procedimento la ditta ha avuto quindi l'autorizzazione all'apertura dell'impianto su un'area che è stata delimitata da un perimetro dedicato sovrapposto allo zoning del PRG, rispetto al quale la ditta è autorizzata ad esercitare l'attività di deposito, lavorazione e trasporto del materiale di recupero. Nel 2018 la ditta ha proceduto alla richiesta alla provincia di Treviso di riduzione delle aree interessate all'attività di deposito materiali e quindi ha chiesto di non utilizzare più alcuni mappali che nel provvedimento sopracitato erano stati inseriti all'interno dell'autorizzazione all'impianto. Dal punto di vista urbanistico, sulla base di quanto previsto dall'articolo 109,5, la scheda normativa 14 del nostro PRG, si prevede specificamente che, in caso di dismissione, chiusura, trasferimento dell'attività dalla zona, non potrà essere insediata altra attività produttiva. I volumi legittimamente assentiti potranno essere recuperati compatibilmente con la destinazione della zona territoriale omogenea nella quale insistono. La procedura di riduzione, pertanto, comporta anche una modifica allo strumento urbanistico, riducendo il perimetro dedicato all'attività. L'ufficio pianificazione ha quindi predisposto la modifica della scheda normativa e delle norme tecniche di attuazione e ha consegnato alla provincia nel corso della conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 7 marzo 2018 presso la provincia di Treviso, il cui verbale costituiva adozione della variante al PRG per la modifica della scheda normativa. Verbale ed elaborati sono stati quindi pubblicati sia presso il Comune e la provincia di Treviso. A norma di legge la variante è stata pubblicata presso il Comune di Vittorio Veneto per 10 giorni dal 10 maggio 2018 e nei successivi 20 giorni non è pervenuta alcuna osservazione. Idem, la provincia di Treviso ha pubblicato per 10 giorni dal 19 giugno 2018 e nei 20 giorni non sono pervenute osservazioni. Con nota acquisita il protocollo 34478 dell'11 settembre 2018 è stata quindi convocata la conferenza dei servizi decisoria per il 28 settembre ultimo scorso. Il decreto del Presidente della Provincia di Treviso numero 13 del 2019, che ha seguito la conferenza dei servizi decisoria, autorizza la riduzione dell'impianto in variante allo strumento urbanistico vigente. Trattandosi di variante al nostro strumento urbanistico comunale, è necessaria la ratifica del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto in quanto organo competente alla gestione del territorio. Credo di essere stato abbastanza chiaro. Grazie. Grazie. Bene. Se non ci sono interventi io metterei in votazione sicuramente. Siete d'accordo? Sì. Metto in votazione punto numero 3 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora un astenuto, dovremmo essere in 12 se non vado errato. 2, 4, 6, 8, 10, 11 no. 11, quindi 10 favorevoli e un astenuto. Sì, 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 esatto. Quindi Botteon in questo momento è scrutatore. Esatto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, medesimo risultato. Punto numero 4 all'ordine del giorno, convenzione per la delega dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela minorile, istituzione del nuovo servizio protezione e tutela minori, gestito dall'azienda US 2, marca trevigiana, distretto di Pieve di Soligo. Assessore Denardi, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. In votazione questa sera è l'approvazione della Convenzione per la delega dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela dei minori per quanto riguarda l'azienda US 2, delibera che in questo periodo sta andando in approvazione in tutti i comuni dell'ex US 7, quindi del distretto di Pieve di Soligo dell'azienda US 2.
e che deriva fondamentalmente dalla necessità di omogeneizzare le pratiche in essere fra l'ex ULSS 7 e le altre ex ULSS, quella di Asolo e quella di Treviso, che sono confluite tutte quante nella nuova ULSS 2 Marca Trevigiana. Come sapete, le esigenze di sostanzialmente gestione per quanto riguarda i minori che sono oggetto di provvedimenti di tutela sono delle esigenze complesse, che hanno quindi bisogno dell'interazione fra più professionisti. In questo senso giova forse in questa sede riepilogare brevemente quello che è il percorso che ci porta oggi alla valutazione di questa proposta di delibera, e che parte ancora a metà degli anni 90, quando in un primo periodo venne istituito nel 1998 il MOM, nel quale in caso di tutela erano i comuni a essere case leader, e era previsto uno psicologo per ognuno tra i vecchi distretti dell'ULSS. Quando nel 2007 la conferenza dei sindaci, tentando di procedere in questa strada, diede mandato all'ULSS per gestire le tutele, questa gestione non andò poi in porto, perché questa delega tecnica non fu mai realizzata per la mancanza da parte della Regione all'autorizzazione all'assunzione del personale. Contemporaneamente in quel periodo nacque l'UVMD come sistema normale di accesso ai servizi sociosanitari, e la Regione successivamente, poco dopo, decise di unificare le procedure MOM, individuando un solo psicologo per i 3 distretti. Arriviamo quindi circa 10 anni dopo alla delega vera e propria a favore dell'ULSS. Cosa prevede la delega? La delega è quella delle funzioni tecniche, amministrative ed economiche in materia di tutela dei minori, mentre la titolarità delle funzioni in materia di tutela rimane ai comuni. I comuni in sede di comitato dei sindaci manterranno l'indirizzo politico amministrativo e la vigilanza sull'esercizio della delega, mentre l'ULSS per espletare materialmente le funzioni di delega costituirà e gestirà un'equipe tutela minori. I comuni non rimarranno comunque estranei ai singoli casi che si verificano tra i minori del loro territorio, perché hanno comunque la facoltà di richiedere informazioni sugli stessi. Per quanto riguarda i costi economici di questa delega, il 30% delle quote per l'affido familiare e per l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali andranno a carico del fondo solidale, che è pagato con la quota indistinta da parte dei comuni, mentre ai comuni rimarrà la quota del 70%, quella residua, delle quote per l'affido familiare e per l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali. Questa è una prima breve spiegazione, poi se ci sono domande o altro ovviamente. Grazie Assessore De Narli. Consigliere D'Arè, prego, a lei la parola. Quindi il Comune interviene per il 70%? Il 30% del fondo solidale, quella NOCI, per capirci? O... Quella la quota indistinta, che noi paghiamo. E l'UIS non... La quota indistinta. Sì. E l'UIS? Niente? In questo momento noi paghiamo il 100% per ogni affido. Quanti affidi abbiamo adesso? Allora, noi abbiamo in generale 30 minori che sono oggetto di provvedimenti vari, e i provvedimenti riguardano 33 nuclei familiari complessivamente.
minori cioè, mi ricordo quando avevamo alcuni nomadi, cioè famiglie, i cari, tanto per capirci, che mi pare erano 2 o 3. Io ho il dato complessivo, adesso potremmo chiedere alla dottoressa Daron, che è la distinzione tra gli affidi e le... Sì, so che erano prossimi alla maggiore età, quindi... Scusate, la domanda. La distinzione, io ho il dato complessivo dei 30 minori attualmente oggetto di vari provvedimenti. La distinzione tra quelli in affido e quelli in affido familiare e quelli in struttura. Numericamente. Allora, in affido eterofamiliare ne abbiamo 2. In affido semiresidenziale o diurno ne abbiamo 5. In affido comunitario residenziale abbiamo 4 minori e 2 mamme e un minore senza la mamma. Questi sono i nostri, però abbiamo in corso tipo una decina di indagini per i procura, tribunali ordinari. Per altri inserimenti? Dipende poi dall'esito e da quello che la procura o il tribunale, a seconda dell'autorità giudiziaria, valuta. E poi abbiamo gli interventi in ambito di beneficità, sono gli interventi che noi comunque facciamo rispetto alla protezione e alla tutela, però in collaborazione con le famiglie. E quindi diciamo che la tutela delegata è proprio l'ultimo stadio di un percorso, di un lavoro che però nei comuni va fatto molto prima che il pregiudizio si presenti. Quindi al momento abbiamo 30 minori, 33 nuclei e 10 indagini. Nei vari settori? Scusi? Nei vari settori? No, nell'area minori. Sì, ho capito, ma con le varie caratteristiche? Sì, con le varie, sì, sempre tutela, sì. Grazie. Consigliere Botteon, prego. Sì, grazie. Chiedo scusa se è già stato spiegato e non ho colto. Volevo solamente, se possibile, quindi non so chi potrebbe rispondermi, avere un riassunto di cosa cambia, i principali cambiamenti con questa convenzione rispetto a prima. Allora, innanzitutto diventa possibile per le situazioni, per le persone che hanno bisogni complessi, elevati, e le situazioni di minori che poi si trovano in situazioni di pregiudizio sono complessi per la natura delle problematiche e per anche il numero di servizi che vengono attivati. Allora, finché il Comune ha un assistente sociale, quindi una monoprofessionalità, case manager, è difficile poter attivare tutte le altre risorse. Quindi nel momento che dobbiamo fare un'indagine o un progetto di sostegno a un minore alla famiglia, dobbiamo necessariamente avvalerci dei servizi altri, dell'ULS o anche privati. Questo scontrandoci con tutta una serie di difficoltà oggettive che sono legate alle nostre diverse organizzazioni. Ora è così. Ora è così. Ci viene facilitato dal MOM, che prima l'assessore citava, però il MOM è un luogo di progettazione e di valutazione. Di fatto poi gli operatori del MOM non intervengono direttamente con le situazioni. È anche una soluzione migliore per le famiglie che si ritrovano con un unico interlocutore, quindi al momento dell'accesso ai servizi si trovano già perlomeno uno psicologo, un assistente sociale e, se necessario, un educatore. Punto di riferimento, insomma. Esattamente. Noi comunque ci siamo perché siamo i servizi della rete territoriale, quindi il case manager diventerà l'ETM, che è l'equipe tutela minori, e che affronterà subito la richiesta in maniera globale, integrata, e noi siamo presenti perché comunque lavoriamo col territorio, con le risorse del territorio, e quando il percorso di tutela termina, le situazioni vengono di nuovo prese in carico, se necessario, dai comuni, però è una situazione di sostegno, non più di protezione. Grazie. Consigliere Carnelos, prego. Sì, dunque, ovviamente io sono favorevole solo per una ragione, perché è una decisione che ha preso l'ULS per tutti i comuni e quindi è indubbio che non è possibile un voto diverso da quello della positività. Certo va detto una cosa, che
l'ULSS finalmente è arrivata ad avere quello che, a dire la verità, la nostra ULSS non era mai riuscita, per fortuna, io dico, in tanti anni, perché c'è sempre stata una resistenza da parte dei singoli comuni, perché c'era maggior oculatezza da parte dei comuni di come spendere le risorse. Io ho una preoccupazione nel momento in cui le deleghe passeranno, sicuramente ai comuni costerà di più, perché, e soprattutto Vittorio Veneto che aveva un servizio efficiente, faccio per dire, prima di arrivare al collocamento in residenze che costano, si cercavano tutte le altre modalità per risolvere il problema. E questa fu la ragione per cui per decenni, sapete, i sindaci della ULSS di Pieve di Soligo tennero duro. Invece la ULSS tendeva a fagocitare e poi mandare il conto. Certo, ma questo bisognerà stare attenti, cioè, e lì saranno quelli della conferenza dei sindaci a stare attenti, perché quando saranno solo funzionari che poi a piedi lista manderanno il conto ai comuni, questo è il dato. E anche su questo io, ripeto, lo sto dicendo tante volte, forse sono davvero ancora ancien regime in cui volevo e vorrei che i funzionari avessero sul collo gli eletti dal popolo. L'assessore che va, che controlla, mostra la carta, adesso va, speriamo di no, speriamo che sia pessimista e che le cose possano andare. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus, prego. Sì, molto brevemente. Anch'io ovviamente aderisco a questa proposta e quindi la sostengo e la voterò. Riconosco però anche il fatto che il Comune, essendo più prossimo al cittadino e quindi anche ai bisogni dei cittadini più bisognosi, dal mio punto di vista poteva muoversi con delle sensibilità diverse rispetto a come riuscirà a muoversi, io credo, una struttura più grande che è un'azienda e non è un comune, che è l'ULSS. Questa è la mia unica perplessità, ripeto, legata alla sensibilità che sicuramente lo staff che ha il comune insieme alla parte politica di qualunque comune è indubbio che ha una sensibilità maggiore, però è stata fatta una scelta che capisco sì, esatto, e quindi siamo abbastanza incastrati, diciamo. Grazie consigliere. Ecco, se non ci sono problemi io metterei in votazione questo punto all'ordine del giorno. Chiedo scusa. Bene, convenzione per la delega d'esercizio delle funzioni in materia di tutela minorile e istituzione del nuovo servizio protezione e tutela minori, gestito dall'azienda ULSS. In questo momento siamo presenti 2, 4, 6, 8, 10, 12 consiglieri, quindi metterei sicuramente in votazione. Favorevoli? Contrari? 12 su 12. Immediata eseguibilità? Metto in votazione. Favorevoli? Contrari? Nessun contrario, quindi 12 su 12, medesimo risultato. Alla fine entra il consigliere Posocco. Grazie. Adesso do la parola all'assessore Turchetto, piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, elenco annuale 2019, approvazione. Assessore, prego. Sì, grazie. Se mi può aiutare l'architetto Antoniazzi, abbiamo preparato delle slide per illustrare l'elenco annuale del 2019 che è già stato portato assieme al programma triennale in commissione, in quarta commissione. Attendiamo un attimo.
Arriva? Beh, possiamo spegnere qua, visto che così... Funziona? Ecco qua, arriva. Ecco che arriva, allora possiamo passare alla prima slide. Vabbè, queste sono le schede che sono previste dalla legge, diciamo, con l'elenco appunto annuale. Possiamo andare, abbiamo previsto delle slide per ciascuna opera, quindi la prima è quella degli interventi di manutenzione della viabilità esistente per l'anno 2019 per un importo di 300.000 euro e riguarda appunto interventi di asfaltatura sostanzialmente concentrati sull'asse principale, quindi lungo la statale che attraversa la nostra città, l'asse quindi di via Petrarca, via Virgilio, via Casoni, in zona industriale e poi in altre più piccole vie comunali in ambiti residenziali. Abbiamo poi previsto la realizzazione del nuovo campo di rugby per 500.000 euro. Il documento di fattibilità prevede appunto l'elaborazione di due soluzioni, una con un campo di dimensioni di 102 metri per 68 e contestuale sistemazione dell'area circostante, e la seconda, la soluzione B, un campo da rugby invece di dimensioni maggiori, cioè di 127 metri per 77. Ecco, qua vediamo alcune immagini. Questa è un'immagine presa satellitare, diciamo, presa dall'alto, in cui, che ci fa vedere l'area in cui sorgerà appunto il campo da rugby. E poi abbiamo, questa è un'immagine, un'altra immagine. Ecco, questa è la soluzione, diciamo, più piccola, la soluzione A di cui ho parlato prima, e poi abbiamo la soluzione B, che è questa che vediamo. Possiamo passare a... Sì, ecco. L'altro lavoro che riguarda la riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di illuminazione elettrica votiva dei cimiteri cittadini per 247.000 euro, e questo è un progetto che verrà realizzato appunto con la finanza di progetto secondo l'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, e riguarda la concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali. Poi abbiamo l'adeguamento impiantistico del polo museale di Serravalle per 200.000 euro, che riguarda appunto l'adeguamento di tutti gli impianti tecnologici del Museo del Cenedese. E poi abbiamo la realizzazione della pista ciclabile Longhere Revine, che viene definita come un elemento dell'asse di collegamento tra la pista ciclabile La Piave e la Venezia Monaco sostanzialmente. Ecco, qui vediamo con una ortofoto il tracciato. È un tracciato che si sviluppa prevalentemente in area ambientale partendo dal centro di Longhere. Il progetto prevede anche la sistemazione appunto dell'incrocio della piazza di Longhere. Proseguiamo con la verifica sismica e la riqualificazione energetica dell'asilo nido per 400.000 euro, e l'intervento di fattibilità tecnico-economica prevede appunto degli interventi su alcuni setti murari particolarmente sollecitati e anche la riqualificazione energetica, come abbiamo detto prima. Questo è un disegno che chiarisce la posizione dei setti su cui si interverrà per rendere antisismico l'asilo nido comunale. Poi abbiamo l'intervento di riqualificazione delle piscine comunali per 500.000 euro,
e anche questo prevede l'adeguamento antisismico molto importante con controventature in carpenteria metallica e anche questo aspetto, il secondo aspetto molto importante, è l'incremento delle prestazioni energetiche con l'installazione di nuovi serramenti a bassa trasmittanza, dove ci sono già adesso le grandi vetrate della piscina coperta, e la esecuzione del cappotto sulle pareti cieche. Ecco, qui abbiamo un'immagine di come potranno diventare le nostre piscine comunali appunto a seguito di questo intervento. Soprattutto qui si vede quello che potrebbe essere le nuove vetrate, l'involucro diciamo di vetro che andrà a chiudere la parte appunto vetrata delle piscine. Grazie. Grazie Assessore Turchetto. La parola ai consiglieri. Prego. Consigliere Posocco. Grazie Presidente. Allora, due chiarimenti. Allora, riguardo alla pista ciclabile di Longhere, perché probabilmente molti cittadini non hanno chiaro di cosa stiamo parlando, perché sono previsti due interventi a Longhere, uno appunto la Piave che viaggia sostanzialmente all'interno del territorio, quindi in area agricola, boschiva, mentre l'altra lungo la provinciale che era prevista ma non è ancora finanziata, giusto? Quindi chiariamo che quello che è previsto nel piano opere pubbliche riguarda la pista ciclabile interna, finanziata con 150.000 euro penso di fondi propri e 100.000 euro di BIM, o al contrario. Ecco. Qui cortesemente, e quando l'ho letta sui giornali ci sono rimasto un po' male nel leggere, no, sono contento che mi parlate della sistemazione dell'incrocio a Longhere, però abbiamo fatto una commissione, la quarta commissione, e nessuno ha accennato niente di questo. Quindi se io devo venire in commissione per leggere un foglio, è un intervento importante. Sui giornali ho letto, ripeto, sui giornali di 80.000 euro per la sistemazione dell'incrocio. Se cortesemente come membro della quarta commissione posso anche essere informato, vedere un attimo un progettino o qualcosa, perché è un intervento che condivido, se è fatto, però io non ho visto niente e mi dispiace perché la quarta commissione l'abbiamo fatta la settimana scorsa e credo che al posto di essere informato dai giornali era corretto se fossimo informati durante la commissione. Bene il campo da rugby senz'altro, e bene gli interventi alle piscine comunali. Mi spiegherà perché sono previsti un campo da rugby su una superficie di circa 7.000 metri quadrati e un più piccolo e uno più grande di circa 10.000 metri quadrati. E questo vorrei capire, ho visto che ci sono due ipotesi, un campo più piccolo o un campo più grande. Dipende la permuta, mi sembra che era intorno ai 7.000 metri quadrati, quindi per l'ipotesi più piccola. Volevo capire questa differenza da cosa dipende. Trovo corretto dire a tutti che non è che questi lavori partano immediatamente, perché mi sembra che trovano copertura al bilancio con le alienazioni, col programma alienazioni. Quindi precisiamo, come sempre è stato e sempre sarà, che sono opere pubbliche che se il comune non riesce a vendere quello che ha messo sul piano delle alienazioni, sarà da prendere altre decisioni. Di sicuro non si potranno fare entrambe le opere, ma si deciderà se fare o una cosa o l'altra. Ecco, poi senz'altro mi auguro che qualcuno si faccia avanti a comprare i gioielli di famiglia, chiamiamoli così, quindi si potranno fare entrambe le opere. Però noi il compito è anche
ok fare campagna elettorale, però dire anche attenzione che se non si vende non si fa il campo rugby o non si fa le piscine. Ecco, c'è un finanziamento previsto di 500.000 euro che dovrebbe arrivare e questo 500.000 euro so che lo avete spalmato al momento, ma poi sono scelte dell'amministrazione, deciderete dove metterlo o da una parte o dall'altra. Ecco queste precisazioni. Grazie. Grazie consigliere Posocco. Consigliere Saracino. Sì, solo velocemente sul discorso, opere sì, diciamo pre-campagna elettorale, va bene, ok, si sa. Il campo da rugby, vedo che dopo tutto il macello che è stato fatto sul Victoria sarà finanziato con le alienazioni, quindi non c'è certezza che venga fatto. Insomma, sono un po' deluso da questo, visto che vi eravate impegnati, credevo trovaste delle finanze concrete per fare questo campo e non dire solo se venderemo lo faremo, quindi sì, lo vedo più che non verrà fatto che altro. Per questo primo giro mi fermo, grazie. Grazie. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Dunque, piano opere pubbliche è sempre lo stesso, poche differenze, però questa volta abbiamo uno schema più ampio per poter vedere le cose. Abbiamo 2.397.000 euro di opere pubbliche, di cui 1 milione da alienazioni e da fondi propri 270. C'è scritto qui, fondi, stanziamento di bilancio, fondi, 150 progettuate strategiche per la pista ciclabile La Piave, 120.000 verifiche sismiche e riqualificazione dell'asilo nido. Questi fra l'altro mi sembra che siano arrivati da un finanziamento. Allora io dico, in tribunale si direbbe milantato credito, perché fare un piano di 2.400.000 quando si hanno nella disponibilità, io lo leggo così, di 270 più 1 milione di alienazioni, a questo punto chiedo, negli ultimi 10 anni, sarò cortese, negli ultimi 10 anni quanti soldi abbiamo incassati dalle alienazioni? Facciamo 5 perché lei prima non c'era, nei primi 5 quasi niente, posso dire. Ecco. Allora fare un bilancio, perché per carità, campo da rugby, riqualificazione energetica, tutte cose condivisibili, però soldi pochini. Allora io dico, quante di queste opere hanno la possibilità di essere realizzate? Grazie. Forse una, quella della pista ciclabile La Pieve. Grazie. Grazie, consigliere. Prima, consigliere Botteon, prego. Grazie Presidente, un piccolo intervento, quindi è già stato sottolineato dai consiglieri precedenti il fatto che effettivamente andrebbe specificata la fonte di finanziamento legata all'opera pubblica per leggere e per permettere di capire quali opere saranno realizzate, quali invece resteranno sulla carta. Vorrei, se posso, l'assessore, quindi le due richieste che sono operette piccole, quindi sono un po' fuori dal piano opere pubbliche, se vuole, se è in grado di rispondermi, le sono grato. Riguardo al cimitero di Sant'Andrea, i loculi che sono sulla destra del cimitero di Sant'Andrea, che sono fermi da un po' di tempo, volevo sapere se ha notizie, se saranno assegnati, perché so di cittadini, più cittadini mi hanno chiesto, che erano interessati ma non hanno potuto fare domanda, e volevo sapere quindi se la situazione, se è stato fatto il bando, non so cosa deve essere fatto. E sempre al cimitero di Sant'Andrea c'è anche un cancello, mi sembra, quello d'ingresso, che deve essere da un pezzo che è rotto, che è lì appoggiato da qualche mese, e volevo sapere se per caso è previsto di sistemarlo. So che sono cose piccole rispetto alle cifre che abbiamo visto finora, però cose interessanti sicuramente per i cittadini. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Dus. Sì, ma il piano si chiama Programma Triennale delle Opere Pubbliche, quindi è chiaro che copre un periodo temporale di 3 anni, 2019-2021. Noi oggi qui facciamo una proposta di quale secondo noi sono le priorità per i prossimi 3 anni, e
le inseriamo. Faccio presente che però alcune delle voci che voi leggete all'interno della descrizione degli interventi le avete già lette magari nel 2018, ad esempio quella della realizzazione del nuovo campo da rugby, dove erano già stati stanziati dei soldi per la progettazione, adesso vengono previsti dei soldi per la realizzazione. Dico questo perché quando è stato introdotto questo modus operandi di ragionare sulle opere pubbliche con un arco temporale triennale, secondo me l'intenzione del legislatore era dire: tu amministrazione intanto devi avere pronte nei cassetti dei progetti, la tua progettualità su come desideri disegnare la città. Poi, man mano che va avanti l'amministrazione, troverai dei fondi per poter realizzare le opere. Noi quindi abbiamo stabilito quali fossero le nostre priorità all'inizio, abbiamo preparato una serie di progetti e adesso li stiamo portando a compimento. Uno di questi è appunto quello legato al campo da rugby. Ovviamente per fare questo abbiamo dovuto, come sapete tutti, come sanno chi ci segue a casa, affrontare tutta una serie di questioni legate, come in questo caso ad esempio, al Victoria Campus, e ci stiamo ancora ragionando e riflettendo. Ragionando e riflettendo, tanto è vero che qui abbiamo presentato uno studio di fattibilità per 2 aree che hanno una diversa ampiezza, perché confrontandoci anche con chi poi andrà a giocarci su quei campi lì, stiamo capendo se è più opportuno eseguire un campo da rugby che abbia delle dimensioni per giocare in Serie B o invece un campo da rugby per giocare in Serie A. Oltre a questo c'è da capire tutta la questione legata agli spogliatoi, che come sapete bene ci sono dei rapporti di convivenza in questo momento tra il campo da rugby e la pista d'atletica. Tutto questo, ripeto, fa parte di una progettualità a lungo termine che era partita prima e viene riportata anche qui in questo piano di opere pubbliche. Per quanto riguarda la questione legata alla pista ciclabile della Piave, ma credo poi meglio di me risponderà il vice sindaco, su quello c'è una pista, sì, come diceva giustamente il consigliere Posocco, che riguarda l'area interna, e con i soldi di quella pista lì si riusciranno a realizzare anche delle opere per la messa in sicurezza del fronte chiesa, fondamentalmente dell'incrocio di Longhere, che sono già inserite nel quadro economico ma non nel quadro progettuale. Grazie consigliere. Direi chiudiamo qui il primo giro di interventi. Assessore Turchetto, prego. Sì, grazie. Beh, allora in parte direi ha già risposto il consigliere Dus per alcune questioni. Io vado solo a puntualizzare alcune questioni. Allora, consigliere Posocco, sì, ci sono 2 le piste ciclabili tra Longhere e Revine. Una che diciamo si sviluppa lungo la strada provinciale. Quella ha una funzione sostanzialmente urbana, non è in questo piano perché era nei piani precedenti, quindi esiste, non è che non c'è, esiste, stiamo procedendo con la progettazione anche di quell'opera. E poi c'è questa invece che ha una valenza ambientale, per così dire, quindi dovrebbe servire prevalentemente per il cicloturismo, per quindi cercare di collegare la infrastruttura cicloturistica Monaco-Venezia con l'altra progettualità di area molto importante, che è la pista ciclabile con funzioni sempre cicloturistiche che si sta realizzando lungo il fiume Piave. Ecco. Quindi direi che questi sono le due piste che hanno 2 funzioni diverse sostanzialmente, d'accordo? Allora, per quanto riguarda il campo di rugby, lei dice la permuta era solo di 7.000 metri quadrati, quindi ci sta solo quello più piccolo, ma noi qui non consideriamo solo la parte che l'ambito del Victoria cederà, diciamo, al comune, no? Ma consideriamo anche una porzione dell'area che attualmente è di proprietà comunale e che fa parte del complesso della pista di atletica, quindi c'è una parte non utilizzata che è in aderenza e che andrà
diciamo così a sommarsi a quella che ci cederà il Victoria Sport, e quindi con la sommatoria di queste due aree riusciremo a trovare gli spazi necessari per la realizzazione di questo progetto in una o nell'altra delle soluzioni che sono state appunto proposte. Passo poi alla questione delle risorse, che mi sembra sia stata sollevata un po' dai consiglieri di minoranza. Innanzitutto, consigliere Fasan, non sono 270.000 euro le risorse che noi mettiamo, le risorse vere che noi mettiamo in questo piano, perché lei non ha conteggiato il finanziamento che già c'è per quanto riguarda l'asilo nido, che sono altri 400.000 euro. Lei non ha conteggiato il finanziamento del BIM, che vorrei ringraziare anche pubblicamente per la lungimiranza che ha nel promuovere infrastrutture, in questo caso in campo turistico, cicloturismo, e quindi lei non considera nemmeno l'altro finanziamento che abbiamo preso per gli impianti sportivi e che verrà utilizzato proprio per questo. Quindi lei ha detto una cosa sostanzialmente non vera, anzi completamente non vera. Quindi diciamo che la concretezza di questo piano opere pubbliche è decisamente molto ma molto maggiore rispetto a quello che lei dice. È vero, ci sono altre opere che sono finanziate anche con alienazioni. Noi preferiamo considerare, diciamo, il nostro piano delle alienazioni come un piano dinamico che va a finanziare le opere, non come un qualcosa di statico, come era considerato con la precedente amministrazione, che rimaneva lì e finché non si vendeva, diciamo, non si potevano utilizzare. In questo modo ci viene consentito di inserire alcune opere all'interno del piano opere pubbliche, appunto, di iniziare la progettazione, di farle votare dal Consiglio Comunale, quindi di adottarle come nostro parco progetti e quindi di portare avanti, intanto di anticipare alcune fasi della loro realizzazione, come quella della progettazione, che sono fasi appunto molto importanti e anche spesso molto lunghe, quindi così anticipiamo i tempi. È vero, non abbiamo venduto tanto, consigliere Fasan, in questi anni, ma abbiamo sempre venduto qualcosa molto di più di quanto avete fatto voi nei 5 anni precedenti. Voi avete venduto 0, noi qualcosa abbiamo venduto, qualche autorimessa, abbiamo venduto la ex chiesa che si trova in via Erberta, quindi insomma qualche risorsa dalle alienazioni siamo riusciti a ricavarla. Speriamo, contiamo di ottenerne un po' di più di 50.000 euro. Credo che siamo a una cifra superiore ai 200.000 euro, magari chiediamo dopo alla dirigente di essere più precisa, ma di darmi la cifra precisa, ma siamo sicuramente ad una cifra superiore. Per quanto riguarda il cimitero di Sant'Andrea, vengo al consigliere Botteon, stiamo procedendo con la realizzazione dei sigilli di quei loculi di cui lei parlava, nel senso che il lavoro è stato fatto per stralci successivi e quindi a breve verrà ultimato e quindi messo sul mercato. Grazie, Assessore Turchetto. Prego, consiglieri, se ci sono altre domande. Consigliere Botteon. Sì, un brevissimo intervento, uno sul campo da rugby. Mi raccomando, tra le possibilità Serie A, cioè se c'è da scegliere Serie A, Serie B, non pensiamoci neanche, perché ho ancora il ricordo di quando ero giovane che c'era l'Antares Vittorio Veneto che giocava a pallavolo e siamo arrivati in B1, siamo saliti in A2 e l'abbiamo persa e lì mi sono sentito proprio, e quindi pensando a Vittorio fra 10 anni, 15 anni magari continua a crescere la società, si arriva, non vorrei mai essere partecipe di questa perdita di questo, veramente è un doloroso ricordo. E detto questo, le ciclabili, io dico sempre, vedo pezzi, non vedo collegamenti, e qui mi rifaccio a un breve lavoro, un recente lavoro, l'opera pubblica, la ciclabile di via Grazioli. Io ve lo dico da ciclista, la ciclabile di via Grazioli non penso che la prenderò mai. Che senso ha prendere una ciclabile a sinistra per poi andare a sbattere contro la galleria e dover andare a destra per passarla? Vado, resto a destra, faccio le Grazioli a destra e poi passo la galleria per andare a Cozzuolo. Non ha senso pensare a pezzi di pista ciclabile senza pensare ai collegamenti. Non ha senso, io continuo a dirvelo in continuazione, ma giunte su giunte continuo a vedere gli stessi errori.
Consigliere Posocco. Sì, grazie. Sì, Assessore, avevo compreso il discorso del campo da rugby che veniva fatto in un'area della pista atletica, ma il dubbio mi è venuto buttando l'occhio su quello schizzo, posso chiamarlo schizzo senza offendere nessuno, che vedevo che si allungava invece verso sud, quindi su un terreno sempre teoricamente del proprietario del Victoria, e quindi la mia domanda era riferita a questo. Ho visto che andava più verso, diciamo, il terreno sempre del proprietario Victoria che verso la pista atletica, per quello che mi è venuto il dubbio. Poi sono contento che si faccia, sa che la nostra proposta è sempre quella dei campi da rugby e campi da calcio all'aviocampo, quello sarebbe il nostro sogno, concentrarli tutto, ma queste sono le vostre scelte legittime, che va bene, meglio di niente, però ecco, l'idea nostra da sempre sa che era un'altra. Una curiosità sulla pista Longhere, non quella, diciamo, che corre in mezzo al verde, ma quella lungo la provinciale. I 100.000 euro mi sembra che fossero 110 o 110.000 euro all'incirca, erano previsti nel vostro primo piano opere pubbliche del 2014, forse ne abbiamo parlato del 2015, no. Mi sembra che avevamo parlato quella volta lì, era più avanti. So che l'ho votato qui in questo Consiglio. No, mi chiedo quali sono, è il codice degli appalti, cioè che questa lentezza nel magari avere i soldi e poi passano 3, 4, 5 anni prima di fare un'opera. È il nuovo codice degli appalti che è stato votato dal governo Monti, forse, non so, o dal vostro governo Renzi, che rallenta tutto, o c'è qualcosa che non funziona, magari anche qua a livello amministrativo, oppure mancano proprio i soldi e sono vincolati sempre dal piano alienazioni? È una domanda, perché vedo che per fare un'opera ci mettiamo, vedi la da Ponte che doveva partire per 4 anni consecutivi, è ancora alla ferma, partirà la prossima estate. Sì, i soldi ci sono, ma siamo ancora fermi, ragazzi. Così, grazie. Grazie, consigliere Posocco. Consigliere Fasan, prego. Chiedo a che punto sono i lavori della scuola da Ponte, visto che dovevano partire a Natale. Passando per di là mi sembra che sia tutto tranquillo, probabilmente li fanno di notte oppure li fanno quando non passo io, che ne so. Poi, ritornando alla precedente riflessione, andiamo a vedere il piano opere pubbliche. Realizzazione nuovo campo di rugby, primo anno 500.000 euro, di cui 2,50 vincolati finanziamento esterno, fondi vincolati per legge, e 2,50 di alienazioni. Pertanto il campo di rugby, se non troviamo 250.000 non lo facciamo. Lavori di infiltrazione energetica, 2,47 per impianti di illuminazione elettrica votiva, 2,47 di privati, lo faremo senz'altro. Progettazione strategica delle aree di inquadramento complementari pista ciclabili, ecco, questa la faremo perché 150.000 di fondi e 100.000 di BIM. Interventi di riqualificazione delle piscine comunali, 500.000. Mi spieghi una cosa anche, sono arrivati questi 500.000, perché qui non si capisce, 500.000 promessi dal Ministero dello Sport che vanno a finanziare 2,50 sono arrivati? Perché se no di cosa parliamo? Fondi vincolati per legge 2,50 e 2,50 di alienazioni. Interventi di manutenzione e viabilità esistente sono 300.000, tutti di alienazioni. Adeguamento impiantistico del polo museale di Serravalle sono 200.000, tutti di alienazione. Verifica sisma e riqualificazione energetica dell'asilo nido sono 400.000, 2,80 di finanziamento, 120.000 di fondi propri. Questo lo faremo. E ora, come abbiamo visto, c'è l'asilo nido che lo faremo di sicuro, la Piave che faremo di sicuro, tutti gli altri sono soggetti a alienazioni.
abbiamo visto le difficoltà nel vendere le proprietà comunali, alienare le proprietà comunali. Mi lasci almeno un dubbio che possano essere realizzate. Io non vorrei stufare la gente, però le aspettative della gente le hanno messi a bilancio, sì, le alienazioni, voglio vedere come le fanno. Comunque chiedo se la scuola da Ponte stanno lavorando come promesso nei precedenti consigli e se quello che dico io può essere vero. Grazie. Grazie, consigliere Fasan. Consigliere Carnelossa. Sì. Dunque, il mio collega Fasan questa sera è un'altra volta notevolmente ingeneroso e, come posso dire, il mio capogruppo lo ha detto, il programma delle opere pubbliche è un programma previsionale e copre un triennio, contiene delle volontà che questa amministrazione intende realizzare per quanto potrà. Ovviamente è noto a tutti come qualsiasi cosa succeda, in ogni caso questa amministrazione lavorerà fino a maggio. Sarebbe stato miope e, come si può dire, davvero piccolo dover pensare a 6 mesi oppure pensare solo al contingente. Questo programma di opere pubbliche è e contiene delle nostre volontà. Passeremo il testimone sicuramente ad un'altra amministrazione. Ovviamente ci auguriamo che sia del nostro colore, ma in ogni caso, siccome non siamo egoisti, il testimone ci sarà per chiunque. Dal discorso di qualche consigliere di opposizione mi sembrava che parlasse più un ragioniere rispetto che un rappresentante del popolo. E nel programma di opere pubbliche, certo, ci stanno i soldi cash che già si hanno, ma guai se dei consiglieri comunali ragionano come dei ragionieri. I ragionieri sono in banca, anche perché è una sfida che questa amministrazione dà al futuro. Ci è stato detto, ed è stato detto al popolo italiano non più tardi del marzo dell'anno scorso, che ci sarebbero state meraviglie in un governo successivo, in cui di fronte al fatto che in passato non si dava nulla o quasi nulla, poi ci sarebbero state le regalie a tutto andare. Noi ci crediamo, vediamo se erano balle, se era propaganda o se invece erano realtà. Ci aspettiamo, ne arriverà dal governo del cambiamento, arriveranno piogge di soldi per i comuni che invece di avari di prima, per cattiveria, non davano. Questa è la cartina al tornasole, mese per mese vedremo quanto di quella cabina di regia che sta a Palazzo Chigi mantiene le promesse di pensare ai comuni. Naturalmente c'è dell'ironia in quello che dico, so bene come va a finire, ma noi la buona fede è sempre presunta e quindi l'abbiamo messo nel piano delle opere pubbliche. Mi auguro e sono sicuro certamente che magari sollecitando i suoi amici il consigliere Fasan dica sì, guardate che Vittorio Veneto ha un bel programma,
Mi piacerebbe tanto questo. Fate una legislazione in modo tale che ci siano dei trasferimenti ai comuni. E naturalmente, sicuramente non ho dubbi sul fatto che sempre nella legalità magari spingerete perché arrivi qualche soldarello al vostro comune. E così quelle che erano alienazioni che noi abbiamo messo per giustificare da un punto di vista contabile, in realtà immediatamente, grazie ai nostri colleghi, che qui sono opposizione, ma da qualche altra parte sono larga maggioranza, ci aiuteranno sicuramente, perché sia loro come noi vogliono bene alla loro città. Vi valuteremo sul campo, carissimo Fasani, e vedremo se quello che è stato detto urbi e torbi era vero oppure se erano specchiette per le allodole. E in ogni caso c'è una cosa, sicuramente con le risorse che abbiamo noi non le sprecheremo, e passo dopo passo le rimpingueremo come oculati lo siamo stati, nonostante le cornacchie, lo siamo stati per 4 anni, lo saremo anche per quest'ultimo scorcio. Sì, talvolta, un minuto, ho grazie. pensato alle mammolette talvolta, ma talvolta ho pensato anche alle cornacchie, e credo che mi sia almeno consentito, perché vede, consigliere Fasani, io ho sempre pensato che nelle amministrazioni comunali, e sono le uniche amministrazioni in cui io sono stato, c'è una cosa che deve stare alla base dei documenti programmatori, ed è quello della avere, come si può dire, la fiducia nel futuro. Cose che possono sembrare un sogno devono diventare realtà. E il campo da rugby per tanto tempo è stato un sogno. Noi ci mettiamo il mattoncino e lei dice: ah, ma ci sono 2,50, noi li abbiamo messi, quelli che avevamo, e speriamo che quel sogno diventi realtà, ed aiutateci. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Saracino. Sì, questo sarà un intervento politico, non nessun tipo di critica verso gli uffici, che non vorrei come succedesse al consigliere Sant'Antonio. Allora, dal punto di vista politico, dico questo. La scuola da ponte diciamo che un po' rappresenta le opere triennali di questi anni, promesse fatte ma non mantenute, perché a oggi, bene o male, è stata promessa ogni anno, ma i lavori spero che siano almeno partiti, ma non sono stati realizzati. E dopodiché dico una roba a carne l'os che ha paragonato i consiglieri di minoranza a dei ragionieri. Cioè, noi siamo rappresentanti del popolo, il popolo non è bue, quindi se facciamo certi tipi di interventi non vedo perché deve sminuirli. Grazie. Grazie consigliere. Bene, allora se do spazio alle dichiarazioni di voto, no, se ci sono altre... brevemente, insomma, mi pare che siamo rimasti nell'alveo delle stesse valutazioni del primo giro sostanzialmente. Comunque al consigliere Botteon che insiste sul discorso della costruzione per pezzi della rete ciclabile, diciamo. No, dico che invece secondo me non è vero. Allora, adesso abbiamo già appaltato, non sono ancora cominciati i lavori, ma abbiamo già appaltato il secondo stralcio della pista ciclabile di Via Grazioli. In questo modo Cozzuolo sarà collegata a Ceneda, quindi ci sarà una continuità ciclabile, in qualche modo anche sicuramente pedonale. Con la realizzazione della pista ciclabile di Viale Sant'Antonio
la successiva realizzazione del collegamento ciclabile della Vittoria Lata Sud e di Viale Celante, noi siamo riusciti a collegare San Giacomo con il centro città, perché poi ci si raccorda alla rete che già esisteva di corsie ciclabili e praticamente noi colleghiamo San Giacomo con il centro città. Le piste ciclabili di cui si parlava prima, quelle di Longhere, sostanzialmente i collegamenti Longhere-Revine, fanno parte, soprattutto quello ambientale, di un grande progetto che vede la realizzazione di una infrastruttura di questo tipo che va dalla Vittoria Lata Nord, da Porta Cadore sostanzialmente di Vittorio Veneto, fino al quartiere del Piave, fino al fiume Piave. Quindi quello che noi realizziamo è un tassello di un mosaico molto più ampio che ha una sua che vede già una sua progettualità. Revine sta facendo il suo collegamento e gli altri comuni stanno facendo il loro collegamento. Quindi questa rete c'è, si sta sviluppando, ovviamente. Io le faccio notare anche un altro piccolo intervento che forse è passato sotto traccia, però secondo me è importantissimo. Con la realizzazione di Piazza Meschio noi abbiamo fatto un piccolo tratto ciclabile, ma quello ci consentirà di collegare, poi proseguendo per via Diaz, un altro, basta fare una corsia, diciamo, ciclabile, una cosa molto semplice da realizzare, ci consentirà di collegare l'asse della pista ciclabile del Meschio, no, con il circuito cittadino, cioè attraverso Piazza Meschio e via Diaz possiamo arrivare appunto a collegare questi due anelli, queste due grosse infrastrutture ciclabili della nostra città. Credo che anche questo sia un passaggio molto importante da questo punto di vista. La lentezza degli appalti lei l'ha chiamata, ma comunque guardi, adesso noi stiamo facendo il riepilogo di quello che abbiamo fatto, magari col bilancio consuntivo che andremo a portare nei prossimi mesi facciamo anche un riepilogo appunto di tutte le opere. Sono parecchie, sono consistenti negli importi, sono anche molto, molto numerose, tutte quelle che abbiamo realizzato, non quelle che sono rimaste sulla carta. Forse abbiamo realizzato anche qualche progetto della precedente amministrazione che però era rimasto sulla carta, era rimasto assolutamente e solo sulla carta, perché se in 1 anno e mezzo si dice che si vuole fare, che si vuole realizzare il progetto di Porta Cadore e si realizza solo un progetto preliminare incompleto, consigliere Fasan, toccherà a noi finirlo poi, mi pare anche logico questo, se si parla di capacità e di tempistiche. I lavori della Da Ponte hanno già fatto i sopralluoghi, l'impresa ha già fatto i sopralluoghi, stanno prendendo le misure concrete sul posto per poter poi procedere anche materialmente. Ormai l'appalto è affidato, i sopralluoghi sono fatti e il cronoprogramma è in fase di redazione, compresa appunto la produzione anche dei materiali. Quindi ricordo che lì abbiamo avuto una serie di problemi perché ci sono state tutta una serie di offerte anomale e la legge prevede che ci sia una procedura molto lunga da percorrere e questa procedura abbiamo percorso. Ma per il resto insomma sono considerazioni. No, ecco, per quanto riguarda sempre gli importi che noi finanziamo con alienazioni, io voglio ricordare che esiste anche un avanzo di amministrazione che può essere applicato e che potrebbe avere anche una certa consistenza, quindi la prossima amministrazione potrà decidere come utilizzarlo ovviamente, però avendo già i progetti avviati, avendo magari già le autorizzazioni ottenute, è molto più facile, sarà molto più facile e molto più veloce in questo modo realizzare le opere, pur con tutte le difficoltà che ci sono. Grazie. Grazie Assessore Turchetto. Allora do la parola per la dichiarazione di voto. Consigliere Darè, prego. Ma dirà che noi dopo quanto affermato, dandoci delle cornacchie, magari il nostro voto sarebbe stato di astensione, ma così votiamo contro. Ma vorrei sapere magari se prima di andare al voto a primavera inauguriamo la caserma della finanza. Siccome è un'opera che postuma dell'allora Giancarlo Giorgetti, ora tuttora Giorgetti Giancarlo, così se per piacere magari si riesce così, sì, e anche in ottima salute e anche in ottima posizione, no, capire se quella caserma si riesce
così inaugurarla, visto che abbiamo inaugurato i pompieri. Ha ragione, anche noi abbiamo chiesto, siccome gli ultimi lavori, come lei ben ricorda, non spettano al Comune ma spettano alla Guardia di Finanza, succede, ahimè, non solo... Se serve, sen qua. Le spiego, subito se non serve. è questione di soldi. Ahimè è successo che anche nelle alte sfere, e non solo ogni tanto vituperati da qualcuno uffici comunali, si sbaglia qualche appalto e qualcuno in alto ha sbagliato qualche appalto che ha toccato rifarlo. Adesso stanno finendo i lavori. 5 anni per fare massicciata fuori. A me lo dice. E guardi che non sono io al governo. No, Noaldi se ne va da 8 mesi. No, e quindi? Sì, ma guardi che la... E quindi? È colpa del Comune di Vittorio? Ah, manco male, manco quello. L'abbiamo chiesto Magari. anche noi? L'abbiamo chiesto anche noi, Magari. punto. Dichiarazioni di voto, consigliere Fasan, prego. Sì. Con riferimento all'intervento di Graziano prima, che più che un'omelia è un peana, credo che il piano opere pubbliche sia il lato più importante di un bilancio e con questo andremo in campagna elettorale. Però lasciatemi insistere nelle mie valutazioni. I soldi messi dal Comune di Vittorio Veneto con fondi propri sono 270.000 euro, che sono i... Oh! Basta, leggete le carte per favore, no? Dir sì, no. Leggete fondi 270. Tutto il resto solo noia, va bene. Ecco. Grazie. Sì, 2 fondi, stanziamento di bilancio, fondi 270. Consigliere Botteon, prego. Consigliere Botteon, dichiarazione di voto. Prego. Posso, chiedo scusa, non è colpa mia. Bene, il mio voto sarà di astensione perché ci sono delle cose che mi piacciono, non ce ne sono altre che avrei voluto vedere e in più alcune cose che mi piacciono molto, tipo le piscine, tipo il campo da rugby, sono in questo momento in priorità 2, sono forse, chissà, vedremo, quindi non sono una priorità dal punto di vista delle opere pubbliche. Un'osservazione velocissima, secondo me lei, assessore, non sa che cosa vuol dire collegamento ciclabile, perché se mi dice che colleghiamo San Giacomo, proprio non lo sa cosa vuol dire. Se vuole, adesso che viene bel tempo, facciamo dei giretti insieme e le spiegare perché non l'ho mai vista, mi dice però la vedo volentieri, perché proprio non è idea, cioè andiamo a San Giacomo, ci arriviamo tramite quel pezzo là, ma dove? Ma una ciclabile è continua, se si ferma e non c'è nessun modo per passare la strada, se non strada normale, se non è ciclabile. Va bene, grazie. Allora, metto in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno. Piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, elenco annuale 2019, approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? No, non mi tornano i conti. Fasan e Posocco? Ma... No, io le ho dato la parola dopo il consigliere Darè. Scusi, Darè, Fasan, Botteon. Non ho capito. Allora, quindi in questo caso non hanno votato? Non hanno votato? Contrario? Allora ci sono 14 votanti su 15 presenti. Quindi in questo caso cosa succede? No, questo, scusi, ma... se il suo collega di partito ha votato vuol dire che ha capito di No, siccome io registro Fasan, ho dato la parola... Scusi, consigliere, senza polemica. Bruno, ho dato la parola a Fasan alle 22:32.
Fasan ha fatto la sua escursione, dopodiché ha chiesto la parola a Botteon. No, mi ha spento dopo un minuto, ho dato la parola a Botteon perché l'intervento era finito. Quindi cosa succede? Non vota, non partecipa alla votazione. Allora, sono 9 votazioni favorevoli. Botteon si è astenuto, 1, 2, 3, 4 contrari. Gli scrutatori in questo momento erano, non abbiamo più variato, Botteon, Dus, Darcier. No, è rimasto Botteon, non abbiamo più cambiato, se non c'è niente di contrario. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 4. Astenuti? Qui invece ci sono 4 contrari, sì, 10 favorevoli e 1 astenuto. Sì. Sì. Non partecipa al voto, sì, esatto. Posso fare una dichiarazione a margine di questo? Scusate? Velocissima. Scusate, faccio una dichiarazione a margine di questo teatrino che si sta svolgendo. All'inizio del Consiglio Comunale lei, Presidente, è stato accusato di non saper gestire bene la conferenza di capigruppo perché non ne ha le capacità, perché complice magari alcuni consiglieri, il comportamento di alcuni consiglieri. Non mi pare che in quest'Aula in questo momento si stia sviluppando un dibattito serio e rispettoso di quest'Aula. E allora, siccome prima è stato accusato lei, io mi permetto di dire che lei non ha nessuna colpa, probabilmente la colpa ce l'hanno i consiglieri comunali. Va bene. No, abbiamo chiuso Sant'Antonio. 30 secondi. No, dico che l'intervento di Dus è del tutto gratuito perché è il presidente del Consiglio che tiene il ritmo in aula e se l'aula... Io ho dato la parola al consigliere Dus come ho dato la parola a lei. Ecco. Allora, ho ritenuto io dico che se l'aula, se c'è un po' di confusione in aula è merito del Presidente del Consiglio. Beh, è il Presidente del Consiglio che deve tenere l'aula a posto. La ringrazio. Passiamo oltre, punto numero 6 all'ordine del giorno, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, triennio 2019-2021. Qui do la parola all'assessore Turchetto ancora. Sì, per dire che si conferma quanto già presentato con il piano delle alienazioni 2018-2020, quindi non vi sono modifiche rispetto a quanto già illustrato nelle precedenti occasioni. Grazie. Grazie, assessore Turchetto. Microfono. Signori, a voi la parola, se non ci sono interventi metto in votazione. Metto in votazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2019-2021. Favorevoli? 10. Favorevoli contrari? Astenuti? 4 astenuti, 14 di 14 presenti. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato. Non trovavi il sindaco. Il sindaco era... Sono molto attenti, a differenza di quello che pensa qualcuno.
Punto numero 7, siamo in 14 presenti in questo momento. Imposta unica comunale, IUC, aliquote e determinazioni IMU e TASI per gli anni 2019, 2020, 2021. Assessore Napoli. Eccoci qua. Sia breve, conciso e breve. Buonasera a tutti, grazie per la pazienza. C'è poco da dire, nel senso che le aliquote che abbiamo determinato ancora per l'anno 2015, mi pare, o non mi ricordo più, sono invariate e quindi stiamo fermi e andiamo avanti così. Poi la prossima amministrazione vedrà cosa fare. Grazie. Consiglieri, prego, la parola, a voi la parola. 23:41. Botteon, prego. Come sempre intervento molto esaustivo dell'assessore, penso che andasse ricordato quello che abbiamo ricordato in commissione, ovvero la stimolo, la revisione di tutti i contribuenti. A che punto siamo? Gli avevo alzato la palla ma lasciata cadere in commissione, nel senso che ne abbiamo parlato, secondo me era il momento giusto per parlarne. Ovvero che un processo che è iniziato nel 2017 di revisione dei contribuenti, che sarà probabilmente completato nel 2020, non è ancora in corso in opera, e quindi finalmente avremo l'archivio dei contribuenti e saremo in grado di automatizzare il processo prossimamente, quindi con l'anno prossimo. Dal punto di vista questo va ricordata comunque, perché non è stato detto, quindi che ci sarà, come confermato in precedenza, va ricordato l'aumento delle aliquote dal 7,6 all'8,8 aliquote IMU del 2020-2021. Consigliere Posocco, prego. Sì, una curiosità, se mi può rispondere adesso. Se teniamo ferme le aliquote che noi avevamo previsto in aumento già nel 2019, e quindi abbiamo trovato dei soldi per tenere le aliquote a questo punto. Da dove saltano fuori, per curiosità? Perché erano anche parecchi, sì, il gettito IMU con l'aumento era notevole, l'aumento del gettito per il comune. E la mia curiosità è capire, visto che teniamo ferme le tariffe, dove siamo riusciti a trovare i soldi. Grazie. Grazie, consigliere Posocco. Ci sono altri interventi? Sì. Consigliere Dus, prego. Sì, no, semplicemente per esprimere la soddisfazione del fatto che anche quest'anno qui le aliquote non verranno aumentate e quindi i cittadini vittoriesi non si troveranno a dover pagare un maggior incremento di tasse. Grazie, consigliere Dus. Vuoi rispondere? Sì. Assessore Napoli, prego. Voglio dire, il discorso, no, della analisi e della revisione, no, sulle elusioni, evasioni dell'ICI, IMU, eccetera, se ne poteva parlare in sede di bilancio, consigliere Botteon? Bilancio, perché lì sono citate le risorse che vengono recuperate con queste azioni, quindi per carità, ognuno ha le sue cose e accende le lampadine quando ritiene opportuno. E quindi ne parlerò dopo. Risorse aggiuntive. Allora, praticamente siamo riusciti con una serie di reperimenti di risorse che sono entrate dagli oneri di urbanizzazione. C'è la possibilità quest'anno di utilizzare un po' di avanzo di amministrazione presunto e altre voci sommate a riduzioni di spesa, anche perché evidentemente le manovre si compongono di due elementi, maggiori entrate e minori uscite. Sommando queste due cose abbiamo raggiunto l'equilibrio di bilancio. Ovviamente come gli altri anni siamo, come ho avuto modo di sottolineare anche nelle
l'anno scorso e negli anni precedenti, il Comune di Vittorio Veneto soffre di una carenza strutturale di entrate per quanto riguarda soprattutto la spesa corrente, che è l'elemento più difficile da gestire. Questo è l'aspetto che ovviamente la prossima amministrazione vedrà come affrontare. Noi l'abbiamo affrontato negli anni precedenti facendo ricorso a tutte le a risorse straordinarie che si sono manifestate nel corso dei vari anni sotto diverse voci. Abbiamo poi aggiunto l'anno scorso e anche quest'anno rilevanti somme che derivano da questa analisi, da questa attività di bonifica di tutti i contribuenti per quanto riguarda ICI, IMU, TASI e queste cose, quindi un'azione molto spinta nel recupero dell'evasione, dell'elusione e quant'altro. Abbiamo attivato anche la riscossione coattiva di ruoli che non erano stati pagati, quindi che erano quegli strumenti in sofferenza, e quindi anche lì abbiamo ottenuto dei risultati significativi e quindi sommando un po' tutte queste cose siamo riusciti a contenere, a quadrare i conti sostanzialmente. Ecco, la situazione ovviamente è sempre difficile perché il Comune di Vittorio Veneto ha una dotazione di servizi assolutamente importante, no? Dai musei, dai teatri, da tutte le strutture, l'asilo nido che è una struttura importantissima, ma voglio dire costa 600.000 euro all'anno e ne incassiamo 250, 270, quindi voglio dire, queste sono le cose, insomma, no? Poi abbiamo quest'anno il problema del Teatro da Ponte, che la nuova gestione della Cassa Proprietà, che è la Fondazione Cassamarca, ci ha rinnovato la concessione per un anno, però chiedendoci un contributo di 1.000 euro al mese, così di contributo, una sorta di affitto anche. Mentre prima era un comodato gratuito. Ovviamente questi 12.000 euro si sommano ai 100.000 e qualcosa che più o meno che già è il suo costo di gestione al netto dei pagamenti di chi lo utilizza, eccetera, eccetera. Quindi c'è lavoro da fare e abbiamo qualche problema da gestire abbastanza importante, insomma, ecco, tutto qua. Grazie, Assessore Napoli. Allora, io a questo punto, non vedendo altri interventi, darei spazio alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione il punto 7 all'ordine del giorno, imposta... Non c'è lo scrutatore. Eccolo qua. Dus, Darcier e Boteon. Metto in votazione il punto 7 all'ordine del giorno, imposta unica comunale, aliquote e detrazioni IMU e TASI per gli anni 2019, 2020 e 2021. Favorevoli? 9 favorevoli. Contrari? Astenuti? Allora controlliamo di essere in 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11, no, non mi tornano i conti. Dove sta? Ah, eccolo là. 12, perfetto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato, 12 favorevoli e 3 astenuti. Bene, a questo punto... approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma e soggetti estranei all'amministrazione triennio 2019-2021. Ecco, anche questo è un provvedimento così di natura, è un adempimento di legge sostanzialmente, nel quale sono previsti tutta una serie di interventi che vanno dalle politiche culturali
alle politiche di gestione e valorizzazione del territorio, alle politiche di gestione del contenzioso, politiche di gestione economica e finanziaria, e politiche territoriali, eccetera, cioè sono un elenco di possibili necessità di avere così un aiuto da parte di professionisti esterni all'amministrazione per affrontare determinate tematiche. Ecco, l'importo è prefissato ed è sostanzialmente lo stesso, credo, dell'anno scorso, l'importo massimo di 75.384 euro. Questo provvedimento è importante perché se dovesse manifestarsi necessità di di usufruire, diciamo così, di queste professionalità, se non sono previste all'interno di questo provvedimento non lo possiamo fare, e quindi è un qualcosa che in questo caso l'amministrazione e in particolare, diciamo, la struttura amministrativa del comune si dota sostanzialmente. È un'opportunità che va fatta ogni anno, insomma, è un preciso obbligo di legge. Anche questo, secondo me, è un provvedimento che è nato nel 2007 e aveva l'obiettivo di introdurre un quadro di regole certe nella gestione così degli incarichi, no? Perché se lasciati alla libera discrezione magari ci possono nascere qualche esagerazione, insomma, ecco. Quindi, grazie. Grazie, Assessore Napoli. Consigliere Botteon, prego. Grazie. Sempre per condividere con i colleghi consiglieri alcune cose emerse dalla Commissione Bilancio, una in particolare penso che sia interessante, ovvero la penultima delle voci che abbiamo in delibera, il penultimo degli incarichi sulle politiche di gestione del contenzioso. È un incarico per esame ed elaborazione delle osservazioni e controdeduzioni delle relazioni del MEF, ovvero le ispezioni del Ministero. Sono emerse delle criticità e quindi è stato dato questo incarico per rispondere quindi alle criticità emerse, segnalate, quindi vi sono, mi pare, 9.000 euro di questo incarico, sperando che non arrivi alla Corte dei Conti, insomma, quelle che sono le criticità emerse. Grazie. Grazie consigliere. Ecco, se non ci sono altre cose io metterei direttamente in votazione. In questo momento siamo sempre 12 presenti, quindi favorevoli, contrari, astenuti. Allora 9 favorevoli, 3 astenuti. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, medesimo risultato. Ecco, passiamo al punto numero 9 all'ordine del giorno, documento unico di programmazione DUP 2019-2021, approvazione nota di aggiornamento. Napoli, ancora lei. Allora, questa è ovviamente, come recita l'ordine del giorno, è la nota di aggiornamento del DUP che avevamo già approvato ancora, credo a settembre. Credo avete visto tutti quanti, diciamo, la documentazione che vi è stata consegnata. Quest'anno, venendo incontro alle richieste che erano state fatte ogni volta, sostanzialmente gli uffici hanno fatto un piccolo fascicoletto, diciamo così, evidenziando quelle che erano le variazioni rispetto al DUP precedentemente approvato. Questo per facilitare, diciamo così, l'attività dei consiglieri nel capire cosa è stato cambiato. Quindi abbiamo dato ai componenti della commissione e poi abbiamo fatto un'ulteriore serie di copie per i capigruppo che non erano componenti della commissione bilancio sostanzialmente.
Naturalmente se qualche consigliere desidera, poi insomma le facciamo. Ecco, ribadisco sempre il concetto che vale la pena di sfogliare questo documento, di dare un'occhiata anche nei suoi aspetti descrittivi, perché insomma i testi che sono compresi in questo documento ci aiutano un po' a leggere meglio la realtà della nostra città nei suoi vari aspetti urbanistici, economici, di gestione, e anche, come dire, dentro ci sono tutte le indicazioni programmatiche, perché il DUP è la trasposizione, diciamo così, documentale del programma di mandato. Quindi è un qualcosa, secondo me, così molto, molto importante, ecco, che vale la pena di leggere anche oltre come dire, la contingenza di oggi, insomma, no? Nel senso che è un documento che ha una sua valenza e ha un suo significato che così ci aiuta un po' a capire meglio le cose. Io trovo molto interessante l'aspetto, per esempio, dell'andamento demografico, e se voi ci date un'occhiata magari vi rendete conto che dal punto di vista della demografia stiamo andando avanti parecchio con l'età. Insomma, la nostra città sta invecchiando abbastanza velocemente, e questo è un altro dei temi sui quali magari fare qualche riflessione. Ecco, grazie. Grazie, Assessore Napoli. Ecco, anche qui, siccome non vedo interventi, metterei direttamente, eccoli qua. Aspetti un attimo, Presidente. Io sono... Abbiamo il punto Quindi 10, poi... Mi aggancio alla presentazione fatta dall'assessore. Consigliere Botteon, prego. Grazie Presidente. Mi aggancio alla presentazione fatta dall'assessore Napoli, ovvero all'aspetto demografico. Non è questo un obiettivo di un'amministrazione? Cioè, mi chiedo, i prossimi candidati, coloro che cercano di dare una svolta a Vittorio Veneto, non devono porsi questo come obiettivo, ovvero cercare di ringiovanire l'età media, cercare di aumentare il numero di residenti? Da questo punto di vista abbiamo raggiunto l'obiettivo? Avete raggiunto l'obiettivo? Perché i dati li abbiamo letti, li abbiamo visti, non stiamo sicuramente, non abbiamo cambiato il trend, stiamo continuando a perdere abitanti e l'età media peggiora, e questo secondo me dal punto di vista politico vuole dire tanto, vuol dire che dobbiamo cambiare qualcosa, ci vuole una svolta. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Dus, prego. Sì, io credo che effettivamente ogni volta che l'assessore Napoli ci presenta il DUP ci chiede di leggere con attenzione il contenuto, perché ci sono cose che lui ritiene interessanti per la città, e io condivido questo appello. E prima faccio un'osservazione sul documento proprio, perché spesso questa amministrazione è stata accusata di scarsa trasparenza nei confronti dei cittadini, o che le scelte fossero frammentate, e invece credo che, non so se per merito di questa amministrazione o per merito del DUP, so che però il DUP serve proprio a questo, cioè a rendere meno frammentate le scelte, a ridurre il rischio di contraddizioni e incoerenze nel quadro programmatico che le varie amministrazioni si prefiggono. Per cui, ripeto, si tratta fondamentalmente di uno strumento che viene messo in mano alle amministrazioni per poter programmare meglio il loro mandato. Però non mi voglio sottrarre alla domanda che fa il consigliere Botteon, ma io credo che alcune operazioni importanti siano state messe in campo, alcune particolarmente innovative, e mi riferisco all'utilizzo di spazi che prima risultavano praticamente abbandonati. Ce n'è uno qua molto vicino, che è quello, il locale delle poste, dove è stato attivato un Fab Lab, che è sa meglio di me cos'è, una forma di laboratorio che però si rivolge ad un pubblico di una certa età in particolare, e credo che sia attrattivo per
per delle generazioni, appunto le nuove generazioni, destinato a giovani, studenti, aziende e quanti abbiano curiosità di guardare in avanti, si dice in questo documento. E quindi credo che questa sia una piccolissima se vogliamo, però un'idea di risposta alla sua domanda. E l'altro punto invece su cui si è investito molto è tutta la questione legata alle strutture sportive, dove lì sì veramente c'è stato un investimento che guarda al futuro, che guarda alle nuove generazioni. Allora io non so se questo servirà a rendere più attrattiva per le giovani future coppie la nostra città, però credo che sia stato sicuramente un tentativo di poter rilanciare anche la nostra città attraverso appunto due canali, uno quello legato più alla formazione e uno invece legato alle attività sportive e allo sport in generale. È vero comunque che, ne discutevo prima anche qua fuori in pizzeria, che la nostra città ha questo problema strutturale che è legato a una popolazione molto anziana e una scarsa rigenerazione anche del tessuto sociale. E non credo che ci siano delle soluzioni univoche, credo che ci siano da mettere in campo una serie di azioni. Ripeto, alcune piccole azioni sono state messe in campo e probabilmente è opportuno che molte altre ne vengano realizzate in futuro. Grazie. Grazie. Consigliere Dus. Consigliere Botteon, prego. Sì, grazie. Visto che è stato citato il Fab Lab, approfitto, siccome forse non tutti sanno che il Fab Lab ha avuto delle evoluzioni, quindi in questo momento sono 2 le associazioni, tra parentesi c'è una delle 2 che mi risulta abbia scritto al sindaco chiedendo di informare i consiglieri della sua attività, delle sue finalità statuarie, e ancora questa comunicazione non è arrivata, pensavo di trovarla questa sera, quindi sollecito. Una cosa, quindi sicuramente questo tipo di attività vanno nella direzione giusta, ma vi sono altre scelte che secondo me vanno nella direzione opposta. Mi rifaccio, secondo me il più grande errore che potevate fare, ovvero non tanto il nuovo supermercato, ma la rotonda che probabilmente sarà fatta in via del Cansiglio per accedere al nuovo supermercato. E secondo me questa è una scelta demente, dico demente, perché andare a fare una rotonda che non risolve un problema, che restringe una pista ciclabile a proposito di sensibilità alla ciclabile, è una cosa che non ha alcun senso, che non è in alcun documento unico di programmazione. Com'è? No, però dalla Giunta, o no? No? Sì. Non è una delibera di Giunta? Sì, una delibera di Giunta. Appunto, quindi ho capito, ma sì. No, chiedo, siccome siete dietro la Giunta ci siete voi, sì, non è che... No, siete voi, attenzione, se voi non volete che la Giunta faccia certe cose può non farla, no, non siete responsabili solo del Consiglio Comunale. Sapete benissimo che è così, e quindi certe scelte secondo me vanno in direzione opposta. Una città che non sono innovative per niente, sono sempre al servizio del commercio, soprattutto un certo tipo di commercio, di alcuni interessi, sicuramente non a servizio dei cittadini e di una vivibilità migliore. Grazie consigliere Botteon, le risponde penso direttamente. Vabbè, non ci sono altre prenotazioni. Allora mi permetto di rispondere. Uno, la rotonda non impedisce la coesistenza della pista ciclabile. 2, aggiungo un dato a quelli che ha giustamente citato il capogruppo Dus, dicendo che a proposito di attività per i giovani era, se non ricordo male, quadruplicata in 2 anni la frequentazione del centro Criciúma. E per quanto riguarda la lettera, preciso che nella lettera c'è scritto al sindaco e per conoscenza. Se è scritto così, non è il sindaco che deve mandare per conoscenza, è il mittente della lettera che manda per conoscenza. Io non ho nessun problema a farla avere, ma quello che c'è scritto nella lettera non è quello che ha detto lei.
Siccome mi ha accusato il sindaco di non aver ancora spedito ai consiglieri, non c'è scritto che l'amministrazione cortesemente invii per conoscenza. Se nella lettera c'è scritto al sindaco e per conoscenza a qualcun altro, non è il sindaco che deve mandarla per conoscenza agli altri. No, giusto per essere preciso, perché... Bene, consiglieri, metto in votazione, se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto numero 9 all'ordine del giorno. In questo momento siamo però in 11, esattamente 2, 4, 6, 8, 10, 11 presenti. Quindi metto in votazione DUP 2019-2021, approvazione e nota di aggiornamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 9 favorevoli e 2 astenuti, 9, 2, 11. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Medesimo risultato. Grazie consiglieri. Passiamo, prima di passare al punto numero 10, invito qui l'organo di revisione, il dottor Michele Genovese, il dottor Gianni Andreetto e il dottor Luca Franchetto. Riusciamo a trovare delle sedie? Si mettono qua. Prego. Dobbiamo accendere il nostro monitor. Ecco, un benvenuto al nostro collegio di revisione. Do ancora la parola all'assessore Napoli, giusto? Ecco. Aspetta che vado a salutare. Siamo in un orario particolarmente favorevole stasera. Di solito vediamo più lungo. Assessore, microfono. Prima di dare la parola ovviamente al Presidente del Collegio, dottor Michele Genovese, facciamo una presentazione con delle slide così che ci aiutano, ci accompagnano nella lettura del nostro bilancio. Anche qui devo ringraziare la dottoressa Elvassore, la dottoressa Costalonga e tutto, diciamo, il personale della ragioneria che in questi mesi ha lavorato per allestire, diciamo, tutta la documentazione, che non è assolutamente cosa da poco, e ovviamente anche il collegio dei revisori che ha fatto il suo lavoro di verifica che tutto fosse corretto. Allora, partiamo. Voi vedete alle mie spalle un quadro normativo di riferimento. Il bilancio di previsione 2019-2021 è disciplinato dal decreto legislativo 118-2011, che contiene disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, e prevede l'approvazione di un unico schema di bilancio e di un documento unico di programmazione, il famoso DUP di cui abbiamo parlato poco fa, per l'intero triennio, quindi 2019-2021. Andiamo avanti. La struttura del bilancio di previsione si compone di due grosse fette, diciamo così, entrate e spese, in maniera molto, molto banale. Quindi le entrate si compongono del titolo primo, che sono entrate tributarie, quindi imposte, tasse e altre entrate tributarie dell'ente, compreso il Fondo di solidarietà comunale,
Titolo secondo, trasferimenti correnti, contributi e trasferimenti da Stato, Regione e altri enti. Titolo 3, entrate extratributarie, proventi dei servizi pubblici dell'ente, quali mensa, nido, trasporti, proventi dei beni dell'ente, quali fitti attivi. TOSAP, entrate per repressione illeciti, quali le violazioni al codice della strada. Titolo 4, entrate in conto capitale, proventi per alienazioni, beni del patrimonio e immobili, oneri di urbanizzazione e contributi in conto capitale a fondo perduto. Titolo 5, entrate da riduzione attività finanziarie, che sono alienazioni di partecipazioni. Titolo 6, accensione di prestiti, assunzione di nuovi mutui e prestiti. Titolo 7, anticipazioni da tesoreria, eventuale anticipazione a breve del tesoriere. Titolo 9, entrate per conto di terzi. Non c'è l'8. Partite di giro quali depositi cauzionali ritenute per conto dello Stato e di terzi. Poi ci sono le spese. Titolo primo, spese correnti, spese di funzionamento, di gestione del personale, prestazioni di servizi, acquisto di beni, contributi a fondo perduto a terzi. Spese in conto capitale, investimenti dell'ente previsti nel piano lavori pubblici, acquisti di beni durevoli. Titolo 3, spese per incremento attività finanziarie, acquisto di partecipazioni. Titolo 4, rimborso di prestiti, rimborso rate mutui in essere con privati e cassa depositi e prestiti. Titolo 5, chiusura anticipazioni da tesoreria, nel caso si fossero aperte. Titolo 7, spese per conto di terzi, quindi partite di giro, quali restituzione di depositi cauzionali, versamento di ritenute allo Stato e da terzi. Poi, proseguendo diciamo, in questa distinzione, qui si ribadisce il concetto che è necessario fare una distinzione fondamentale. Entrate e spese correnti sono destinate al funzionamento ordinario, esse esauriscono la loro utilità nell'anno di riferimento, entrate correnti finanziano solo spese correnti. Entrate e spese in conto capitale sono destinate agli investimenti. Esse esauriscono la loro utilità, in più anni. Entrate in conto capitale finanziano solo spese in conto capitale, salvo eccezioni normativamente previste. Quindi noi abbiamo il bilancio con queste due box, diciamo così, con cui abbiamo entrate correnti, cioè tributarie, extratributarie e trasferimenti dello Stato, che finanziano spese correnti, personale, acquisto di beni di consumo, interessi passivi, fondo di riserva, eccetera. Poi abbiamo sotto le entrate in conto capitale, che sono formate da alienazioni, contributi in conto capitale, oneri, entrate per indebitamento. Spese che finanziano spese in conto capitale, quindi spese per realizzare infrastrutture e progetti di lunga durata. Non è possibile finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, esempio alienazione di immobili, trasferimenti e mutui. Ecco. Passiamo ai dati del bilancio. Quadro riassuntivo 2019-2021. Ora voi vedete il 2019 utilizzo di avanzo di amministrazione per 1.051.539,26. Ora questo è un esito derivante dalla nuova legge di bilancio, chiedo conforto dalla dottoressa, che ha consentito, diciamo così, l'utilizzo di una quota a parte di avanzo presunto, perché l'avanzo vero lo avremo solo quando faremo ovviamente il conto consuntivo, che sarà ad aprile, ecco, entro fine aprile. Poi abbiamo il fondo pluriennale vincolato, che è di 3.302.043, e questo diciamo è quel fondo che serve a finanziare le opere pubbliche che sono già in itinere, no? E via via che proseguono nel loro iter da progettazione, poi appalto e esecuzione, si attinge a questo fondo che le segue, come dire, come un elastico. Titolo primo, entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono 10.268.350.
Titolo secondo, trasferimenti correnti 3.857.286, entrate extratributarie 4.532.050, titolo quarto, entrate in conto capitale 3.453.002, poi entrate da riduzione di attività finanziarie 0, totale entrate finali 22.108.888, che poi diciamo questa soglia è quanto noi abbiamo a disposizione per fare l'attività amministrativa di un anno. Poi sotto voi vedete che ci sono accensioni di prestiti, non sono previsti prestiti, anticipazioni da tesoriere, che sono quei famosi 3 milioni che ogni anno vengono previsti come possibilità di avere questo polmone da parte del tesoriere, cioè la banca che fa da tesoreria, appunto, che ci può finanziare nel caso ci siano dei ritardi di pagamenti, ci siano situazioni contingenti che ci portano ad avere un disequilibrio economico, e quindi su questa fase interviene l'anticipazione del tesoriere. Poi ci sono le entrate per conto di terzi e partite di giro per 4.071. Il totale va a 29.179, che poi sommati alle due voci che ci sono su in cima fanno un totale di 33.533. Ecco, però il dato reale è che qui le ultime due voci di 3 milioni e 4.071 sono ininfluenti per quanto riguarda il bilancio, nel senso che sono somme che non rilevano ai fini dell'operatività. Poi nel 2020 abbiamo sempre il fondo pluriennale vincolato che va a 4,50 perché si scaricano delle opere pubbliche che stanno andando a maturazione. Il titolo primo è 11.318.000. Qui si vede l'effetto dell'aumento tributario previsto. Voi sapete che ormai noi da credo 3 anni che prevediamo, diciamo per l'anno in corso le aliquote rimangono ferme, per gli anni successivi solo ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio si prevede questa manovra di aumento sostanzialmente dell'IMU. E questo è l'esito. Poi ci sono i trasferimenti correnti, 3.735.950, le entrate extratributarie 479.850, entrate in conto capitale 2.741.400 per 21.975.000, poi ci sono i soliti, eccetera. Poi c'è l'altra colonna in fondo, 1.350.000 di fondo pluriennale, poi le entrate del titolo primo 11.618.500, trasferimenti correnti 3.375.950, titolo terzo 499.850, titolo quarto 1.206.400 per un totale di 27.60. Ecco, questo è un po' il quadro generale. Poi abbiamo le spese. Ecco, le spese per il 2000, dunque, titolo primo, spese correnti di cui il fondo pluriennale vincolato che è a zero. Le spese correnti sono 18.487.578 nel 2019. Nel 20 sono un po' meno, 18.226.154, nel 2021 una leggera risalita, 18.534.964. Le spese in conto capitale di cui il fondo pluriennale vincolato 450.000 nel 2019 e 1.350.000 nel 2020, quindi, ma le spese in conto capitale sono 6.972.739 nel 2019 e nel 2020 3.221.400 e 2.586.400 nel 2021. Spese per incremento di attività finanziarie non ce ne sono, il totale delle spese in conto, totale spese, diciamo così, è di 25.460.317 nel 2019, 21.447.554 nel 2020 e 21.121.364 nel 2021. Sotto voi vedete che ci sono
quelle voci di 3 milioni e 4,071 che prima avevamo messo in entrata, quindi troviamo in uscita e quindi diciamo che si compensano tra di loro. Gli equilibri di bilancio da rispettare per gli esercizi 2019-2021 sono: A. Principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. B. Principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi 3 titoli, che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1, primo, spese correnti, e quarto, spese rimborso, quota capitale, mutui e prestiti. C. Principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli quarto e quinto, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2. Questo, diciamo, serve anche a capire un po' quali sono i vincoli all'interno dei quali noi ci muoviamo per gestire il tutto, perché magari molti cittadini pensano che il bilancio del comune possa essere gestito così, un po' come detta la fantasia del ragioniere capo. In realtà ci sono delle regole ben precise, e poi c'è ovviamente il collegio dei revisori che svolge la sua funzione appunto di verifica e di controllo. Le entrate tributarie, principali novità: IMU e TASI. Qui facciamo un piccolo remake. È abolita la tase sugli immobili residenziali, sugli immobili residenziali, abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, quindi ville e castelli, categorie A1, A8 e A9. Sugli immobili locati a canone concordato, i proprietari verseranno IMU e TASI ridotta del 25%. È eliminata l'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari d'impresa cosiddetti imbullonati. È prevista l'esenzione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie adibiti ad abitazione principale da studenti universitari, indipendentemente dalla residenza. È ridotta del 50% la base imponibile IMU per le abitazioni date in comodato gratuito a parenti di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Aumenti tributari locali. Dall'esercizio 2020 viene previsto un aumento delle sole aliquote IMU. Quindi le entrate tributarie, allora entrate, previsione assestata 2018, quindi questo abbiamo già un dato, previsione assestata vuol dire che siamo molto vicini alla realtà. IMU abitazione principale 30.000 euro, IMU altri immobili 4.250.000, TASI 1.100.000, addizionale comunale IRPEF 3.200.000, recupero oggetti arretrati IMU 800.000, riscossione coattiva ICI IMU 345.000, imposta sulla pubblicità 199.500, diritti pubblici affissioni 32.500, TOSAP 187.350, imposta di soggiorno 50.000. Quindi questo è il dato del 2018 che fa un totale di 10.194.350. Per il 2019 abbiamo sempre 30.000 di IMU abitazione principale, lo stesso IMU altri immobili 4.250, lo stesso TASI 1.100.000, addizionale comunale IRPEF abbiamo previsto 100.000 euro in più tenendo conto dell'andamento economico. Confermiamo gli 800.000 euro di recupero oggetti arretrati IMU, poi c'è un 324.000 euro sulla riscossione coattiva ICI IMU, poi l'imposta della pubblicità che è confermata a 199.500, lo stesso per le pubbliche affissioni 32.500 e lo stesso per la TOSAP. Prevediamo un leggero calo nell'imposta di soggiorno derivante dal fatto che
diciamo nel 2018 abbiamo avuto gli eventi del centenario che hanno avuto anche un riflesso positivo su questa voce di entrata. Nel 2020 abbiamo sempre 30.000 di IMU abitazione principale e poi vediamo l'effetto, diciamo, dell'aumento dell'aliquota di 1,2 punti percentuali. Passiamo da 4,250 a 5,624, 150. Il resto rimane praticamente tutto invariato. Lo stesso per il 2021. Anche qui sì, diciamo, la struttura è abbastanza chiara e comprensibile. Insomma, ecco. Andiamo avanti. Le entrate tributarie, previsioni. IMU. La previsione in aumento dell'IMU per gli esercizi 2020 e 2021 è dovuta alla manovra tributaria di incremento dell'aliquota base nei termini riportati nella sezione IMU e Tasi, quella che avevamo votato prima. Recupero ICI-IMU. Per l'esercizio 2019 è stato previsto a titolo di recupero evasione ICI ed IMU l'importo di euro 800.000 che presumibilmente dovrebbe derivare dalla continuazione dell'attività di bonifica dati ICI, IMU e Tasi per gli anni 2014 e seguenti attraverso un servizio affidato esterno. Per gli esercizi successivi è stato previsto un pari importo di gettito. Sì, qua c'è da dire, terminiamo quest'anno o abbiamo anche il prossimo? Sì, diciamo che l'attività di bonifica delle banche dati, dopo la prima partenza nel 2017, con un primo lotto di 6.000 contribuenti circa, abbiamo visto, assieme anche con la società che aveva prodotto, che aveva fatto questa revisione, che il lavoro da fare in realtà era molto più grande e quindi abbiamo deciso di procedere con questo lavoro massivo in maniera tale che quando avremo finito questa revisione già nel 2019, si arriverà quasi alla fine. Poi saremo nelle condizioni finalmente di poter mandare a casa i bollettini precompilati a tutti quanti in maniera corretta, diciamo così, perché c'è il rischio che arrivino in assenza di una bonifica, di una verifica puntuale di tutti i dati catastali. Se questi dati sono sbagliati, si manda a casa un bollettino sbagliato, il cittadino paga sulla base del bollettino che gli arriva dal comune e poi il comune gli fa l'accertamento perché i dati sono sbagliati. E il responsabile è sempre il cittadino in ogni caso, perché ricade su di lui l'onere di verificare. Quindi, detto questo, anche per evitare che si potesse verificare questo spiacevole fatto, abbiamo deciso di sistemare, diciamo così, completamente tutto questo ambito. È stato un lavoro molto grosso che ha richiesto un lavoro veramente importante da parte dell'ufficio tributi, perché poi questo implica, una volta che vengono emessi gli avvisi, magari spesso e volentieri c'è la necessità di interloquire con il cittadino, col contribuente, sentire le sue ragioni. A volte bisogna annullare gli avvisi emessi perché erano stati emessi su dati sbagliati, quindi tutto un lavoro veramente importante che ha prodotto anche dei risultati economici altrettanto importanti. Va detto che queste somme derivanti da diciamo, recupero di evasioni poi hanno, hanno dei coefficienti di svalutazione che sono 50%, 70%, cioè vuol dire sono stati introdotti dei indici di svalutazione prudenziali, perché noi prevediamo 800.000 euro di entrata, ma sappiamo già che per motivi, diciamo così, di forza maggiore, nel senso che magari c'è un'azienda che è fallita e lì il recupero ovviamente è parecchio complicato da realizzarsi, no? Ecco. Altri invece abbiamo visto che c'è una buona, diciamo così, fedeltà nel onorare, diciamo, questi impegni. Quando le cose vanno, diciamo così, si incagliano, allora facciamo intervenire la riscossione coattiva che voi vedete qui sotto,
Anche qui riscossione coattiva è stata prevista per l'anno 2019 l'entrata di 324.000 euro a titolo riscossione coattiva ICI-IMU, servizio affidato alla ditta Area Riscossioni. Per l'anno 2021 tale somma è pari ad euro 300.000. Quindi abbiamo anche qui da smaltire un carico molto importante di avvisi di accertamento e magari anche multe, sanzioni del codice della strada, cioè tutta una serie di cose che non erano state pagate e attraverso questo servizio, con questa ditta specializzata, anche qui bisogna trovarla, pensare, fare la gara, eccetera. Anche qui l'obiettivo è quello di chiudere, diciamo così, queste situazioni che si trascinano da anni e poi, come dire, partire con una situazione risanata. Addizionale comunale all'IRPEF, istituita con decreto legislativo 39/1998, numero 360, l'aliquota è pari allo 0,8% e la soglia di esenzione di euro 11.000. Deliberazione Consiglio Comunale numero 21, 19/6/2012. Tasi e altre imposte sono confermate le previsioni delle restanti voci di entrata tributaria. Andiamo via più veloci qui perché si vede bene lì e quindi le entrate e trasferimenti, anche qui insomma previsioni, voi vedete bene tutto quanto. Forse è il caso di ricordare che la Tasi, lo Stato ci rimborsa. Quanto ci dà il rimborso Tasi? 3 milioni? No, 2 milioni 192, esatto. No, la Tasi sulla prima casa. Sì. Entrate extratributarie, magari anche qui se volete possiamo sorvolare perché insomma sono dei dati che si possono leggere molto velocemente anche sulla proiezione alle mie spalle. Ecco i principali servizi offerti al cittadino. Ecco, anche questo è un altro elemento magari sul quale è un elemento di consapevolezza, diciamo così, perché voi vedete che allora l'asilo nido, che è un nostro fiore all'occhiello ormai da qualche decennio, ecco, il totale spese qui è riportato 306.866, in realtà questo è il 50%, perché ai fini della determinazione della percentuale di copertura la legge regionale dice che si utilizza il 50% della spesa, in realtà sono 600.000 euro, le entrate sono 2,55, fate voi la differenza che è a carico del bilancio e di tutti noi cittadini contribuenti. Ecco, sì, c'è dopo la specifica. Servizi estivi, 107.000 euro di spesa, 70.000 di entrata. Le mense, 734.000 spesa, 5,46 l'entrata, copertura 74,39 eccetera. Impianti sportivi, 313,588, 166,450 per una copertura del 53,08. I musei 356,870, entrate 65, copertura 18,21. Biblioteche e archivio storico 207,546, entrate 9.500, pari al 4,58. I cimiteri 199,910 e le entrate sono 85.000, pari al 42,52. L'uso dei locali, qui siamo messi bene, nel senso che spendiamo 60.000 euro e ne incassiamo 50 e quindi siamo all'83%. Gestione teatro da ponte, quello che vi dicevo prima, 123.300, 31.000 le entrate previste e una copertura del 25,14. Tutto questo porta, diciamo così, a un disavanzo insomma abbastanza importante su questi servizi. Ecco, la gestione di tutti questi servizi che noi e anche i cittadini considerano normale che ci siano, in realtà richiedono un impegno e un'organizzazione e una gestione non indifferente.
Poi qui c'è il bilancio di previsione 2020, ma le voci sono le stesse, grosso modo, e quindi non mi dilungo ulteriormente a spiegarvi. Ecco, ecco qui c'era la spiegazione su quello che dicevo prima. La spesa dell'asilo nido è inserita in base alla normativa regionale in misura ridotta pari al 50%, la percentuale di copertura se considerata la spesa reale al 100%, pari quindi a 613,733 per il 2019, è pari a 5,40 per il 2020 e il 2021, risulta del 41,55 per il 2019 e del 47,22 per il 20 e 21. Le spese correnti per macro aggregato, anche questo magari è un dato interessante perché ci fa un po' capire come, cos'è, diciamo, dove si concentra il grosso delle nostre uscite intese come spese correnti. Quindi redditi da lavoro dipendente 5.403.466 per il 18 e nel 2019 andiamo a 6.115.485. Questo perché prevediamo l'ingresso di 12 persone con vario tempo, c'è qualche part-time e anche con differente scansione nell'ingresso, quindi non abbiamo 12 persone per 12 mesi, ma avremo 12 persone nell'arco dell'anno. Sperando che questo avvenga, nel senso che già l'anno scorso avevamo previsto delle assunzioni per l'anno 2018 che in realtà poi non si sono realizzate perché le graduatorie non erano come dire, utilizzabili, le persone non erano disponibili, abbiamo allora ricorso all'attivazione dei concorsi, ma i concorsi ovviamente richiedono dei tempi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi c'è questo trascinamento. Imposte a tasse e carico dell'ente, dunque abbiamo pagato 447,35, prevediamo un po' meno 2019 4,19 e poi si sale un po', come potete vedere. Acquisto di beni e servizi, nel 2018 avevamo 9.909.827 e prevediamo un calo significativo nel 2019. Ovviamente dentro l'acquisto beni e servizi c'è una parte importante, diciamo così, degli eventi legati al centenario della Grande Guerra. Ecco. Poi ci sono i trasferimenti correnti, passiamo da 1,745,465 a 1,272,055 e poi si va leggermente a scendere. Interessi passivi 9,57,480, qua si sale purtroppo perché gli effetti del derivato che comincia, diciamo così, ad impennarsi cominciano a manifestare, quindi avremo l'anno scorso 9,57,480, quest'anno 1,209,665, 2020 1,310,340 e poi si va a finire a 1,507. Rimborsi e poste correttive delle entrate, va bene, queste sono piccole somme, 43.800, 28.200 eccetera. Altre spese correnti le vedete sotto, insomma, quindi abbiamo una previsione assestata nel 2018 di 20.134.050, passiamo a 18.487.578 nel 2019 e poi andiamo giù a 18.226.154, risaliamo un po' nel 2021 a 18.534.964. Poi le spese correnti, abbiamo quasi finito. A livello complessivo la spesa corrente dell'esercizio 2019 ammonta ad euro 18.487.578 a fronte della spesa prevista in assestamento 2018 di euro 20.134.050, registrando pertanto una diminuzione complessiva. Si segnala uno scostamento rilevante di macroaggregati e acquisti di beni e servizi per quello che dicevo prima, legati alla, diciamo, conclusione degli eventi della Grande Guerra. Viene segnalato lo stesso lo scostamento del macroaggregato sui redditi del lavoro dipendente
per appunto le 12 nuove assunzioni e nessuna cessazione, anche se ci saranno probabilmente alcune cessazioni, però allo Stato non ne abbiamo certezza e quindi non abbiamo previsto nessuna riduzione di spesa che sarà, come dire, considerata nel seguito con delle variazioni di bilancio. Ok. Poi abbiamo messo dentro nel 2019 le spese per le elezioni, ovviamente. Basta, piano opere pubbliche le abbiamo già viste e quindi sento brusì di approvazione per la fine di questa esposizione e quindi io vi ringrazio della pazienza e ringrazio la dottoressa che mi ha assistito. Questo è il 6° bilancio che facciamo e quindi penso che insomma ne sento il peso. Grazie, Grazie a voi. E do la parola al Presidente dell'organo di revisione, dottor Michele Genovese, per la sua... No, qui c'è una tecnica particolare. Eccola. Bene, buonasera. Dopo la puntuale e analitica esposizione dell'assessore, io mi concentro così in un commento sull'impostazione del bilancio e sulle osservazioni e raccomandazioni che il Collegio formula. Abbiamo visto che il bilancio 2019 prevede di movimentare entrate e spese per 33 milioni e mezzo, sono 22 milioni le cosiddette entrate e spese finali, cioè quelle che ricadono sull'economia locale, perché altre sono partite finanziarie oppure le partite di giro che sono contributi e imposte che vengono versate a livello centrale. Rispetta i 3 equilibri di bilancio di cui al 162 del TUE, cioè l'equilibrio finanziario complessivo, la parte corrente e il conto capitale. Ecco, sulla parte corrente vediamo che il bilancio è indubbiamente un bilancio molto rigido. Rigido vuol dire che ci sono tante spese obbligatorie, spese necessarie e poche spese discrezionali. Quindi il bilancio è stato proprio impostato con un'azione molto impegnativa di riduzione delle spese di funzionamento. Nell'analisi per macro aggregati abbiamo visto che dai 20 milioni e 100 di spese correnti dell'anno 2018 si prevede 18 milioni e 5, quindi l'8% in meno, 1 milione e 6 in meno di spese correnti. Abbiamo visto che sul personale si prevedono 700 mila euro in più perché ci sono 12 nuove assunzioni, oltre che gli oneri della contrattazione decentrata del 2018 che vanno appostati nell'anno in cui vengono pagati. Ecco, qui va detto che indubbiamente questa amministrazione si è trovata ad amministrare in anni difficili con proprio a livello normativo i vincoli e blocchi sulle assunzioni, per cui ci si trova oggi a dover fare delle assunzioni di personale cessato in anni precedenti e poi, come è stato anche accennato, il blocco in passato negli anni recenti alle aliquote dell'imposta municipale unica, dell'imposizione locale, per cui non si è potuto azionare, come anche fisiologico nel corso del mandato e non certo nell'ultimo anno del mandato amministrativo, ecco, la leva delle aliquote. Ecco, è poi molto sfidante ridurre di 1,2 milioni le spese dell'acquisto di beni e servizi. Si prevede poi di ridurre di 300 mila euro i trasferimenti. Abbiamo il peso degli oneri finanziari, 1,2 milioni, e di quel 1.209.000, oltre il 90% derivano dall'incidenza dei due contratti derivati. Poi abbiamo altre spese correnti che si riducono per 900.000 euro. Quindi un bilancio certamente, direi così, di lacrime e sangue veramente molto
impegnativo in termini di razionalizzazione e di riduzione delle spese di funzionamento. L'altro dato che salta agli occhi, che appunto denota una rigidità della parte corrente, è che l'equilibrio viene assicurato destinando oneri di urbanizzazione per 381.000 euro. Gli oneri di urbanizzazione sono un'entrata in conto capitale, rientra tra le eccezioni di legge poterle destinare alle spese correnti come manutenzioni delle opere primarie e secondarie o interventi per l'ambiente, quindi la legge me lo consente, però è certamente un elemento di rigidità del bilancio, perché in situazioni insomma, di maggior risorse disponibili si tende a destinarle alle spese di investimento. Ecco, così qualche posta che merita un commento. Ecco, ricorderei certamente l'azione che l'amministrazione intende proseguire nell'accertamento, nella lotta all'evasione, con l'obiettivo di 800.000 euro da attività di completamento della bonifica delle banche dati su IMU e Tasi, e anche una quota significativa di entrate da riscossione coattiva. Ecco, significativo quindi che per l'anno 2019 si mantengono le aliquote e le esenzioni e anche le tariffe in essere sui servizi pubblici. Ecco, così mi salta agli occhi anche la previsione delle sanzioni del codice della strada di 225.000 euro. Ecco, per fare ad esempio un raffronto, lo butto là come dato, ma necessariamente richiederebbe poi degli elementi di approfondimento. Ad esempio, per dire, Conegliano, con un territorio più piccolo, ha una previsione di oltre 700.000 euro su questa voce di bilancio, quindi certamente questo è un comune che non fa cassa, ecco, con le sanzioni del codice della strada come magari altri comuni fanno. Ecco, citiamo poi anche il 1.278.000 dei proventi dei servizi pubblici, circa 500.000 euro i proventi dei beni dell'ente, e che sono sempre una risorsa importante in questo momento, anche la previsione di 280.000 euro da dividendi delle società partecipate, 200.000 dalla Vittorio Veneto Servizi e 80.000 da Asco Holding. Ecco, passando alla parte in conto capitale, ecco, così qui si è detto sostanzialmente dall'esame delle opere pubbliche, così salta agli occhi come fra le fonti di finanziamento ci sia circa 1.250.000 da alienazioni, e le regole per la spesa in conto capitale, come è noto, prevedono che prima si realizza, si ha certezza dell'entrata della fonte di finanziamento e poi, se c'è l'entrata, si può far partire la spesa. Ecco, significativo che anche per quest'anno e nel pluriennale non è previsto l'aumento dell'indebitamento, anche perché va detto che la parte corrente del bilancio non consente, non ha un minimo di ossigeno per poter sopportare nuovo indebitamento. Quindi pur essendo molto sotto i parametri di legge, di fatto non, con le regole attuali e nella situazione attuale non è appunto previsto l'indebitamento. Ecco, passando così ad alcune osservazioni e raccomandazioni che abbiamo così sintetizzato in particolare a pagina 32 e 33 della relazione dei revisori, ecco, quindi si raccomanda di monitorare la parte corrente del bilancio, perché come avete visto è molto rigida, gli obiettivi sono molto sfidanti e quindi va tenuta sotto controllo, e qualora certe previsioni non dovessero essere in linea, essere anche pronti a intervenire per apportare la relativa correzione. Ecco, poi si raccomanda di proseguire nelle azioni intraprese
per l'adozione di forme di gestione associata dei servizi su scala sovracomunale che consentono quindi razionalizzazione e risparmi di costi. Ecco, si raccomanda anche un puntuale monitoraggio, controllo delle convenzioni, contratti di servizi e anche un'attenta governance nei confronti degli organismi partecipati. Ecco, su questo anche una delle osservazioni dell'ispettore della Ragioneria dello Stato era proprio anche quella di dare degli atti di indirizzo verso le società partecipate, soprattutto poi la Vittorio Servizi, che sostanzialmente è una sorta di braccio operativo di strumento dell'amministrazione. Ecco, e da ultimo, così anche l'importanza, ecco, di informare i cittadini, bilancio sociale, rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza. Ecco, sempre più un aspetto anche molto importante è quello di informare i cittadini sui contenuti essenziali del bilancio, al di là poi delle cifre, rendere anche evidente il rapporto tra i bisogni sociali e il loro soddisfacimento, e anche avere delle forme come ad esempio i questionari dove si raccolgono le opinioni degli utenti, perché alla fine è anche il cittadino utente che esprime il gradimento o meno dei servizi dell'amministrazione. Ecco, tutto ciò premesso, quindi visto il parere del dirigente economico-finanziario che evidenzia appunto l'attendibilità delle entrate e la compatibilità delle spese, ritenendo nel complesso questo bilancio coerente e congruente con i programmi dell'ente e anche attendibile, il collegio esprime parere favorevole all'approvazione. Ultima considerazione, così come Presidente di un organo collegiale su istanza anche dei colleghi, vorrei evidenziare a questo Consiglio, abbiamo anche fatto una lettera al Presidente del Consiglio, per così evidenziare l'esigenza di così considerare l'ipotesi di adeguare i nostri compensi, perché a gennaio c'è stato il decreto del Ministro dell'Interno di concerto col MEF che dopo 15 anni ha adeguato le tariffe dei revisori. Il compenso base che viene applicato da Vittorio Veneto è assolutamente un compenso non equo, perché è quello previsto, è 5.000 euro, quando ad esempio Conegliano è 9.000 euro, Castelfranco è 7.500, Montebelluna è 6.500. Il compenso di 5.000 sarebbe, sulla base delle tariffe del nuovo decreto, quelle per i revisori da un comune di 1.000 abitanti. Ecco, poi, quindi ecco, accenno solo a questo tema, così auspicando, visto che comunque anche sempre più c'è attenzione al tema dell'equo compenso nella pubblica amministrazione, a questa così richiesta che l'organo formula. Grazie. Grazie Presidente. Sì, no, pregherei il Presidente di rimanere, il revisore di rimanere un attimo, perché adesso ci saranno sicuramente delle domande. Sì, no, volevo ringraziare il Collegio attraverso il suo Presidente per l'intervento che ha fatto, che è un ulteriore, diciamo così, accompagnamento di noi consiglieri e mi auguro anche dei cittadini che ci vedono da casa, per comprendere meglio le problematiche connesse alla gestione del bilancio del comune, che poi si tramuta in servizi ai cittadini, e queste e la gestione delle risorse necessarie. Quindi è una sfida veramente importante, sulla quale è bene, come dire, entrare con competenza e scevri da così visioni superficiali. Comprendo perfettamente la sollecitazione del Presidente riguardo all'adeguamento dei compensi. Credo che noi finora abbiamo ritenuto di confermare le tariffe precedenti che erano in vigore, ma insomma fra un po' avremo una nuova amministrazione e quindi riteniamo che la questione possa essere
più agevolmente affrontata magari in quella sede. Ecco, grazie comunque per il contributo. Grazie anche a lei, Assessore. Vedo già delle prenotazioni. Consigliere Sant'Antonio. Ecco, io volevo fare una considerazione, c'è una nota diciamo positiva in questo bilancio lacrime e sangue, come l'ha definito il Presidente dei Revisori, Dottor Genovese, e quindi volevo un attimo fare una riflessione sul fatto, qua ringrazio l'assessore Napoli della descrizione dettagliata che ha fatto, da cui si evince anche che c'è stato un lavoro da parte dell'assessore su certi temi. Proprio il dettaglio con cui ha fatto la sua relazione denota che su certi temi, direi anche su spunto della minoranza, e mi riferisco al fatto dei temi per esempio della bonifica delle banche dati, e questa è una nota positiva dal mio punto di vista, cioè quando un politico mette da parte, no? Sfrutta i suggerimenti anche di critiche. Mi ricordo 4 anni fa quando la minoranza ha battuto fortemente sul fatto dei bollettini delle banche dati, e quindi mette da parte magari le continue sberle che in questi 4 anni abbiamo preso, mentre sapientemente ha colto l'occasione per fare un lavoro in questi 4 anni, e dalle slide si è visto che non saranno 800.000 euro recuperati perché c'è la svalutazione eccetera, ma se ne porta a casa anche 300.000, significa aver fatto un buon lavoro, ed è questo a cui io mi riferivo ormai 4 anni fa, quando insieme agli amici della minoranza continuavo a battere sul fatto che certi tipi di lavori dovevano essere fatti. Quindi io sinceramente devo dar atto all'assessore che in questo particolare settore ha fatto secondo me un buon lavoro, mettendo appunto da parte diciamo così il fatto che questo tipo anche di suggerimento, e quindi il 90% del merito è sicuramente all'assessore, ma dico che il 10% secondo me è merito anche delle minoranze che hanno suggerito questi temi che dovevano essere affrontati. Quindi mi sento di dire che su questo aspetto devo fare i complimenti all'assessore Napoli. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. Consigliere Botteon, prego. Grazie, quindi adesso siamo alle domande ai revisori, giusto? Allora, a parte la battuta quindi sui compensi, che visto i paragoni che ci avete fatto con Conegliano, dove prendete 5 noni rispetto a Conegliano, però se ci avete detto voi le multe prima rispetto a Conegliano, le sanzioni stradali che siamo a 2/7, quindi vi va ancora bene da quel punto di vista. Però questa è una battuta, ovviamente spero che prendiate ciò che è giusto, che sia il vostro compenso. Invece no, ho una domanda che è un pezzo che vorrei fare, quindi approfitto della vostra presenza. I contratti derivati, in questo momento abbiamo una causa in corso sui contratti, e io volevo, avete un'analisi o avete fatto delle riflessioni su cosa succederebbe al bilancio se la causa venisse vinta? Quindi quali sarebbero, perché cambierebbero tanto, penso dal punto di vista delle entrate, conto capitale, conto corrente. È possibile, non so, se fare condividere con noi consiglieri qualche considerazione su questa evenienza, perché credo che sarebbe interessante, siccome ne avevamo parlato un po' in commissione ancora 3 anni fa e non sembrava conveniente, la vittoria sembra strano ma non sembrava conveniente, e adesso volevo un po' sentire i vostri ragionamenti in merito, se ci sono stati. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Sono altri interventi? Facciamo rispondere subito su questa cosa, prego. Dottor Genovese, prego. Bene,
penso di conoscere abbastanza l'argomento perché anch'io nel 2005 ho fatto un'esperienza da assessore tecnico a Conegliano e feci anch'io da assessore, anche se più limitata, un'operazione come questa che ha fatto Vittorio Veneto. Parliamo del primo derivato, quello del cash flow swap. Vittorio Veneto lo fece su 12 milioni e 3 di mutui dal 2005 al 2024. Allora, qui siamo nei primi anni 2000, siamo entrati da poco nell'euro. Come è noto, uno dei pochi benefici che l'euro ha portato è stato quello di ridurre significativamente i tassi di interesse. Quindi i comuni e gli enti pubblici si trovavano in pancia mutui assunti negli anni 90 con tassi di interesse vicini al 10%, 10, 7, 8. Eravamo in anni dove grazie all'effetto euro i tassi si erano di molto ridotti e quindi proprio la legge finanziaria del 2005 aveva un articolo, ristrutturazione del debito, e invitava gli enti pubblici a ristrutturare i debiti, nel senso di sostituire questi pacchetti di mutui a tassi fuori mercato con un nuovo indebitamento allineato ai tassi più bassi. Nei primi anni ci fu una sorta di Far West selvaggio e le banche rifilarono di quei pacchi proprio con profitti pazzeschi, ne parlò anche Report, vari, insomma ci fu proprio anche degli scandali nazionali. Ecco, quando venne fatta questa operazione, questa invece è un'operazione di seconda generazione, nel senso che nel frattempo erano intervenuti dei regolamenti della Banca d'Italia che diceva si può fare questa operazione, però bisogna dimostrare che l'operazione deve avere un valore attuale netto non negativo. Quindi si calcolano quelli che sono i flussi finanziari dei 20 anni, perché l'operazione dura 20 anni, nei primi anni genera delle entrate, poi via via il flusso decresce e negli anni successivi genera delle uscite. Il valore attuale di tutti i flussi finanziari dei 20 anni, diceva il regolamento della Banca d'Italia, e queste operazioni sono assolutamente in linea, doveva essere non negativo. Quindi questo era da un punto di vista finanziario un indicatore oggettivo di convenienza dell'operazione, perché la convenienza dell'operazione va vista rispetto al ventennio. Certo che se io guardo oggi che quest'anno devo mettere 1,1 milioni, il prossimo anno 1,150 milioni, il prossimo anno 1,2 milioni, dico non è conveniente, però se si guarda i 20 anni c'era questo elemento di convenienza oggettiva che era il valore attuale positivo, e poi c'era, ed era anche lo spirito della norma, che negli anni in cui veniva generata liquidità l'ente aveva la possibilità di fare opere pubbliche. Quindi io non conosco la storia di questo comune, ma presumo che, ecco, che si siano fatte delle opere pubbliche che se non veniva fatta questa operazione non sarebbe stato possibile farle. Venendo alla sua domanda, causa. Allora, così la mia opinione, conoscendo appunto com'è strutturata questa operazione, ma ci sono anche dei legali che ci servono, che ci seguono, quindi evidentemente c'erano gli estremi, insomma, per andare a confrontarsi con la banca, e magari come hanno fatto anche altri comuni, perché ad esempio Valdobbiadene con un'analoga operazione è arrivato a fare una transazione, a portare a casa qualcosa. Ecco, il mio convincimento è che essendo queste appunto operazioni, io le chiamo di seconda generazione, cioè qui non è che porto a casa centinaia di migliaia di euro, magari posso avere il riconoscimento dei cosiddetti costi occulti, oppure il fatto che non c'è stata, diciamo, una procedura così comparativa che la banca ha insistito per avere in affidamento diretto l'operazione. Ecco, anche questo magari mi può far mettere sul piatto, e magari con una transazione, e quindi comunque ecco, credo che sia legittima l'aspettativa di portare a casa
delle risorse positive che insomma, pagato anche gli oneri legali peraltro non trascurabili, alla fine insomma, porti comunque delle risorse aggiuntive per l'ente. Molto chiaro, grazie. Consigliere Dus, prego. Sì, beh, innanzitutto ringrazio per la chiarezza espositiva anche di questo ultimo punto che è sempre stato molto dibattuto sia in questo Consiglio che fuori da questo Consiglio, e mi riferisco appunto ai derivati. Io credo che però ci sia un punto che lei non ha messo in luce, e cioè da quando inizia il pagamento del derivato. Nel senso, anche questa amministrazione ha sostenuto, ha acceso dei mutui, no? Che in alcuni casi i derivati sono stati chiamati mutui. E c'è una differenza sostanziale, che il mutuo però inizia a pagarlo l'amministrazione che quel mutuo decide di accenderlo. Il derivato invece lo paga le amministrazioni che verranno dopo. Mi spiego, sul derivato fondamentalmente si è deciso di prendere l'uovo oggi e lasciare poi la gallina a un domani. Noi in questo momento ci troviamo in quel domani e non abbiamo né l'uovo né la gallina. E quindi secondo me uno dei punti critici di quelle operazioni lì è proprio questo, che chi decide di fare quelle operazioni gode dei benefici, lasciando poi però il pagamento alle amministrazioni successive, cosa che invece con i mutui non avviene, perché tu accendi un mutuo e inizi poi a pagarlo il mutuo. Grazie consigliere Dus. Consigliere Darè, prego. Ti rispondo in maniera, non ti obbliga il dottor di vincere le elezioni, si va al voto fra qualche mese, magari toccherà a chi arriva dopo pagare i debiti di chi ha fatto prima. Quindi è chiaro che ogni amministrazione che subentra, comunque essa sia dello stesso colore politico o non, che erediti vizi e virtù e onori ed oneri, con quei soldi sono stati fatti degli investimenti che sono a beneficio. Ripeto ancora che a suo tempo noi abbiamo estinto mutui che erano dovuti, credo, alla metanizzazione, che avevano costi attorno al 14-15%, ma erano gli anni, erano gli anni che lì erano i mutui. Però penso che se noi andiamo a guardare nel contesto quella operazione che è stata poi a beneficio dei cittadini, abbia portato dei benefici poi nella società, quindi è chiaro che chi è in maggioranza, chi è in minoranza critica o apprezza, però i mutui si ereditano, si pagano, se ne fanno di nuovi e si cerca di trovare una soluzione, anche perché l'ente pubblico non deve fare utili, l'ente pubblico ha per scopo fare servizi sociali e benefici alla comunità, perché se no noi andiamo a vedere sul sociale di utili c'è ben poco, anzi sono tutte uscite, però è un dovere del cittadino, del dovere dell'amministratore creare dei presupposti. Certamente non abbiamo fatto sicuramente operazioni così non giuste, ma è chiaro che in quel momento se tu fai un campo da rugby fai un investimento che il beneficio non è che lo contesti e lo conteggi nell'immediato, ma hai di beneficio che si protrae nel futuro. Quindi questa sua è chiaro che magari può contestare l'operazione, però come ha detto giustamente e ha spiegato il Presidente, credo che questo sia stata un'operazione che in quel tempo era l'unica operazione che si poteva fare, non c'erano altre possibilità di accendere mutui. E questo ha fatto l'amministrazione con degli investimenti e con dei benefici e dei costi che saranno conteggiati nel prossimo futuro. Grazie consigliere. Consigliere Fasan, prego. Grazie Presidente, solo poche parole per un saluto ai revisori dei conti, in particolare Michele Genovese, che conosco della comunità montana da 20 anni
e vedo che è solo che migliorato nel tempo. Era già bravissimo una volta e finalmente ho capito qualcosa di bilancio nelle sue esposizioni. Mi ha incuriosito un dato: reddito del lavoro dipendente dal 2018 al 2019 sono 700.000 euro in più per 12 assunzioni. Ma quanto prendono questi dipendenti comunali? 60.000 euro a testa? No, vuoi rispondere tu? Non so. No, allora, come ho accennato, cioè la motivazione più rilevante sono le 12 assunzioni, Sì. ma in realtà una quota C'è l'aumento parte... del 3%, mi sembra. No, tutto i compensi, dopo magari o il dirigente del personale o può aggiungere qualche altro dato tecnico, comunque il concetto di fondo è questo, che i compensi, la contrattazione decentrata, cioè tutta la parte dei compensi incentivanti relativo all'anno 2018, sulla base che è stata appunto le intese realizzate nel 2018, va messa a bilancio nell'anno in cui viene pagata, quindi è stata messa nel bilancio 2019. Ecco, non so quanto incide all'incirca questa voce. Circa 300.000. Quindi dei 700.000 euro in più della spesa 300 li 3,50 sono le 12 assunzioni scaglionate nell'anno e 3,50 è questa partita dei compensi incentivanti. Però vedo altrimenti che la spesa del comune per i dipendenti è di 5 milioni e qualcosa, no? Posso sbagliare? Sono 140 dipendenti, insomma, è sempre la questione anche degli incentivati, non lo so. A me sembra che tutti dicano che i comunali prendono pochi soldi, probabilmente c'è qualcosa che non capisco. Sono sicuro che prendono meno di quello che devono prendere. Ultima cosa, i famosi derivati che per 5 anni ci hanno perseguitati e anche nei 10 anni precedenti. Io vorrei ricordare a caro Dus, che i primi 3 anni che voi eravate qui avete presi i soldi di derivati. Pertanto questo peana di dire non abbiamo soldi perché i derivati ce li hanno portati via più di 1.900.000 quest'anno. I primi 3 anni voi li avete presi i soldi, più. Gli ultimi 2 anni avete avuto anche 1,5 milioni di soldi da arretrati IMU Enel. Vabbè, anche quest'anno avete avuto l'assestamento, l'avanzo di amministrazione di 1 milione. Ma cosa vi lamentate? Voi non avete tirato fuori 1 euro di più, no? Per i derivati? Ma sì, siete sempre lì che il vostro... no. Sì, no, ma a furia di dire noi stiamo pagando i derivati. Ma se vai a vedere cosa avete pagato voi in questi 5 anni, in più di quello che avevamo noi, avete applicato quella Tasi, scusa, che noi non l'avevamo, basta, solo questo. No, perché sono stufo di sentire i derivati. Avete tratto vantaggio anche voi, correggetemi se sbaglio, per 3 anni avete preso i soldi, vedo che Graziano Canelosso è molto contento, invece di essere contento dovreste andare in cerca di finanziamenti in giro. Grazie. Grazie consigliere Fasan. Carnelos, a lei la parola. Volevo anche un piccolo contributo sui derivati. Ecco. Vedete, quello che è stato sbagliato è che il legislatore abbia pensato ai derivati come uno strumento da mettere a disposizione dei comuni, delle pubbliche amministrazioni. Ed è talmente vero questo aspetto che le distorsioni che sono nate hanno determinato il fatto che questi derivati non è più possibile farli. Quindi, quantomeno, la negatività dello strumento il legislatore ex post lo ha capito. Due, purtroppo, a quell'epoca c'era la finanza creativa, peggio, la finanza e l'economia ha messo il bavaglio alla politica e quello che dovrebbe essere
il primato della politica è diventato il primato della finanza, che le riuscì a par fin a far fare i derivati ai comuni. Terza considerazione, un conto è una rinegoziazione dei mutui, ma non con lo strumento dei derivati, che era stata una furbata determinata anche dal fatto che i derivati non erano considerati mutuo. Capite? Erano fuori, ma capite che è una furbata contabile? Cioè legittima, prevista, ma che ha squassato economicamente gli enti e ha, come si può dire, creato quelle contrapposizioni fra le varie maggioranze che la fisiologia del cambio e della democrazia, che è quella delle varie alternanze, ha determinato l'incattivimento dei rapporti politici. Con i mutui questo non succede, e non era successo, e non succederà, perché come diceva il DUS, quando un'amministrazione assume un mutuo, da subito paga. E è, come si può dire, equilibrato per tutti, per l'amministrazione smontante e per l'amministrazione montante. Non mi pare di no, non mi risulta, a parte il fatto che sono stati, per usare un termine del revisore, lacrime e sangue, sono state lacrime e sangue per tutti, compresi purtroppo i cittadini, ma io è con gran soddisfazione, ripeto, ex post, che il legislatore ha detto derivati non se ne fa più. Ed è evidente che il giudizio era negativo. E guardate, non è una questione di colore, perché i derivati li hanno fatti bianchi, rossi, celesti e rosa pallidi. Perché quando tu metti la possibilità di avere l'uovo oggi, tutti c'hanno l'uovo oggi. E fra l'altro anche qui, ma non volevo ripetermi, e anche lì sapete chi si è guadagnato? La mia categoria anche su quello. Voi non avete idea di quante cause, e era un po' ingenua la domanda del mio collega Botteon su come va a finire. Figuratevi se qualcuno vi dice come va una causa, nel senso che sì, no, ma tieni presente che fra l'altro la risposta del revisore non poteva essere così, la famosa transazione, se si spera che la banca si sieda per transigere, altrimenti chissà, ma poi e qui poi ci mettiamo anche noi, sì, finisco, le transazioni poi succede, se viene la Corte dei Conti, no, dobbiamo fare la causa perché se ne inciampa tanti, se ne inciampa pochi, perché poi c'è anche quello. Vedremo, insomma, questo è il dato successivo. Va bene? Grazie, consigliere Carnelos. Consigliere Botteon. Sì, sono al secondo intervento, se mi si consente, perché la mia domanda è stata in parte risposta, ma in parte forse non è stata posta bene, e quindi cerco di porla meglio. Se vinciamo, c'è una transazione, non importa di quanto, ma dal punto di vista dell'indebitamento, lo specchietto che ci presentate a pagina 27 della revisione cambia oppure no? Perché cosa succede se noi vinciamo? Cioè il rapporto resta lo stesso oppure viene trasformato quel debito che abbiamo, quegli 8 milioni che adesso mancano, vengono trasformati in qualcos'altro, in un mutuo ad esempio? No, chiedo, non so se ci sono situazioni analoghe. Sì, possiamo rispondere subito. Sì, no, allora, quell'operazione di swap è un'operazione blindata, nel senso che prevede scambio di flussi finanziari predeterminati e qualunque
modifica anche di parametro esterno di mercati finanziari, crisi, non crisi, quello resta, quindi sono predeterminati. La causa, quindi il fatto che io devo mettere quest'anno 1.110.000, il prossimo anno 1.200.000, nell'anno successivo 1.400.000, questo è certo. Con la banca, allora io ho fatto una causa, la causa può avere, ci può essere la possibilità della mediazione, c'è anche un tentativo obbligatorio di mediazione, però la banca non è obbligata ad accettarla, cioè farà le sue valutazioni, se ritiene, accetta, o anche il comune stesso di fronte a una proposta eventuale decide se, quindi la transazione è un possibile esito che però è legato, no, alla valutazione delle parti, se la parte interessa, oppure ci può essere, se non si va in conciliazione, quindi si chiude con una transazione, si va davanti al giudice e quindi c'è proprio il giudizio da parte del giudice e lì a priori non sappiamo, ecco, quale può essere favorevole o sfavorevole. Io ho inteso la domanda, io l'ho intesa così, la risposta che ho dato è questa, cioè nel senso di dire se è un'operazione che riguardava 12 milioni di euro, che ho ancora un valore residuo alto di 3 milioni e 7, posso ragionevolmente pensare di portare a casa centinaia di migliaia di euro o milioni di euro? Allora la risposta che io mi sento di dare, da come così ho visto questa operazione, è no, cioè quindi alla fine posso magari, guardando anche il modello di quello che hanno fatto altri comuni, di quello che hanno portato a casa altri comuni, sì, quindi posso, se la banca prende paura così, riconosce magari questi costi occulti, il fatto dell'affidamento diretto, ecco, si può pensare di portare a casa certamente così delle risorse, perché anche un euro in più è comunque un qualcosa di positivo per l'ente, ma non dobbiamo, secondo me, avere l'aspettativa di portare a casa centinaia o di migliaia di euro o milioni di euro. Certo, sì. Si potrebbe dire che il contatto nullo è. Appunto, è questo No, ma nullo. No, No, sull'indebitamento non incide perché appunto, come ha ricordato anche in maniera molto puntuale il consigliere Carnelos, le operazioni in derivati è fuori indebitamento. Bene. Assessore Napoli. No, volevo ringraziare il consigliere Sant'Antonio per così l'apprezzamento sul lavoro fatto. Lui ha ringraziato me, in realtà diciamo è la struttura che ha lavorato bene e come dire, ha portato avanti questo grosso lavoro veramente in maniera molto seria, ed è un seminare, no? Perché abbiamo diciamo messo in piedi una struttura che negli anni a venire lavorerà, credo, sempre meglio, insomma, no? Abbiamo inserito anche del personale, quindi una cosa in divenire. Lo stesso grosso lavoro è stato fatto anche nella struttura informatica del comune, con grossi cambiamenti, grossi rinnovamenti. Abbiamo risolto delle forti criticità che si erano manifestate e adesso diciamo, possiamo dire che siamo messi bene, insomma, siamo in grado di operare in maniera molto, molto positiva. Anche questo grosso lavoro, investimenti, eccetera, eccetera. Insomma. Quindi anche questo è un altro lavoro importante, fatto ovviamente non da me, ma dalle persone che ci lavorano attorno, e quindi di questo credo che dobbiamo darne atto. Insomma, ecco. Dopodiché, come ho detto, credo l'anno scorso, siamo tutti sulla stessa barca, quindi il bilancio del comune è il bilancio nostro, di tutti, poi possiamo sottolineare questo o quello, ma siamo veramente nella stessa barca. Ecco, quindi con questo spirito vi ringrazio. Grazie, Assessore Napoli. Consiglieri, io a questo punto metterei in votazione
Se non ci sono dichiarazioni di voto, metterei in votazione il punto numero 10. Allora, si tratta dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati. Favorevoli? 9. Contrari? 4 contrari. Astenuti? 1 astenuto. In questo momento siamo in 14, quindi 9 favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto. Mi confermate? 2, 4, 6, 8, 9. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 9 favorevoli. Contrari? 4 contrari. Astenuti? 1 astenuto. Ringrazio il Collegio dei Revisori, grazie Presidente, alla prossima e ci sentiamo per quella cosa. Grazie consiglieri e buonanotte.